Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi del sabato della seconda settimana del tempo di Pasqua. Alla luce della risurrezione e del dono dello Spirito Santo si manifesti il mistero di Cristo e della Chiesa. Signore, apri le mie labbra. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia. Acclamate al Signore voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del suo pascolo. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia. Varcate le sue porte con inni di grazia, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome, poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia. Inno delle lodi. Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, esulta di gioia la terra. Dagli abissi della morte, Cristo ascende vittorioso, insieme agli antichi padri. Accanto al sepolcro vuoto, invano veglia il custode, il Signore è risorto. O Gesù Re immortale,
Ricordati di noi, Signore, salvaci con la tua visita. Alleluia. Celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Chi può narrare i prodigi del Signore, far risuonare tutta la sua lode. Beati coloro che agiscono con giustizia e praticano il diritto in ogni tempo. Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo. Visitaci con la tua salvezza. Perché vediamo la felicità dei tuoi eletti, godiamo della gioia del tuo popolo, con la tua eredità ci gloriamo. Abbiamo peccato come i nostri padri, abbiamo fatto il male e siamo stati empi. I nostri padri in Egitto non compresero i tuoi prodigi, non ricordarono tanti tuoi benefici e si ribellarono presso il mare, presso il Mar Rosso. Ma Dio li salvò per il suo nome, per manifestare la sua potenza. Minacciò il Mar Rosso e fu disseccato, li condusse tra i flutti come per un deserto, li salvò dalla mano di chi li odiava, li riscattò dalla mano del nemico. L'acqua sommerse i loro avversari, nessuno di essi sopravvisse. Allora credettero alle sue parole e cantarono la sua lode. Ma presto dimenticarono le sue opere, non ebbero fiducia nel suo disegno, arsero di brame nel deserto e tentarono Dio nella steppa. Concesse loro quanto domandavano e saziò la loro ingordigia. Vennero gelosi di Mosè negli accampamenti e di Aronne il consacrato del Signore. Allora si aprì la terra e inghiottì Datan e seppellì l'assemblea di Abiro. Divampò il fuoco nella loro fazione e la fiamma divorò i ribelli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ricordati di noi, Signore, salvaci con la tua visita. Alleluia. Siamo la comunità dell'alleanza, non dimentichiamo l'amore del nostro Dio. Alleluia. Si fabbricarono un vitello sull'Oreb, si prostrarono a un'immagine di metallo fuso, scambiarono la loro gloria con la figura di un toro che mangia fieno. Dimenticarono Dio che li aveva salvati, che aveva operato in Egitto cose grandi, prodigi nel paese di Cam, cose terribili presso il Mar Rosso. E aveva già deciso di sterminarli, se Mosè suo eletto non fosse stato sulla breccia di fronte a lui, per stornare la sua collera dallo sterminio. Rifiutarono un paese di delizie, non credettero alla sua parola, mormorarono nelle loro tende, non ascoltarono la voce del Signore. Egli alzò la mano su di loro, giurando di abbatterli nel deserto, di disperdere i loro discendenti tra le genti
e disseminarli per il Paese. Si asservirono a Baal di Peor e mangiarono i sacrifici dei morti. Provocarono Dio con tali azioni e tra essi scoppiò una pestilenza. Ma Fines si alzò e si fece giudice. Allora cessò la peste e gli fu computato a giustizia presso ogni generazione sempre. Lo irritarono anche alle acque di Meriba e Mosè fu punito per causa loro, perché avevano inasprito l'animo suo. Ed egli disse parole insipienti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Siamo la comunità dell'alleanza, non dimentichiamo l'amore del nostro Dio. Alleluia. Salvaci, Signore, radunaci da tutte le nazioni. Alleluia. non sterminarono i popoli come aveva ordinato il Signore, ma si mescolarono con le nazioni e impararono le opere loro. Servirono i loro idoli e questi furono per loro un tranello. Immolarono i loro figli e le loro figlie agli dei falsi. Versarono sangue innocente, il sangue dei figli e delle figlie, sacrificati agli idoli di Canaan. La terra fu profanata dal sangue, si contaminarono con le opere loro, si macchiarono con i loro misfatti. L'ira del Signore si accese contro il suo popolo, ebbe in orrore il suo possesso e gli diede in balia dei popoli, li dominarono i loro avversari. Li oppressero i loro nemici e dovettero piegarsi sotto la loro mano. Molte volte li aveva liberati, ma essi si ostinarono nei loro disegni e per la loro iniquità furono abbattuti. Pure egli guardò alla loro angoscia, quando udì il loro grido. Si ricordò della sua alleanza con loro, si mosse a pietà per il suo grande amore, fece loro trovare grazia presso quanti li avevano deportati. Salvaci, Signore Dio nostro, e raccoglici di mezzo ai popoli, perché proclamiamo il tuo santo nome e ci gloriamo della tua lode. Benedetto il Signore Dio di Israele, da sempre e per sempre. Tutto il popolo dica Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salvaci, Signore, radunaci da tutte le nazioni. Alleluia. Dio ci ha fatto rinascere una speranza viva, alleluia. In Cristo risorto dai morti, alleluia. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni, Apostolo. Io, Giovanni, vidi nella mano destra di colui che era assiso sul trono un libro a forma di rotolo,
scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con 7 sigilli. Vidi un angelo forte che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e scioglierne i sigilli? Ma nessuno, né in cielo né in terra né sottoterra, era in grado di aprire il libro e di leggerlo. Io piangevo molto perché non si trovava nessuno degno di aprire il libro e di leggerlo. Uno dei vegliardi mi disse: non piangere più. Ecco, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide. Egli dunque aprirà il libro e i suoi 7 sigilli. Poi vidi ritto in mezzo al trono, circondato dai 4 esseri viventi e dai vegliardi, un agnello, come immolato. Egli aveva 7 corna e 7 occhi, simbolo dei 7 spiriti di Dio mandati su tutta la terra. E l'agnello giunse e prese il libro dalla destra di colui che era seduto sul trono. E quando l'ebbe preso, i 4 esseri viventi e i 24 vegliardi si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno un'arpa e coppe d'oro colme di profumi, che sono le preghiere dei santi. Cantavano un canto nuovo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e li hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti, e regneranno sopra la terra. Durante la visione poi intesi voci di molti angeli intorno al trono e agli esseri viventi e ai vegliardi. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia, e dicevano a gran voce: l'agnello che fu immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Tutte le creature del cielo e della terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose ivi contenute, udii che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello lode, onore, gloria e potenza nei secoli dei secoli. E i 4 esseri viventi dicevano: Amen. E i vegliardi si prostrarono in adorazione. Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e ci hai riscattati per Dio con il tuo sangue. Alleluia. Ci hai costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti. E ci hai riscattati per Dio con il tuo sangue. Alleluia. Dalla Costituzione Sacrosantum Concilium del Concilio Ecumenico Vaticano II sulla Sacra Liturgia. Dio vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla conoscenza della verità. Perciò, dopo aver parlato nei tempi antichi molte volte, in molti modi ai padri per mezzo dei profeti, quando venne la pienezza dei tempi, mandò il suo Figlio, vero fatto carne,
unto di Spirito Santo, ad annunciare la buona novella ai poveri, a risanare i cuori affranti, medico nella carne e nello Spirito, mediatore tra Dio e gli uomini. Infatti la sua umanità, nell'unità della persona del Verbo, fu lo strumento della nostra salvezza, per cui in Cristo avvenne il perfetto riscatto della nostra riconciliazione e ci fu data la pienezza del culto divino. Questa opera della redenzione umana e della perfetta glorificazione di Dio, che ha il suo preludio nelle mirabili gesta divine operate nel popolo del Vecchio Testamento, fu compiuta da Cristo Signore, specialmente per mezzo del mistero pasquale della sua beata passione, risurrezione da morte e gloriosa ascensione, mistero per il quale, morendo, ha distrutto la nostra morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Infatti dal costato di Cristo morente sulla croce è nato il mirabile sacramento di tutta la Chiesa. Pertanto, come Cristo fu inviato dal Padre, così anche Egli ha inviato gli Apostoli, ripieni di Spirito Santo, non solo perché, predicando il Vangelo a tutti gli uomini, annunciassero che il Figlio di Dio, con la sua morte e risurrezione, ci ha liberati dal potere di Satana e dalla morte e ci ha trasferiti nel regno del Padre, ma anche perché per mezzo del sacrificio e dei sacramenti sui quali si impernia tutta la vita liturgica, attuassero l'opera della salvezza che annunciavano. Così, mediante il battesimo, gli uomini vengono iscritti nel mistero pasquale di Cristo, con Lui morti, sepolti e risuscitati. Ricevono lo spirito dei figli adottivi che ci fa esclamare Abba Padre, e diventano quei veri adoratori che il Padre ricerca. Egualmente, ogni volta che essi mangiano la cena del Signore, ne proclamano la morte fino a quando Egli verrà. Per questo, proprio nel giorno di Pentecoste, nel quale la Chiesa si manifestò al mondo, quelli che accolsero la parola di Pietro furono battezzati. Essi erano inoltre assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere, lodando insieme Dio e godendo la stima di tutto il popolo. Da allora la Chiesa mai tralasciò di riunirsi in Cristo Gesù per celebrare il mistero pasquale, per virtù dello leggendo in tutte le Scritture ciò che lo riguardava, celebrando l'Eucaristia, nella quale vengono ripresentati la memoria e il trionfo della sua morte, rendendo nello stesso tempo grazie a Dio per il suo dono ineffabile e morendo ha distrutto la nostra lode della sua gloria per virtù dello Spirito Santo operante dalla Costituzione.
Io sono la vera vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto. Alleluia. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto. Alleluia. Le opere delle tue mani, Signore, mi danno gioia. Alleluia. È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo. Annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa 10 corde e sulla lira, con canti sulla cetra. Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l'opera delle tue mani. Come sono grandi le tue opere, Signore, quanto profondi i tuoi pensieri. L'uomo insensato non intende e lo stolto non capisce. Se i peccatori germogliano come l'erba e fioriscono tutti i malfattori, li attende una rovina eterna, ma tu sei l'eccelso per sempre, o Signore. Ecco i tuoi nemici, o Signore, ecco i tuoi nemici periranno, saranno dispersi tutti i malfattori. Tu mi doni la forza di un bufalo, mi cospargi di olio splendente. I miei occhi disprezzeranno i miei nemici e contro gli iniqui che mi assalgono. I miei orecchi udranno cose infauste. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi per annunziare quanto è retto il Signore. Mia roccia, in Lui non c'è ingiustizia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Le opere delle tue mani, Signore, mi danno gioia. Alleluia. Sono io che do la morte e la vita, io percuoto e io guarisco. Alleluia. Ascoltate, o cieli, io voglio parlare, o dalla terra le parole della mia bocca. Stilli come pioggia la mia dottrina, scenda come rugiada il mio dire, come scroscio sull'erba del prato, come spruzzo sugli steli di grano. Voglio proclamare il nome del Signore, date gloria al nostro Dio. Egli è la roccia perfetta e l'opera sua, tutte le sue vie sono giustizia, è un Dio verace e senza malizia, egli è giusto e retto. Peccarono contro di lui i figli degeneri, generazione tortuosa e perversa. Così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insipiente. Non è Lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito. Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani.
Interroga tuo padre e te lo farà sapere, i tuoi vecchi e te lo diranno. Quando l'Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i figli dell'uomo, egli stabilì i confini delle genti, secondo il numero degli israeliti. Porzione del Signore è il suo popolo, sua eredità è Giacobbe. Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo educò, ne ebbe cura, lo custodì come pupilla del suo occhio. Come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati. Egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Il Signore lo guidò da solo, non c'era con lui alcun Dio straniero. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sono io che do la morte e la vita, io percuoto e io guarisco. Nato al tuo Cristo. Alleluia. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Se guardo il tuo cielo, l'opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate. Che cosa è l'uomo perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo perché te ne curi? Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, Gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie del mare. o Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. una splendida corona di gloria hai donato al tuo Cristo. Alleluia.
Dio ordina a tutti gli uomini di tutti i luoghi di ravvedersi, poiché Egli ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare la terra con giustizia per mezzo di un uomo che Egli ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Acclamate al Signore tutta la terra. Alleluia, alleluia. Acclamate al Signore tutta la terra. Alleluia, alleluia. Ha salvato la nostra vita. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Acclamate al Signore tutta la terra. Alleluia, alleluia. Pace a voi, dice il risorto. Sono io, non temete. Alleluia. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Pace a voi di ciel risorto, sono io, non temete. Alleluia. Uniti nella preghiera di lode, acclamiamo e invochiamo il Cristo che ci ha rivelato la vita eterna. La tua Risurrezione ci colmi di grazia, o Signore. Pastore eterno, guarda il tuo popolo che anela risorgere. Sazialo con la tua parola e con il pane della vita. Non permettere che il tuo gregge sia disgregato da lupi e da mercenari. Fa che proceda sicuro sulla via della salvezza. Tu che operi sempre con gli annunciatori del tuo Vangelo, li confermi con i tuoi carismi. Fa che ognuno di noi oggi proclami la tua risurrezione con la coerenza della vita. Sii tu la nostra gioia che nessuno possa toglierci. liberaci dalla tristezza del peccato e ravviva in noi il desiderio del cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Padre, che ci hai donato il Salvatore e lo Spirito Santo, guarda con benevolenza i tuoi figli di adozione, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.
72. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, siano con tutti voi. Affidiamoci alla misericordia del Signore e chiediamo perdono a Lui dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nei misteri pasquali hai aperto ai tuoi fedeli la porta della misericordia, volgi il tuo sguardo su di noi e abbi pietà, perché seguendo la via della tua volontà, per tua grazia non ci allontaniamo mai dal sentiero della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica,
perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i 12 convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola. Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e dopo aver pregato imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Su di noi sia il tuo amore, Signore. Su di noi sia il tuo amore, Signore. Esultate, o giusti nel Signore, per gli uomini retti e bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate. Perché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Ecco l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Lui che ha creato il mondo e ha salvato gli uomini nella sua misericordia. Con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Venuta la sera, i discepoli di Gesù scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso l'altra riva del mare in direzione di Cafarnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io,
non abbiate paura. Allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Parola del Signore. A volte può succedere di avere l'illusione che se seguiamo Gesù e il Vangelo non avremo nessun problema o nessuna difficoltà. Le letture di oggi ci ricordano invece che il cristiano non è esente da problemi e difficoltà. Vediamo la prima comunità cristiana, che è stata descritta come coloro che avevano un cuor solo e un'anima sola, si trova in una certa difficoltà, un problema abbastanza grosso. E la cosa interessante è come viene risolto questo problema. La stessa cosa la troviamo nel Vangelo. I discepoli sono in estrema difficoltà. È buio, ci sono le onde alte, c'è il vento, una specie di tempesta, non c'è Gesù con loro. E anche qui la cosa interessante è quello che poi decidono di fare, cosa scelgono di fare. Allora, nella prima comunità cristiana è interessante perché il criterio non è quello organizzativo, primo almeno, cioè si danno delle priorità e si danno un criterio secondo la parola di Dio, dei criteri, perché cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di Spirito Santo e sapienza. Non hanno detto i discepoli cercate delle persone che sanno organizzare bene le mense e basta. Buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza. La comunità cristiana guarda in faccia il problema, ripeto, si dà dei criteri particolari, dove lo Spirito Santo, la sapienza, potremmo dire la parola di Dio al primo posto, sempre. Infatti gli Apostoli, noi ci dedicheremo alla parola di Dio. E la stessa cosa la troviamo nel Vangelo. I discepoli scelgono di far salire Gesù sulla barca. Allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Lui, il Verbo che si è fatto carne, viene preso, vollero prenderlo sulla barca, perché con lui sulla barca cambia tutto. Il problema può trovare una soluzione creativa e secondo la parola di Dio. Chiediamo quindi al Signore anche noi di scegliere sempre il Signore nella nostra vita e di affrontare i problemi che la vita ci presenta secondo questi criteri che oggi la parola di Dio, ma anche secondo altri criteri, davvero chiedendoci quali sono i criteri evangelici che ci possono guidare per affrontare problemi, difficoltà, quanto la vita ci presenta. Chiediamo quindi al Signore questa grazia oggi. Carissimi fratelli e sorelle, Gesù, Figlio di Dio, viene a visitarci nelle tenebre in cui ci troviamo. Fiduciosi della sua presenza, eleviamo la nostra supplica al Padre dicendo: Ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore.
per i pastori della Chiesa, perché siano uomini di preghiera e si dedichino al ministero della parola di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i responsabili della società civile, perché siano attenti ai bisogni delle persone e sappiano prestare l'aiuto necessario. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i diaconi, per i volontari, per coloro che in diversi modi si prendono cura del prossimo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per chi è sfiduciato, per quanti sono tentati di affidarsi a falsi maestri, per quanti sono smarriti e confusi. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché lo Spirito, operante in questi divini misteri, aumenti la nostra fede in Gesù, amico e Salvatore degli uomini. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Padre, che ci hai chiamato dalle tenebre alla mirabile luce del Signore risorto, ascolta queste suppliche ed esaudiscile per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva questo sacrificio, alla gloria del suo nome, per il nostro diritto alla sua santità. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo, e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in un'offerta perenne a te gradita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di Lui rinascono a vita nuova i figli della luce e si aprono ai credenti le porte del regno dei cieli. In Lui morto è redenta la nostra morte. In Lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero
nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, immangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua resurrezione, proclamiamo la risurrezione dell'altezza della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente,
nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli il peccato del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. (130). Gloria a Gesù.
Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera. Il memoriale della Pasqua che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Regina Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici e amiche, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno sabato 22 aprile, Santa Leonida, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, che nei misteri pasquali hai aperto ai tuoi fedeli la porta della misericordia, volgi il tuo sguardo su di noi e abbi pietà, perché seguendo la via della tua volontà, per tua grazia, non ci allontaniamo mai dal sentiero della vita, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Venuta la sera, i discepoli di Gesù scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso l'altra riva del mare, in direzione di Cafarnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate paura». Allora vollero prenderlo sulla barca, e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. In più occasioni il Vangelo ci racconta che i discepoli stanno attraversando il mare con la barca e sono da soli perché Gesù è a riva, e neanche a farlo apposta, mentre attraversano il mare scende la notte. Comincia un forte vento e si alzano le onde e i discepoli cominciano ad avere paura. Non è una questione di sfortuna, ma è che il Vangelo, attraverso dei racconti di vita quotidiana, cerca anche di rappresentare alcune dinamiche della vita interiore. Potremmo dire che questa è la descrizione di una esperienza spirituale. L'attraversare il mare rappresenta il distacco dalle sicurezze del passato per raggiungere una nuova condizione di migliore sicurezza, di maggiore sicurezza. Ma questo passaggio non è sicuro. Infatti si sa quello che si lascia, ma non si conosce mai dove si approda. Inoltre,
quando ci sono cambiamenti importanti, prima di trovare un nuovo equilibrio, è necessario affrontare dei rischi. E tutto questo genera paura in noi perché perdiamo il controllo della situazione. Ci sentiamo soli in mezzo al mare in burrasca. Ecco che Gesù oggi ci viene incontro per dirci di non temere, perché per lui nemmeno il mare in tempesta è un impedimento. Una sola cosa ci chiede, di essere accolto nella nostra barca, e noi lo accogliamo. Sali Gesù sulla nostra barca insieme a noi, anche se il mare è in tempesta, con te non abbiamo più paura, con te raggiungeremo la nostra terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E ringrazio tutti voi che vi siete già uniti alla nostra comunità e voi che condividete in vari modi i nostri momenti di preghiera e di ascolto del Vangelo. Ti auguro di cuore una buona giornata e un buon fine settimana. Ciao ciao e abbi cura di te. Oggi si festeggia San Leonida, un martire vissuto in Egitto nel III secolo. Il nome Leonida, che in greco significa simile al leone, era già appartenuto al valoroso re di Sparta, caduto alle Termopili, alla testa dei suoi soldati. Il Leonida cristiano, invece, è il padre di Origene, uno dei padri della Chiesa, uno dei più fervidi scrittori cristiani. È il caso qui di ricordare che dietro un grande genio non deve esserci necessariamente un grande insegnante, ma in molti casi un mentore capace di stimolare ed educare un genio ad esprimersi e a raggiungere le vette più elevate del proprio essere. Leonida è stato infatti soprattutto questo. Il suo inserimento nel martirologio romano è dovuto al suo martirio, è vero, e al coraggio con cui ha piegato il capo alla violenza della spada in nome della fede che portava nel cuore. Ma per la storia rimane il padre di Origene, come abbiamo detto in apertura. Originario della Grecia, Leonida è maestro di retorica ad Alessandria d'Egitto e padre di 7 figli. Al maggiore Origene ha cura di dare una educazione filosofica, un'educazione letteraria vastissima, insieme con la conoscenza profonda della Sacra Scrittura che il giovane impara a memoria. Il principio che voleva che suo figlio seguisse era un principio molto semplice. La teologia e lo studio dei testi sacri sono prima di tutto un lavoro di approfondimento umano, che parte dal lato della fede e si basa però sull'insegnamento della Chiesa. Presto il padre maestro deve però frenare l'accesa curiosità del giovane che voleva
sapere tutto di tutto, con una precocità impressionante. La tradizione vuole che Leonida, ammirato da quel fervore spirituale, baciasse il petto del figlio mentre questi dormiva, perché là si era acceso, a suo dire, il fuoco della sapienza divina. E di questo il santo era riconoscente a Dio. Non era questo un semplice amore di padre, ma un gesto di fede nel Dio onnipotente. Viene però il tempo della prova. Sotto l'impero di Settimio Severo, nell'anno 204, riprendono in Egitto le persecuzioni contro i cristiani. Il giovane Origene desiderava morire martire. La madre però, volendolo salvare, volendolo proteggere, gli nasconde i vestiti, perché così gli avrebbe impedito di presentarsi al governatore per proclamarsi arditamente cristiano. Il padre Leonida, chiamato dinanzi alle autorità, confessò senza nessuna titubanza di essere cristiano ed è incarcerato. Durante la prigionia gli perviene una lettera del figlio che lo incita a mantenersi fedele a Dio. E in questa lettera si legge: «State attento, caro padre, di non mutare risoluzione a causa di noi, vostri figli». Leonida, non potendo ormai baciare il petto del proprio figlio, bacia quella lettera. Ciò lo riempie davvero di tanta gioia, di tanta letizia. Il pensiero della famiglia non lo turba nelle ore del martirio, ma lo affronta con coraggio, porge sorridendo la testa alla spada, guadagnando così la corona di gloria. Un martire per la fede che senza neanche un processo venne decapitato. Egli sapeva in chi aveva creduto ed era cosciente di aver lasciato in vita una fonte di sapienza che avrebbe arricchito la storia con la sua testimonianza. Il giovane Origene, orgoglioso di essere figlio di un martire, diviene poi uno scrittore talmente importante e fecondo e celebre da legare il proprio nome a quello del padre. Infatti il santo viene distinto comunemente con il nome di Leonida e l'attributo di padre di Origene. Dopo la sua morte, sebbene fosse risparmiata loro la vita, l'imperatore fece confiscare alla famiglia di Leonida tutti i beni in suo possesso, lasciando la vedova e gli orfani nella più cupa miseria. Si racconta che fu proprio una signora di Alessandria, di cui non ci è pervenuto il nome, ad accogliere nella sua casa e a permettere loro di sopravvivere. E allora noi nel giorno di San Leonida, questo grande martire, rivolgiamo a Dio la seguente preghiera, che rafforzi la nostra fede. Padre mio, io mi abbandono a te, fa di me ciò che ti piace. Qualsiasi cosa tu faccia di me, io ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà sia fatta in me e in tutte le tue creature. Non desidero altro, mio Dio. Rimetto la mia anima nelle tue mani, te la dono, mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo. Ed è per me una necessità d'amore il donarmi e rimettermi nelle tue mani, senza misura e con infinita fiducia, perché tu sei mio Padre. Amen. Regina Celi letare, Alleluia. Quia meruis di portare, Alleluia.
resurrexit sicut dixit. Alleluia. Ora pro nobis Deum. Alleluia. Regina Caeli letare. Alleluia. Quiaque moruis di portare. Alleluia. Resurrexit sicut dixit. Alleluia. Ora pro nobis Deum. Alleluia. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo.
e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più,
e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Oggi si festeggia San Leonida, un martire vissuto in Egitto nel III secolo. Il nome Leonida, che in greco significa simile al leone, era già appartenuto al valoroso re di Sparta, caduto alle Termopili, alla testa dei suoi soldati. Il Leonida cristiano, invece, è il padre di Origene, uno dei padri della Chiesa, uno dei più fervidi scrittori cristiani. È il caso qui di ricordare che dietro un grande genio non deve esserci necessariamente un grande insegnante, ma in molti casi un mentore capace di stimolare ed educare un genio ad esprimersi e a raggiungere le vette più elevate del proprio essere. Leonida è stato infatti soprattutto questo. Il suo inserimento nel martirologio romano è dovuto al suo martirio, è vero, e al coraggio con cui ha piegato il capo alla violenza della spada in nome della fede che portava nel cuore. Ma per la storia rimane il padre di Origene, come abbiamo detto in apertura. Originario della Grecia, Leonida è maestro di retorica ad Alessandria d'Egitto e padre di 7 figli. Al maggiore Origene ha cura di dare una educazione filosofica, un'educazione letteraria vastissima, insieme con la conoscenza profonda della Sacra Scrittura che il giovane impara a memoria. Il principio che voleva che suo figlio seguisse era un principio molto semplice. La teologia e lo studio dei testi sacri sono prima di tutto un lavoro di approfondimento umano, che parte dal lato della fede e si basa però sull'insegnamento della Chiesa. Presto il padre maestro deve però frenare l'accesa curiosità del giovane che voleva
sapere tutto di tutto, con una precocità impressionante. La tradizione vuole che Leonida, ammirato da quel fervore spirituale, baciasse il petto del figlio mentre questi dormiva, perché là si era acceso, a suo dire, il fuoco della sapienza divina. E di questo il santo era riconoscente a Dio. Non era questo un semplice amore di padre, ma un gesto di fede nel Dio onnipotente. Viene però il tempo della prova. Sotto l'impero di Settimio Severo, nell'anno 204, riprendono in Egitto le persecuzioni contro i cristiani. Il giovane Origene desiderava morire martire. La madre però, volendolo salvare, volendolo proteggere, gli nasconde i vestiti, perché così gli avrebbe impedito di presentarsi al governatore per proclamarsi arditamente cristiano. Il padre Leonida, chiamato dinanzi alle autorità, confessò senza nessuna titubanza di essere cristiano ed è incarcerato. Durante la prigionia gli perviene una lettera del figlio che lo incita a mantenersi fedele a Dio. E in questa lettera si legge: «State attento, caro padre, di non mutare risoluzione a causa di noi, vostri figli». Leonida, non potendo ormai baciare il petto del proprio figlio, bacia quella lettera. Ciò lo riempie davvero di tanta gioia, di tanta letizia. Il pensiero della famiglia non lo turba nelle ore del martirio, ma lo affronta con coraggio, porge sorridendo la testa alla spada, guadagnando così la corona di gloria. Un martire per la fede che senza neanche un processo venne decapitato. Egli sapeva in chi aveva creduto ed era cosciente di aver lasciato in vita una fonte di sapienza che avrebbe arricchito la storia con la sua testimonianza. Il giovane Origene, orgoglioso di essere figlio di un martire, diviene poi uno scrittore talmente importante e fecondo e celebre da legare il proprio nome a quello del padre. Infatti il santo viene distinto comunemente con il nome di Leonida e l'attributo di padre di Origene. Dopo la sua morte, sebbene fosse risparmiata loro la vita, l'imperatore fece confiscare alla famiglia di Leonida tutti i beni in suo possesso, lasciando la vedova e gli orfani nella più cupa miseria. Si racconta che fu proprio una signora di Alessandria, di cui non ci è pervenuto il nome, ad accogliere nella sua casa e a permettere loro di sopravvivere. E allora noi nel giorno di San Leonida, questo grande martire, rivolgiamo a Dio la seguente preghiera, che rafforzi la nostra fede. Padre mio, io mi abbandono a te, fa di me ciò che ti piace. Qualsiasi cosa tu faccia di me, io ti ringrazio. Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà sia fatta in me e in tutte le tue creature. Non desidero altro, mio Dio. Rimetto la mia anima nelle tue mani, te la dono, mio Dio, con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo. Ed è per me una necessità d'amore il donarmi e rimettermi nelle tue mani, senza misura e con infinita fiducia, perché tu sei mio Padre. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.
Cari fratelli e sorelle, il brano del Vangelo di oggi ci insegna il perfetto abbandono in Dio nelle prove della vita. Il lago era in tempesta, era buio e gli apostoli avevano paura. Un po' quello che capita nella nostra vita. Le difficoltà che incontriamo sono proprio come un mare in tempesta. Il buio ci avvolge da tutte le parti e noi abbiamo paura. E non ci accorgiamo che Gesù viene a noi incontro e vuole salire sulla nostra barca, vuole accompagnarci nel non facile cammino, nella non facile navigazione di questo mondo. Appena Gesù entrò nella barca degli Apostoli ci fu grande bonaccia, e così sarà anche nella nostra vita, quando sapremo veramente abbandonarci in modo completo nelle mani di Gesù. Allora tutto si calmerà attorno a noi e le difficoltà che prima ci facevano piangere le supereremo facilmente. Non ci faremo più dominare dai problemi, ma domineremo i problemi con questa forza onnipotente del fiducioso abbandono in Dio. Scriveva Dom Chautard: arrivano le burrasche. Poco importa quali siano le cause seconde che le hanno prodotte. In mezzo alle rovine, poiché egli ha lavorato soltanto con Gesù Cristo, l'Apostolo ode in fondo al cuore ripetersi quello stesso «non temete» che durante la tempesta rendeva la pace e la sicurezza ai discepoli tremanti. L'anima fidente, invece di lasciarsi schiacciare dal rovescio, esce rinvigorita. Da dove gli viene quell'atteggiamento di umile trionfatore in mezzo alla sconfitta? Non bisogna cercarne il segreto altrove che in quella unione con Gesù e in quella fiducia incrollabile nella sua onnipotenza che facevano dire a Sant'Ignazio di Loyola: se la compagnia venisse soppressa senza mia colpa, un quarto d'ora di colloquio con Dio mi basterebbe per recuperare la calma e la pace. Il cuore delle anime interiori è, in mezzo alle umiliazioni e ai patimenti, come uno scoglio in mezzo al mare. Diceva il padre Villard: il perfetto abbandono in Dio è la conseguenza naturale della vita di fede. Dio sa meglio di noi quel che ci conviene. Dio ci ama di amore infinito. Perché allora, se tutto vediamo così con gli occhi della fede, non confidiamo in Lui? Perché non ci riposiamo in Lui e ci abbandoniamo nelle sue braccia? Possiamo ammirare questo dolcissimo abbandono nella Santissima Vergine durante il viaggio a Betlemme, quando non trovò alloggio, durante la fuga in Egitto, quando smarrì Gesù, durante la passione e la crocifissione. In tutto questo, benché non comprendesse e dovesse molto soffrire, vide sempre la disposizione sapientissima della provvidenza di Dio, che tutto amorosamente ordina per nostro bene. Mai scoraggiata, delusa, stanca, né atterrita da nulla, tutto servì a radicare in lei l'abbandono in Dio e ad essere a noi grande esempio di ammirabile vita di fede. E così dovrà essere anche per noi. Dalla recita umile e fervente del Santo Rosario nascerà nel nostro cuore un fiducioso abbandono nelle mani della Divina Provvidenza, nelle mani materne di Maria. Chiediamo questa grazia quanto mai necessaria, pensando che un atto di abbandono in Dio al momento della prova vale molto di più che numerose preghiere quando invece tutto va bene. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, diceva San Paolo, e San Massimiliano, come abbiamo meditato giorni fa, affermava che Dio non permette nessun avvenimento che non si possa volgere a nostro vantaggio. Tante volte noi non riusciamo a comprendere il motivo delle prove dolorose,
ma dobbiamo essere certi che Dio permette la prova in vista di un bene più grande. Chiediamo questo abbandono fiducioso nelle mani di Dio. Si racconta che durante la Seconda Guerra Mondiale un uomo stava viaggiando con un autobus di linea. Dopo alcune ore di viaggio, quell'autobus venne fermato da alcuni militari che dovevano compiere un'ispezione. Controllarono tutti i passeggeri e i loro documenti e alla fine giunsero anche a quest'uomo che tra le mani stringeva la corona del rosario. Stava pregando il rosario. Evidentemente, per odio alla religione, un militare fermò proprio lui e lo fece scendere dall'autobus e lo condusse fino alla vicina caserma per degli accertamenti, così gli si diceva. In cuor suo si affacciava lo scoraggiamento e l'interrogativo: ma perché la Madonna ha permesso che proprio io, che pregavo il rosario, venissi fermato dai militari? Il giorno dopo prese di nuovo l'autobus di linea e continuò il suo viaggio. Solo in seguito comprese il motivo per cui era stato fermato. L'autobus del giorno prima, nel quale stava viaggiando, era stato bombardato e tutti erano morti. Il militare lo aveva fermato per odio alla religione e Dio lo aveva permesso per un bene maggiore. La Madonna lo aveva salvato. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la benedizione. Per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe.
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. È risorto come aveva promesso, alleluia. Godi e rallegrati, Vergine Maria, alleluia. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai donato la gioia al mondo intero, per intercessione della Vergine Maria, concedi a noi di godere la gioia senza fine della vita eterna, per Cristo nostro Signore. Trinità d'amore. Vieni, o Spirito Creatore, manda il tuo Spirito, Signore. Venga, o Padre, il tuo Santo Spirito e ci trasformi interiormente con i suoi doni. Crei in noi un cuore nuovo, perché possiamo piacere a te e compiere il tuo disegno di salvezza, per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe e Maria,
Noi crediamo che Gesù è morto e risuscitato, così anche quelli che sono morti Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con Lui. Dio Padre Onnipotente, che ha risuscitato Gesù dai morti, ridonerà la vita anche ai nostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito. Illuminati da questa speranza, diciamo insieme: Padre Santo, che mediante il battesimo ci hai sepolti nella morte del tuo Figlio e ci hai reso partecipi della sua risurrezione,
fa che camminiamo sempre in novità di vita. Padre buono, che ci nutri con il pane vivo disceso dal cielo. Padre Santo, che per mezzo del tuo angelo hai confortato il tuo Figlio nell'agonia del Getsemani. Tu che hai liberato i 3 fanciulli dalla fornace ardente. Dio dei vivi e dei morti, rendi partecipi della gloria del Cristo risorto i nostri fratelli e la nostra sorella, Sor Anna Luisa. Padre nostro, Padre misericordioso, per amore del tuo Figlio che si è offerto in riscatto dell'umanità, concedi alla nostra sorella, Sor Anna Luisa, di partecipare al glorioso trionfo della sua risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica e ci doni la sua. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per poter degnamente celebrare l'Eucaristia, umilmente riconosciamoci bisognosi della misericordia di Dio per le nostre fragilità e peccati. Signore, che asceso alla destra del Padre, ci fai doni del tuo Spirito, Kyrie eleison. Cristo, che sostieni ogni cosa con la tua parola, Christe eleison. Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che nei misteri pasquali hai aperto ai tuoi fedeli la porta della misericordia, volgi il tuo sguardo sulla nostra volontà, perché la tua grazia
con la tua grazia ci allontiamo dal sentiero della vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i 12 convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola. Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e dopo aver pregato imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio. Su di noi sia il tuo amore, Signore. Esultate, o giusti, nel Signore, per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Perché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Cristo è risorto, Lui che ha creato il mondo e ha salvato gli uomini nella sua misericordia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Venuta la sera, i discepoli di Gesù scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso la riva del mare dall'altra direzione, verso Cafarna. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: sono io, non abbiate paura. Allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva sulla quale erano diretti.
Parola del Signore. L'altro giorno su Avvenire c'era un bell'articolo che diceva che la catechesi per i sacramenti della comunione e della cresima è croce e speranza, perché naturalmente la stragrande maggioranza, fatto il sacramento, sparisce. E non è una novità. E naturalmente questo veniva portando l'esempio dei cresimandi che riempiono uno stadio intero a Milano, perché l'articolo era fatto da quell'arcivescovo. Ma questo perché? Perché si è fatto sempre così. E si è fatto sempre così che sentiamo più volte Papa Francesco a richiamarci che non è la tradizione, cioè il modo di fare. Perché tante volte io vedo anche nelle parrocchie, ma Don Tizio che è vissuto 70 anni fa ha fatto questo. Ma anche nei conventi, la madre che era quella volta ha fatto quest'altro, e allora continuiamo a fare perché si è fatto sempre così. Provate a pensare a quella pagina degli Atti degli Apostoli che abbiamo sentito questa mattina. Gli Apostoli non è che dalla sera alla mattina hanno deciso di fare i diaconi, ma l'idea dei diaconi non c'era. Eppure per poter assicurare un servizio di carità hanno inventato un nuovo modo di essere nel ministero. E naturalmente perché così assicuravano di provvedere un'uguaglianza sia tra chi di provenienza ebraica che quella greca. E naturalmente i problemi che si presentano nel tempo non possono essere affrontati come giustamente ci ripete, ci richiama Papa Francesco, si è fatto sempre così, ma vanno affrontati creativamente e comunitariamente, dopo aver ascoltato tutti, tentato le varie forme di dialogo e essere flessibili per poter essere all'altezza della cultura, del linguaggio della gente di oggi. E vi faccio un esempio e concludo. Io molte volte ho sentito dire come esperienza di parroco, ma noi abbiamo fatto sempre così. E io dicevo, ma a casa sua lei continua a lavare i panni col mastello? Ah no, la lavatrice, ma non era mica così. A casa sua continua a avere il focolare? No, abbiamo il riscaldamento. E allora perché solo in chiesa bisogna munificare le cose che si è fatto sempre così? Il Sinodo vuol superare questa situazione. Il mare della vita può conoscere 1000 tempeste, basta la presenza di Gesù ad assicurare salvezza. Nella certezza gioiosa di avere Cristo in mezzo a noi eleviamo Dio la nostra voce umile e supplice. Rendici vittoriosi in Cristo. Rendici vittoriosi in Cristo. Perché vescovi, sacerdoti rimangano fedeli alla scelta operata dai 12
e facciano del culto a Dio e dell'annuncio della parola il loro impegno supremo. Preghiamo. Rendici vittoriosi. Per quanti si preparano al diaconato permanente, perché siano come i primi setti di Gerusalemme, ripieni di Spirito Santo. Preghiamo. Rendici vittoriosi in Cristo. Per tutti i missionari, perché sappiano diffondere il Vangelo con la forza, l'ardore e la tenacia dei primi cristiani. Preghiamo. Rendici vittoriosi, o Cristo. Per quanti sono tentati dalla paura, dallo scoraggiamento, perché rimangono saldi nella fede, ardenti nella carità e trovino nella devozione a Maria motivo di speranza e di conforto. Preghiamo. Rendici vittoriosi in Cristo. Gesù viene accolto dai discepoli sulla barca. Si degni ora il Signore di ammettere nella sua dimora al suo banchetto eterno la nostra sorella, suora Anna Luisa, e tutti i fedeli defunti. Preghiamo. Rendici vittoriosi in Cristo. O Gesù, nostro unico Salvatore, debolezza e fragilità, impotenza e paura formano il nostro impasto e il nostro pane quotidiano. Ripeti ancora oggi il tuo invito alla fiducia e facci oggetto della tua protezione perché possiamo raggiungere la riva della salvezza e della beatitudine, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, o fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Cancella, o Padre, il documento scritto contro di noi per la legge del peccato, già revocato nel mistero pasquale con la resurrezione del Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. In Lui, vincitore del peccato e della morte, l'universo risorge e si rinnova e l'uomo ritorna alle sorgenti della vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano l'inno
della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri, i diaconi e tutto il santo popolo di Dio. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e in particolare della famiglia Raveani, di Germanno, Silvia e suor Anna Luisa. E nella tua misericordia di
tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E anche noi, obbedienti alle parole del Salvatore e formati soprattutto dal suo divino esempio, possiamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia il tuo nome, venga, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci a liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Padre, che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera. In memoriale della Pasqua che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo e viviamo in pace.
ho scoperto che Verzegnis non esiste. Cioè, sì, esiste sulle carte, ma come paese non c'è. Vi sto dicendo la verità. Il comune, infatti, è costituito da 4 nuclei abitativi: Chiaicis, Chiaulis o Chiaulis, Intisans e Villa. Verzegnis è il nome del monte che sovrasta appunto le 4 frazioni. Poche le notizie. Un incendio negli anni 40 ha distrutto tutti i documenti dell'archivio comunale. Le origini sono sicuramente antichissime, perché proprio in mezzo al bosco sono stati rinvenuti dei resti archeologici. I ritrovamenti fanno pensare all'antica esistenza di un paesetto fortificato. In mezzo al bosco? Beh, ora c'è il bosco, ma oltre 2000 anni fa doveva essere molto diverso. Dobbiamo immaginare qui case, strade, piccoli orti. Se poco conosciamo dell'antico passato, sappiamo invece tutto sull'arrivo dei cosacchi. Nel 1944 ne arrivano in Carnia 40.000, inviati dai nazisti per uccidere i partigiani. Il popolo cosacco era stato derubato da Lenin di tutti gli averi e molti furono imprigionati e uccisi dai comunisti russi. I cosacchi rimasti decidono quindi di allearsi con i tedeschi, anche perché Hitler promette loro una terra su cui ricominciare: la Kosakenland. Sì, avete proprio capito, la Carnia. Ecco perché giungono qui con le famiglie a seguito. Per i residenti è il caos. Sono uomini duri. Preferiscono i loro cavalli alle persone. Sono violenti quando bevono e sanno uccidere a sangue freddo. Ma tra di loro ci sono anche delle brave persone, degli intellettuali. Il quartier generale, nonché l'alloggio dell'atamano, era qui alla Stella d'Oro. Quando i tedeschi 6 mesi dopo si arrendono, i cosacchi sconfitti lasciano la Carnia e, convinti dell'aiuto degli inglesi, si dirigono in Austria. Nessuno vuole occuparsi di questo popolo un po' selvaggio e quindi nessuno prende posizione. Vengono perciò consegnati ai russi in quanto prigionieri di guerra. Ma i cosacchi proprio dai russi erano scappati. Pur di non tornare in Russia, tantissimi si uccidono. Quelli che torneranno andranno a morire nei gulag in Siberia. Sì, è una storia tristissima e dimenticata dai libri di storia che si studiano a scuola. Ritornati ai nostri giorni, saliamo a visitare una malga. Io credevo che nelle malghe ci fossero solo le mucche e le caprette. E invece cosa trovo? Pecore! Gli ovini vengono allevati non solo per il latte, ma anche per la lana. Ne vedo poche perché il gregge ora sta pascolando in alto. Sento belare insistentemente. Qualcuno deve avere una gran fame. Mi avvicino e... ma che bella sorpresa! 2 agnellini appena nati! Il piccolo sta facendo i suoi primi e traballanti passi. Ed ecco il formaggio di pecora messo a stagionare. Io l'ho assaggiato. È una delizia! Quassù c'è un interessante percorso, la via storica del marmo. Il lavoro dei cavatori era durissimo e il tragitto, segnalato da numerosi pannelli informativi, racconta la vita che facevano gli operai. Non c'erano mica le ruspe come adesso, il lavoro veniva fatto tutto a mano e gli uomini stavano mesi in queste baracche senza mai tornare a casa. I blocchi di pietra venivano portati a valle o dalla teleferica o prima ancora da questi scivoli. In estate, durante la manifestazione La scultura in rosso, molti artisti vengono a partecipare alla kermesse. Le opere così di anno in anno crescono numericamente e abbelliscono sia il monte sia il paese.
A dir la verità, questo non è proprio marmo, ma una pietra rossa che diventa particolarmente brillante dopo la lucidatura. Il marmo rosso a Verzenis lo troviamo dovunque, nei muri delle case, sui giardini, nelle chiese, nei cimiteri. Una lapide di questa pietra particolare indicava l'agiatezza della famiglia. Il comune è molto attivo a livello artistico. C'è pure una galleria d'arte moderna all'aria aperta, l'Art Park. Non è un vero e proprio percorso da fare. Le opere d'arte non hanno confini e perciò si trovano sparse. Sta a noi scegliere la strada. Se vieni in Val d'Arzino, mi dicono, devi andare a vedere le sue cascate. Sarebbe bello andare in bici, ma il sentiero è cosa per tosti. A piedi è una bella passeggiata e arrivata tutta la fatica scompare. Che meraviglia! Che colori! E di un bel verde smeraldo anche il lago di Verzenis. Costruito per la centrale elettrica di Somplago come serbatoio di regolazione, è un ottimo posto per prendere il sole nelle giornate estive. In tutta la montagna troviamo gli stavoli, ma quelli di Verzenis sono diversi. Vedete il portone? Era costruito con la base più stretta, a forma di contadino che portava sulle spalle il fieno. Se trovate strani gli stavoli, che ne pensate di questa cappella massonica? Costruita alla fine del 1800 dal signor Belliani per la morte del figlio, custodiva in questa cripta tutta decorata la salma del giovane. I simboli massonici sono ovunque. 9 gradini, gli alberi posizionati in modo da rappresentare la sapienza, il mondo a lato. Al tramonto i raggi del sole attraversano le 2 finestre colorate e illuminano la scritta. Di Verzenis sono i Polentars, un gruppo di amici diventati famosissimi per la loro polenta gigantesca. La prima ad entrare nei Guinness dei primati era di 660 kg. Recentemente hanno superato se stessi con una polenta di 17 quintali. A proposito di polenta, è ora di cena. E mentre mi raccontano della famosa gara automobilistica che attira sempre numerosi visitatori, io mi concedo questi ravioli alle erbe di campo. Buon appetito, ragazzi! Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo il Santo Rosario in comunione con i fedeli qui presenti e con tutti coloro che sono collegati con noi attraverso TV 2000. Preghiamo per noi e per tutti coloro che si sono raccomandati alla nostra preghiera, specialmente per tutti gli ammalati e i sofferenti. Onoriamo e invochiamo la Santissima Madre di Dio col titolo di Madonna che scioglie i nodi.
Questa sera meditiamo i misteri della gioia del Santo Rosario. Primo mistero della gioia, l'annuncio a Maria. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua incarnazione in Maria. Donaci per sua intercessione di accoglierti con fede nella nostra vita. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero della gioia. Maria visita la cugina Elisabetta. Ti contempliamo, Gesù, mentre santifichi Giovanni Battista nella visita di Maria ad Elisabetta. Donaci per sua intercessione di portare nel mondo la gioia della salvezza. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero della gioia. Gesù nasce a Betlemme. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua nascita. Donaci, per intercessione di Maria, di accogliere e proteggere la vita nascente. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero della gioia. Maria offre Gesù al Tempio. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua presentazione al Tempio. Donaci, per intercessione di Maria, di essere un'offerta a Dio gradita. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero della gioia. Gesù è ritrovato nel Tempio. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo ritrovamento nel Tempio. Donaci, per intercessione di Maria, di ricercare in ogni avvenimento la volontà del Padre. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo le intenzioni di Papa Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esseri figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso lunga, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiera a Maria che scioglie i nodi. Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore, volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta. Preservami, guidami, proteggimi. Sii il mio rifugio. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa quotidiana. Con le vostre candele offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Diciamo la messa votiva in onore della Beata Vergine Maria. Salve Madre Santa, hai dato alla luce il Re, che governa il cielo e la terra nei secoli dei secoli. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità, la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, prima di celebrare questa divina Eucaristia, chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati. Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine, ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Cristo, luce nelle tenebre, Christe eleison. Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, per la gloriosa intercessione della Beata sempre Vergine Maria. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i 12 convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola. Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenas e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e dopo aver pregato imposero loro le mani. E la parola di Dio si diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava grandemente. Anche una grande moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Sia su di noi, Signore, il tuo amore. Sia su di noi, Signore, il tuo amore. Esultate, o giusti, nel Signore, per gli uomini retti e bene alla lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde, a Lui cantate.
Signore, il tuo amore. Perché retta è la parola del Signore, fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Sia su di noi, Signore, il tuo amore. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Sia su di noi, Signore, il tuo amore. Alleluia. Alleluia. Cristo è risorto, Lui che ha creato il mondo e ha salvato gli uomini nella sua misericordia. Alleluia. 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 Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Venuta la sera, i discepoli di Gesù scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso l'altra riva del mare in direzione di Cafarno. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: sono io, non abbiate paura. Allora vollero prenderlo sulla barca, e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito, manda l'unzione del tuo Spirito, perché la tua parola abbia entrare nel nostro cuore e nella nostra mente. Abbiamo sentito la prima lettura dagli Atti degli Apostoli, che i 12 convocarono un gruppo e scelsero 7 diaconi perché servissero alle mense. E gli Apostoli hanno detto: noi dobbiamo annunciare la parola di Dio. Dirà San Paolo: guai a me se non predicassi la parola di Dio. Noi predichiamo Cristo, Cristo crocifisso. Questa parola deve entrare dentro di noi. Al Vangelo facciamo 3 segni di croce, qualche volta capita di farli così velocemente, ma è molto importante questo segno di croce nella fronte, nella bocca, nel cuore. Ecco, la parola di Dio viene annunciata. Abbiamo invocato lo Spirito Santo perché questa parola abbia a portare vita dentro di noi. Sant'Agostino dice: come accogli l'Eucarestia, accogli anche la parola di Dio. E sappiamo quante distrazioni vengono proprio durante anche la predica. Però accogliere la parola di Dio, un invito che anche il Papa Francesco fa continuamente, quella di leggere il Vangelo, ascoltare la parola di Dio. E la parola di Dio ascoltata bene ci porta anche a compiere le opere di misericordia, come hanno fatto, Filippo, Stefano, questi diaconi scelti, pieni di Spirito Santo. Gesù, quando entra dentro di noi, ci porta anche a operare. E poi abbiamo sentito il Vangelo. Cristo è risorto, Lui che ha creato il mondo e ha salvato gli uomini dalla sua misericordia. Si può vivere senza Gesù? Sì, si può vivere,
ma si vive male. Ecco, gli apostoli erano nella barca, era notte, buio quindi, il vento forte, erano stanchi forse di remare. A un certo punto dice il Vangelo, videro Gesù che camminava sul mare e si è avvicinato a loro. Ebbero paura. Sentite le parole che dice Gesù. Sono io, non abbiate paura. Che bella la nostra fede. Che bello sentire le parole di Gesù che dice agli apostoli e lo dice anche a me questa mattina. Sono io, non avere paura di me, non avere paura di Gesù, accoglierlo Gesù. Senza di Lui la vita fa paura, fa spavento, le scelte sono sbagliate. Ricordate quando i soldati nell'Orto degli Ulivi sono andati a prendere Gesù? Lui ha detto ai soldati, chi cercate? E loro dissero Gesù di Nazaret e loro precipitarono a terra. Gesù è una forza potente. E quando Gesù dice sono io, vuol dire sono io il Salvatore, il Figlio di Dio, mandato dal Padre per salvare questo mondo. Sono io la luce, la verità, la misericordia, il perdono. Ricordo Papa Paolo VI quando è andato a Nazaret e quando ha parlato di Gesù ha parlato così bene e che molti si sono convertiti a sentire la presenza di Gesù. Ora anche questa mattina in questa Santa Casa dove è vissuta la Madonna con San Giuseppe e Gesù, questa casa è piena di spiritualità, piena di vita. Le pietre parlano della presenza di Gesù. Qui è vissuto. E in questa Santa Casa la Madonna cosa ha detto? Sì, ecco sono la serva del Signore. Non abbiamo paura uomini di Gesù, non abbiamo paura dei Suoi comandamenti, della Sua legge, del Suo amore. Si può vivere senza Gesù, ma c'è il terrore, il disastro, la potenza del maligno che trionfa. Non abbiamo paura di accogliere Gesù nella nostra vita. Amiamo Gesù. E come dice l'Apocalisse, io sto alla porta e busso. Oggi il Signore sta alla mia porta, alla nostra porta, alla porta dell'Europa, del mondo. Vuole entrare dentro di noi. Preghiamo lo Spirito Santo che ci illumini e ci faccia capire chi è Gesù, il Figlio di Dio, l'unico Salvatore. Ecco la Madonna che ha detto il suo sì, ci aiuti ad accogliere Gesù nella nostra vita. Con il pane e il vino offriamo tutte le nostre intenzioni al Signore, le nostre famiglie, i figli, gli ammalati, i sofferenti, i lavoratori, i carcerati. Presentiamoli a Lui attraverso Maria e preghiamo per la pace in comunione con Papa Francesco. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei secoli, Signore. L'acqua unita al vino, sì. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accollici, Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, o Signore, d'ogni. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e lo sua santa Chiesa. Accogli, o Padre, le preghiere e le offerte del tuo popolo e per l'intercessione di Maria, Madre del tuo Figlio, fa che nessuna preghiera resti inascoltata e nessuna speranza rimanga delusa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi, ma è ancora più dolce e doveroso in questa memoria della Beata Vergine Maria magnificare il tuo amore per noi col suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia. Quando hai guardato l'umiltà della tua serva e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, tuo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. In Lui le schiere degli angeli, unite in eterna esultanza, adorano la tua immensa gloria e tutti insieme cantiamo l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna Nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi, per tutti,
in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fabio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, San Pio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Uniti nella stessa fede, diciamo insieme la preghiera che Gesù, nostro Maestro e Salvatore, ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria, Gesù. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa,
Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te. Beato il grembo della Vergine Maria, che ha portato il Figlio dell'Eterno Padre. Preghiamo. Nutriti dai sacramenti del cielo, Signore, invochiamo la Tua misericordia e noi che ci rallegriamo nel gioioso ricordo della Beata Vergine Maria, concedi che, imitando il suo esempio, collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Su tutti voi, sulle vostre famiglie, in modo particolare sugli ammalati sofferenti, scenda la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il suo Vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Accendiamo ora la lampada, segno della nostra preghiera, che arderà davanti all'immagine della Vergine. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa, col tuo sì, hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù ed accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen.
Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. Palmanova è una città-fortezza con poco più di 5.000 abitanti, fondata dalla Repubblica di Venezia nel 1593. È uno dei pochi esempi di città con una pianta a forma di stella, ma le sue 9 punte, l'ordinata e geometrica disposizione delle vie interne, la grande piazza esagonale al centro e anche la sua storia hanno fatto sì che nel 2017 diventasse patrimonio dell'umanità UNESCO. La Repubblica di Venezia costruì questa città per creare un argine alle invasioni ottomane. Fu parte della Serenissima per più di 200 anni, fino a quando, nel 1797, Napoleone Bonaparte la conquistò. Dopo il ritiro delle truppe francesi, nel 1814 passò sotto il dominio austriaco e nel 1866, con il plebiscito del Veneto, fu annessa al Regno d'Italia. Oggi è una cittadina tranquilla, ideale per una passeggiata in centro o attorno alle sue mura. Qui ci sono 3 percorsi possibili. L'anello basso del Fossato, l'anello alto dei Rivellini e l'anello misto panoramico. C'è infine un percorso mountain bike che ha una lunghezza di circa 12 km. Caratteristiche e imponenti sono le 3 porte di accesso.
Porta Udine, Porta Cividale e Porta Aquileia. Tra loro sono disposte a 120 gradi e puntano dritte al centro della grande piazza esagonale. La visita della città si fa tranquillamente a piedi. Chi arriva dall'autostrada, infatti, può parcheggiare in prossimità di Porta Aquileia e iniziare la sua visita dal belvedere Parco dell'Aviatore e dalla vicina polveriera Foscarini, costruita da Napoleone Bonaparte. Proseguendo nella parte occidentale della città si arriva poi alla chiesetta di San Francesco. Continuando verso nord si raggiunge Porta Udine, che è caratterizzata dall'adiacente acquedotto veneziano progettato per portare l'acqua in città. Esso è alimentato dalla Roggia di Palma, che in massima parte confluisce poi nel fossato della fortezza. Da Porta Udine, proseguendo verso est, si può raggiungere il Museo della Grande Guerra, che si trova in corrispondenza di Porta Cividale, la terza e ultima porta di accesso alla città. Attraversando il parcheggio, a fianco di Porta Cividale, si arriva alla polveriera napoleonica Garzoni. Riprendendo la strada di Porta Cividale verso il centro della città, si arriva in Piazza Grande. Essa è di forma esagonale con al centro il monumento in pietra d'Istria che sorregge l'alto stendardo con la bandiera italiana. Questa piazza, molto grande e molto bella, è il cuore pulsante della città. Qui si svolgono gli eventi e le mostre più importanti e nei periodi festivi ed estivi si popola di turisti e visitatori. Ai lati delle vie che sboccano sulla piazza ci sono 11 statue dei più importanti provveditori di Palmanova. Una di queste fiancheggia il Palazzo dei Provveditori con l'adiacente Loggia della Gran Guardia. L'altro importante monumento che volge sulla piazza è il Duomo del Santissimo Redentore. Sulla sua facciata spiccano in alto il leone di San Marco, simbolo della Repubblica di Venezia, e sotto le statue dei santi protettori della città, il Santissimo Redentore al centro e ai lati San Marco e Santa Giustina. L'interno della chiesa presenta un coro composto dall'altare maggiore affiancato da altri 2 altari minori, 4 altari laterali e un organo con cantoria su un pulpito sospeso. Ben visibili sulle pareti sono una serie di quadri e di pale di grande pregio.
Un risalto particolare, però, viene dato alla pala dell'Annunziazione, alla statua lignea della Madonna e all'urna di vetro con le reliquie e la statua di cera di Santa Giustina, protettrice della città. Alla fine di questa visita ci si può fermare per ristorarsi in uno dei vari bar e trattorie che operano in piazza o in prossimità della stessa. Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento previsionale da Emma Parigi di Trebi Meteo, temporanea rimonta anticiclonica sull'Italia nella giornata di sabato a garanzia di stabilità ed ampi spazi di cielo sereno. Come difatti osserviamo, la grafica sulla nuvolosità sarà sì presente, innocua e di passaggio, a tratti anche compatta nella prima parte del giorno sulle regioni settentrionali, ma non darà luogo a conseguenti effetti. In definitiva ci attenderà un sabato con tempo per lo più stabile e assolato. Qualche nube sì, come si anticipava, di passaggio al nord, ma non darà luogo a conseguenti precipitazioni, ma saranno attese di anticipo nella giornata di domenica. Per il resto, clima mite gradevole un po' ovunque, come osserviamo, temperature massime vicine o anche superiori ai 20-22 gradi. Per il momento è tutto, maggiori dettagli in merito alle vostre località di interesse vi attendono sull'app di Trebi Meteo. Zelensky detta l'agenda del gruppo di Rammstein e della NATO, chiede un invito formale per entrare nell'alleanza. Il vice premier britannico Dominic Raab si è dimesso e coinvolto in una causa di bullismo nei confronti di funzionari pubblici. L'adesione dell'Ucraina alla NATO e il rafforzamento degli aiuti militari sono in agenda nell'incontro in corso questo venerdì alla base aerea americana di Ramstein in Germania, 11ª riunione del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina. Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, è stato giovedì a Kiev. I said in Kiev yesterday that Ukraine's future is in the Euro-Atlantic family, and all NATO allies have agreed that Ukraine will become a NATO member. But the main focus now is, of course, on how to ensure that Ukraine prevails. Stoltenberg ha incontrato Zelensky a Kiev. Il presidente ucraino ha espresso il desiderio di ricevere un invito politico formale al vertice NATO di luglio a Vilnius. Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість мешканців усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу. Україна все зробила для того, щоб наша заявка була задоволена.
Zelensky partecipa in videoconferenza alla riunione dell'odierno vertice di Ramstein. L'Ucraina ha nuovamente chiesto aerei, carri armati e armi a lungo raggio per proteggersi dagli attacchi aerei russi. Al termine del suo tour in America Latina, da Cuba il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha detto che russi e americani non hanno relazioni speciali, se non per necessità diplomatiche. Tuttavia, la politica estera di Mosca aumenterà in modo significativo la sua attenzione nei confronti dell'America Latina. Если вы спрашиваете про российско-американские отношения, у нас сейчас каких-то особых отношений нет. Мы только по необходимости обсуждаем те проблемы, которые возникают в деятельности наших посольств, ну и также в связи с тем, что американцы пытаются злоупотреблять своим положением, в частности в качестве. Durante la sua visita nella nazione insulare, per decenni fedele alleata di Mosca, Lavrov ha condannato le sanzioni economiche americane contro Cuba. Ha anche affermato che l'accordo sul Mar Nero per l'esportazione di cereali e fertilizzanti russi non è stato pienamente attuato. La Corte di Giustizia europea ha dimezzato la sanzione da 1 milione di euro al giorno inflitta a ottobre 2021 alla Polonia a causa della sua controversa riforma della giustizia, la più alta mai comminata nella storia dell'Unione. Una decisione presa perché il governo di Varsavia ha soddisfatto alcune delle richieste sul tema. La collection des films a commencé le 3 novembre 2021. Ça, c'est le premier jour où cette amende était due jusqu'à hier. Tu peux compter maintenant, c'était une amende de 1 million et depuis aujourd'hui, ça a été changé de le vice-président de la Cour pour un demi-million. Le misure adottate comunque non sono sufficienti a garantire l'attuazione di tutti i provvedimenti previsti dalla Corte e per questo resta in vigore la sanzione, la cui riduzione tra l'altro non ha effetto retroattivo. Gli oltre 500 milioni di euro finora versati non saranno rimborsati. Tra gli elementi più contestati della riforma polacca c'è la cosiddetta Camera disciplinare, organo che ha il potere di sanzionare i giudici e ne condizionerebbe quindi il comportamento, mettendo a serio rischio l'indipendenza della magistratura dal potere politico. Nella tarda serata di giovedì si è registrata un'esplosione a Belgorod, città della Russia in prossimità del confine non lontano da Kharkiv. Nella deflagrazione diversi edifici sono stati danneggiati e 2 donne sono rimaste ferite. Сразу удар, я подскакиваю, меня прямо так вверх. Я выбегаю, эти уже сидят на полу. Мои родственники. Слышен гул, ну, похож на реактивный самолет, может быть, или, я не знаю, я не специалист в этом, я думаю, что люди разберутся. Вот, но стены дрожали. L'esplosione, che ha causato un cratere di 20 metri nel centro della città, sarebbe stata provocata non da un atto nemico, bensì dall'espulsione d'emergenza di un ordigno da un caccia delle forze aerospaziali russe. Foto e video sui social mostrano appartamenti danneggiati dall'esplosione. Il vice premier britannico e ministro della giustizia Dominic Raab si è dimesso. La ragione? Una causa in cui è accusato di comportamento aggressivo e bullismo nei confronti di funzionari pubblici. Nella sua lettera di dimissioni Raab nega ogni addebito e afferma di essere vittima di un complotto da parte di funzionari sindacalizzati per farlo fuori. Le accuse nei confronti di Raab, braccio destro del premier Rishi Sunak, erano emerse già a novembre, quando si era cominciato a parlare di cultura della paura che avrebbe instaurato nei ministeri da lui guidati. Perché l'Europa, che in questi anni si è occupata di tutto, compreso di come si cucinano gli insetti. Parole e musica di Giorgia Meloni, che arriva ad un vertice dell'Unione Europea. Sono trascorsi 6 mesi dal suo insediamento. Come valutare il periodo della Premier, salita al potere in Italia con un partito politico dalle radici neofasciste e con la promessa di contrastare l'Europa inneggiando a Dio, alla patria e alla famiglia? Quando qualcuno diceva che mano è? Mamma sta attenta che... Ansia.
Quindi veniva con questo stigma, giustamente. E quindi Meloni da subito ha avviato un'opera molto attenta di comunicazione e ha tenuto un profilo, se vogliamo, molto basso per certi versi, ma un profilo molto rassicurante a livello internazionale. Quindi subito si è, come gli osservatori internazionali avranno insomma notato, insomma subito si è premurata di rassicurare gli alleati, quindi in primis gli Stati Uniti, la NATO, subito ha riaffermato l'impegno italiano nei confronti dell'Unione Europea e quindi si è posta, dal punto di vista della politica internazionale, si è posta molto in continuità con Draghi. Non c'è più traccia delle posizioni sovraniste che predicava prima di diventare la prima donna premier italiana. Insiste persino affinché venga mantenuta la forma maschile del nome della posizione in italiano quando ci si riferisce a lei. E il rapporto con l'Unione Europea prosegue, perché da questo dipende la continua ricezione dei sussidi da parte dell'Italia. Tuttavia il reddito di cittadinanza, almeno così come ora, terminerà quest'estate come promesso. Proprio sul fronte interno Meloni è riuscita ad essere più fedele alle attese elettorali, con provvedimenti come il primo decreto legge contro gli organizzatori di rave party, il blocco della registrazione dei bambini per le coppie gay all'anagrafe o l'attacco alle ONG. Non potendo, realizzare sicuramente appieno queste promesse elettorali, il governo si sta spostando un po' sulle battaglie appunto culturali, che sono in qualche modo gratuite in un certo senso, no? Che quindi smuovono, in qualche maniera accontentano, strizzano l'occhio all'elettorato. In questi 6 mesi la Premier ha scoperto che forse i suoi principali nemici non sono all'opposizione, ma tra i suoi stessi alleati nella coalizione di governo. Diciamo che chiaramente sia Berlusconi che Salvini non sono degli alleati facili, in un certo senso da gestire. La questione di genere conta anche molto, cioè il fatto che lei sia una donna conta anche molto. Diciamo che Berlusconi, per una serie di motivi anche personali, insomma di salute, in questo momento sicuramente in un momento di debolezza. Salvini, per così dire, rimane al suo posto, nel senso che in entrambi i casi, se noi guardiamo anche lì ai sondaggi e all'andamento dei consensi, non c'è un incentivo, francamente, né per Forza Italia né per la Lega di mettere a repentaglio la solidità della coalizione. Anche eventi economici ispirano a favore della Premier, che ora deve affrontare la sfida di gestire la terza economia più grande nell'Eurozona, ma ha il debito maggiore dopo la Grecia. Se riuscirà o meno a farcela, si vedrà nei prossimi 6 mesi e oltre. Ragazzi, passo indietro, ragazzi, passo indietro, forza! La battaglia infuria per il 6° giorno consecutivo in Sudan e le forze rivali chiudono del tutto la porta ai negoziati. Esplosioni e colpi d'arma da fuoco risuonano in tutta Khartoum. Prosegue dunque la guerra tra generali. Il capo dell'esercito regolare Abdel Fattah al-Burhan e Mohammed Hamdan Dagalo, leader delle forze paramilitari di supporto rapido, hanno dichiarato di non essere disposti a negoziare. Il cessate il fuoco di 24 ore annunciato mercoledì sera ha portato solo a una fragile tregua, ma almeno 20.000 residenti ne hanno approfittato per fuggire dalle loro case. Dall'esplosione delle violenze lo scorso sabato il bilancio delle vittime si è aggravato. Circa 330 civili sono morti, i feriti sono migliaia. In vista della necessità di evacuare il personale della propria ambasciata, gli Stati Uniti stanno schierando l'esercito in Africa orientale. Per il momento il Dipartimento di Stato assicura che i suoi dipendenti a Khartoum sono al sicuro. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha chiesto una tregua immediata di almeno 3 giorni in coincidenza della fine del Ramadan. Ritirata l'accusa di omicidio colposo contro Alec Baldwin per la sparatoria mortale su un set cinematografico. L'attore era stato indagato per la morte della direttrice della fotografia durante le riprese del film western Rust in New Mexico nel 2021, dichiarandosi non colpevole. Ha sempre detto che il colpo di pistola era stato sparato accidentalmente e che lui non aveva premuto il grilletto. Soddisfatti della decisione, gli avvocati hanno incoraggiato un'adeguata indagine sui fatti e sulle circostanze del tragico incidente. Dopo l'esplosione in una miniera di carbone nel centro della Colombia, 4 minatori sono stati estratti vivi.
Degli altri 3 che vi lavoravano invece sono stati recuperati i corpi. I parenti hanno atteso per ore notizia dei propri cari davanti alla miniera di Cucunubà. Secondo il quotidiano El Espectador, il sito era in funzionamento nonostante un ordine di sospensione delle attività. L'esplosione potrebbe essere stata causata da un accumulo di gas nelle gallerie. Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV2000 e TV Lourdes. Accendono questa sera un cero alla Vergine Immacolata le famiglie Vignati e Albe, la signora Maria Esposito, il signor Roberto Cavallone. Ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Carissimi, come ogni sabato vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie, specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. E con noi a pregare questa sera Sua Eccellenza Monsignor Micchiardi, Vescovo emerito di Acqui. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Francesco, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora mettiamo al candelabro e appena sarà possibile, il vento lo permetterà, lo accenderemo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo. Primo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme, l'annunciazione di Maria, l'angelo manifestazione divina saluta Maria e l'invita a rallegrarsi per essere stata colmata di grazia. Non sono i meriti di Maria, ma i doni gratuiti del Signore che rendono la ragazza di Nazareth favorita dalla grazia. Maria è il capolavoro della fantasia di Dio, quel Signore che sceglie sempre per le sue opere ciò che gli uomini disprezzano e scartano. La donna, ritenuta responsabile della morte nel mondo, sarà portatrice di una vita capace di superare la morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e benedetta a noi i nostri debiti, come anche noi benedettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, fino ai secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero gaudioso, Maria visita Santa Elisabetta. Maria si apre al nuovo che il Signore le propone e la ragazza di Nazaret, che nessuno, neanche tra i vicini, conosceva, verrà proclamata beata da tutte le generazioni. Come l'angelo Gabriele, messaggero di vita, entrò da Maria e la salutò, ugualmente Maria, piena di vita, entra e saluta Elisabetta. Quel che accomuna le due donne, la vergine e la sterile, l'anziana e la giovane, e che contro ogni speranza e aspettativa esse si sono aperte alla vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non lasciarci alla tentazione, ma ci libera. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Terzo mistero gaudioso. Gesù nasce a Betlemme. Con Gesù, Dio con noi, il Signore non è più da cercare ma da accogliere, per andare con Lui e come Lui verso gli uomini, per essere la carezza del Padre verso ogni sua creatura. Per l'Evangelista Luca nessun prodigio accompagna la nascita del Figlio dell'Altissimo. Nessuna luce celeste illumina la scena. Dio non si manifesta nella potenza, ma nella fragilità, non nella forza, ma nella debolezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci a tentazione, ma male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Quarto mistero gaudioso, Gesù viene presentato al Tempio. Simeone annuncia a Maria che la parola del Figlio, come una spada, la costringerà a scelte difficili e dolorose. Simeone loda Dio per la salvezza che attraverso Gesù raggiungerà tutta l'umanità e che vedrà la sua piena manifestazione nella Pentecoste, quando ogni popolo della terra sentirà parlare nella propria lingua delle grandi opere di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma lasciaci male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero gaudioso. Gesù viene ritrovato al Tempio. Per Maria e Giuseppe era normale che il figlio seguisse il cammino dei genitori. Per questo essi si sorprendono che Gesù non solo non li segua, ma li inviti a seguire le orme del Padre. Maria non comprende il comportamento del figlio, ma non lo rifiuta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo ancora per il Santo Padre, il Papa e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Esperta di libertà. O Maria, esperta di libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della libertà che dà senso alla vita e la libera dal vuoto pesante di un cammino senza mete. O Maria, esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutti di un deformato egoismo, facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre mani. O Maria, esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore, per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. O Maria, esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti, della vita comandata dalla pubblicità e dai burattini delle platee. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria, Regina della Pace, Santa Bernadetta, il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore, nostro aiuto è nel nome del Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Sarà mio diletto vederti ancor qui, ritorna t'aspetto per 15 dì. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo.
Pace e bene. Ci troviamo nel più antico santuario del mondo dedicato a Sant'Antonio e il motivo è molto semplice. Lui è stato qui. Era canonico agostiniano a Lisbona, è arrivato a Coimbra per gli studi teologici e dopo è rimasto affascinato conoscendo alcuni frati minori, quell'ordine religioso nuovo fondato dal poverello di Assisi, San Francesco. È riuscito ad avere il permesso dei superiori e è diventato anche lui un frate minore. E dal momento che è stato un incendio, quello di Francesco, per cui moltissimi sono approdati a quest'ordine, ma erano contadini, erano piccoli artigiani, erano allevatori di bestiame e quindi non c'era fra loro una figura di spicco, Sant'Antonio è stato il faro di cultura. Per questo motivo è stato inviato a predicare contro gli eretici in Francia, in Aquitania, in Lombardia, nella Romagna e poi è stato eletto ministro provinciale di tutta l'Alta Italia e in questa funzione è approdato qui a Gemona, che era già un centro importante. Sant'Antonio ha visitato i frati, è stato contento della loro vita e ha chiesto che fosse edificata una chiesetta in muratura per i frati e per quelle poche persone che accedevano qui. Il materiale esisteva perché nella rocca dove adesso è edificato il castello gli archeologi hanno trovato delle mura risalenti a 1500 anni avanti Cristo. Bastava andare a prendere queste pietre ed edificare la chiesetta. E a questo proposito Sant'Antonio ha operato un miracolo. Ha visto passare un contadino con un carro trainato dai buoi e ha chiesto se poteva mettersi a disposizione per portare qualche pietra. Il contadino aveva sentito di questo personaggio strano e aveva organizzato uno scherzo insieme con il figlio. Per cui arriva col carretto lì, questo giovane è disteso nel carretto e il contadino si schernisce dicendo che non può mettersi a disposizione perché deve portare al cimitero il figlio morto. Si gira dopo un po' per ridere alle spalle di Sant'Antonio e il figlio è morto veramente. Il contadino gira il carretto, torna da Sant'Antonio e questo lo resuscita. È chiaro che poi il contadino si è messo a disposizione e qua si può vedere la chiesetta edificata con le pietre originali prese dalle fondamenta antiche erette per fortificazione dei primi abitanti di Gemona. La cappella della Madonna delle Grazie voluta da Sant'Antonio è stata rimaneggiata più volte nei secoli. Per esempio era totalmente affrescata. Quando verso il 1500 gli affreschi iniziavano a sbiadire, si è pensato di riportare su una lapide cinquecentesca quella scritta esistente su un cartiglio di un affresco. E quindi si dice che questa cappella è un luogo miracoloso perché chi la visiterà devotamente ogni grazia otterrà dalla Madonna. Quindi questo è un ulteriore segno del passaggio di Sant'Antonio da Gemona. Non si sa com'era esattamente la chiesetta, non abbiamo né disegni né tantomeno fotografie. Prima del terremoto la chiesetta aveva un tetto. Qui si può vedere l'acerto di un affresco che molto probabilmente riporta una annunciazione. Qui vediamo la figura della Vergine Maria e sopra si intravede la veste, la tunica di un angelo, l'angelo che annuncia a Maria l'incarnazione del Verbo, del Figlio di Dio.
Da questo luogo carico di fede e di storia parte la prima tappa del cammino di Sant'Antonio, nella sua tratta a nord che collega Gemona del Friuli, ove sorge appunto il primo santuario dedicato al santo, e la Basilica di Padova, dove riposano le sue spoglie, è inserito in un progetto molto più ampio e importante. Gemona è porta a nord di un cammino che verso la tomba del santo collega le Alpi al Mediterraneo. La porta sud, infatti, si trova a Capo Milazzo, in Sicilia, là dove la tradizione tramanda che nel 1221 Sant'Antonio approdò come naufrago e da lì, insieme a una delegazione di frati di Messina, raggiunse proprio Assisi e incontrò San Francesco. Un progetto molto importante che vive grazie alla sinergia di numerosi partner, tra i quali spicca il fondamentale sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Promoturismo FVG, sinergia oltre che tra Comune e Santuario di Gemona, con la Basilica di Padova e l'associazione Il Cammino di Sant'Antonio, sempre facente capo alla Basilica del Santo di Padova. In questo tempo camminare da Gemona e da Milazzo verso Padova assume un significato ancora più rilevante. Andiamo a celebrare la venuta del Santo in Italia negli 800 anni di questo evento storico e quindi camminare per il pellegrino, per il fedele, per il turista significherà andare a ricordare un momento unico nella storia della fede e del nostro Paese. E questo avrà ancora più rilievo perché sarà inserito nella significativa serie di eventi che la Basilica di Padova ha organizzato e che fa capo all'importante progetto Antonio 2022. Buona giornata, che la preghiera diventi un'occasione, il rivolgersi al Signore in questa giornata. Nel dire guarda proprio prendimi per come sono e ognuno di noi sa com'è, non ha solo le cose difficili o problemi da risolvere, ma anche le cose belle. E fammi diventare però come vuoi tu. Ecco la nostra preghiera, ecco il nostro desiderio, ecco il nostro, diciamo così, affidarci a te, Signore. Fammi diventare. Guardate, questa parola, proprio diventare, vuol dire che è un qualche cos'altro rispetto a prima. Allora ha un significato questo diventare. Perché? Perché dirà la mia identità, dirà chi sono. E certamente il Signore ha nel cuore di ognuno di noi una parola per dire diventa ciò che sei, diventa qualcosa di un prodigio, come lo sostiene da anni la parola nei confronti di ognuno di noi. Il Signore ti illumini e ti benedica. Buona giornata.
Ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata dal transito ancora di un'area di bassa pressione che coinvolge principalmente le regioni settentrionali del nostro territorio. Diamo infatti uno sguardo nel dettaglio alla grafica della nuvolosità che coinvolgerà le zone principalmente interessate dai fenomeni, che come vediamo dalla grafica successiva saranno le regioni settentrionali e anche i rilievi appenninici. In definitiva ci attende una giornata di venerdì caratterizzata da instabilità ancora al nord, con piogge e rovesci principalmente sui settori montuosi e sulle alte pianure. Altrove, sulle basse pianure, avremo della nuvolosità a carattere irregolare, parziali schiarite e qualche piovasco. Si segnala anche della neve sui rilievi alpini, fenomeni che, come dicevo, coinvolgeranno anche i rilievi appenninici. Meglio invece altrove, con ampie schiarite, soprattutto sulla fascia costiera. Temperature massime che saranno più elevate al sud Italia. Tutti i dettagli in merito alla vostra località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per l'ultimo weekend di questo mese e l'avvio del nuovo mese, 1° maggio. Situazione che vedrà probabilmente l'anticiclone in rinforzo proprio dal Nord Africa sulla Spagna e il Mediterraneo centro-occidentale, quindi una fase più stabile sull'Europa meridionale, anche l'Italia, tempo più soleggiato e temperature in ascesa con l'alta pressione subtropicale. Entreremo nel pieno della primavera. E le masse di aria più fresche e instabili difatti si muoveranno a latitudini più settentrionali, ritorneranno nel nord Europa, però non escludiamo qualche infiltrazione da est-nord-est possa lambire il Medio Adriatico ed il nord-est. Vedremo, intanto ad ora questo weekend sembra abbastanza stabile e mite. Tutti i dettagli precisi, gli approfondimenti per questo ponte del 1° maggio, scaricando l'app di Trebi Meteo, oppure trovate gli articoli sul nostro sito web. Gli Stati Uniti inviano altre munizioni all'Ucraina che prepara la controffensiva nei territori di confine tra Polonia e Bielorussia. La rivolta dei prezzi, 4 paesi est europei a cui forse si aggiungerà la Romania, vietano le importazioni di grano dall'Ucraina. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione sulla riforma della politica migratoria comunitaria, ricollocamenti obbligatori, ma solo in casi di crisi. Cala la fiducia nei vaccini per i bambini. Durante la pandemia la percezione dell'importanza della profilassi si è ridotta, lo dice un rapporto Unicef. Prepara l'offensiva contro l'invasione. L'Ucraina rafforza le difese al confine con la Polonia e la Bielorussia in vista di nuovi combattimenti, un'operazione sostenuta dagli Stati Uniti che hanno annunciato altri rifornimenti di munizioni. Sul terreno sono state installate fortificazioni, barriere e sistemi di videosorveglianza a distanza. Una mossa che potrebbe indicare l'attenzione a respingere un eventuale attacco dalla vicina Bielorussia, principale alleato del Cremlino. На рівні держави робиться все, щоб збільшувати можливість захищати і захищатися від російських ударів. Системи ППО та інша зброя для захисту неба вже зараз у нас в Україні дуже серйозні, але мають бути і впевнений будуть ще потужніші. In vista del vertice NATO di luglio, il segretario della difesa statunitense, in visita in Svezia, ha invitato la Turchia e l'Ungheria a ratificare la richiesta di adesione del paese scandinavo perché l'alleanza possa essere più forte e l'Europa più sicura. La Bulgaria introduce un divieto sulle importazioni di cereali e alimenti ucraini a partire dal 24 aprile. Dopo Polonia, Ungheria e Slovacchia, la Bulgaria è il 4º paese dell'Unione Europea a prendere tale decisione. Il divieto entra in vigore poche settimane prima del nuovo raccolto. Il primo ministro bulgaro Galab Donev ha spiegato che il motivo del divieto temporaneo è il volume significativo di cereali bulgari rimasto invenduto lo scorso anno. Имаме продукция за няколко милиарда, която считаме, че ако не вземем допълнителни мерки, трудно ще реализираме на пазара и ще търпим много сериозни загуби. Sul divieto di importare grano ucraino, la Romania sta valutando la possibilità di unirsi agli altri 4 paesi. Per tutti il vero problema è che il prezzo del grano ucraino è inferiore del 30% rispetto a quello interno di ogni paese dell'Europa dell'Est. Am rugat
Ministrul ucrainian să folosească toate mijloacele pe care le are la dispoziție pentru ca agenții economici din Ucraina să reducă exportul de cereale și plante oleaginoase către România. L'Unione Europea non ha affatto apprezzato la decisione dei 4 paesi e si è affrettata a reprimere la rivolta dei prezzi, sostenendo un approccio europeo comune. You will recall that we have already provided a support package of 56.3 million euros for the most affected farmers, and we are now preparing a second financial support package of 100 million euros. Mercoledì intanto la Polonia ha deciso di revocare parzialmente il divieto, ma solo per consentire il transito attraverso il suo territorio, non la vendita di grano ucraino, soprattutto per smaltire le lunghe code di camion in attesa al confine polacco. Più solidarietà tra gli Stati dell'Unione Europea nella gestione del fenomeno migratorio. Questo è l'obiettivo del Parlamento europeo, che ha adottato 3 regolamenti fondamentali del Pact on Migration, il pacchetto legislativo proposto dalla Commissione nel 2020 per cambiare la politica migratoria comunitaria. Nella posizione dell'Eurocamera resta confermato il principio del regolamento di Dublino, secondo cui ogni richiedente asilo deve presentare domanda solo nel paese di primo ingresso dell'Unione. Ma aumentano le eccezioni a questa regola e ci sono varie possibilità per alleggerire la pressione sugli stati di frontiera. Well, it's binding to make sure that every member state contribute, but then what we offer from the European Parliament is that we should have flexible options, that we will see some member states that will work with relocation, others might work with capacity building. And this is because we want to open up the deadlock that we have seen for years, because something needs to happen now. La solidarietà degli Stati europei può tradursi in accoglienza di persone sul proprio territorio o nella fornitura di risorse per gestire il fenomeno nei paesi più colpiti. I ricollocamenti di migranti, che sono una delle opzioni in circostanze ordinarie, diventerebbero obbligatori nei casi di crisi, cioè di arrivi massicci e improvvisi via terra o via mare. Solidarity may have a chance. Solidarity when it comes to emergency crisis situations. That's precisely the point of this regulation. Il punto dei ricollocamenti obbligatori accoglie un'istanza dei governi del Sud Europa che da anni chiedono una redistribuzione sul territorio comunitario delle persone arrivate irregolarmente ai loro confini terrestri o marittimi. Ne beneficerebbe sicuramente l'Italia, dove nel 2023 sono quadruplicati gli approdi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e forse per questo hanno votato a favore del regolamento gli eurodeputati di tutti i partiti italiani. Ma il negoziato per approvare questo e gli altri file legislativi non si annuncia semplice. Il Parlamento deve ora confrontarsi con il Consiglio con l'obiettivo di un accordo entro fine anno. La crainte principale dans la négociation avec les conseils, c'est qu'au lieu de mettre en avant les mécanismes de solidarité entre les États membres dans l'accueil et dans l'intégration, on privilégie l'approche sécuritaire qui va mener à une augmentation de la détention et l'accélération des procédures de retour. Gli Stati dell'Unione, temono le ONG del settore, e cercheranno di rinforzare soprattutto quegli aspetti legati alla dimensione esterna della politica migratoria, come i controlli alle frontiere o gli accordi con i paesi di origine e transito delle persone migranti. Una colonna nera di fumo si alza tra i palazzi. Non regge il cessate il fuoco in Sudan, 6° giorno di combattimenti tra esercito e paramilitari. Inevitabile la fuga di migliaia di abitanti dalla capitale, ma anche 320 soldati sono stati fermati oltre la frontiera, in Ciad. J'ai déjà 320 militaires qui sont déjà dans notre territoire. Ça, c'est des militaires. Et sans doute, les civils, il y en a. Donc, nous sommes en train de les accueillir et de prendre toutes les dispositions pour qu'ils soient aussi bien cantonnés. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i violenti scontri hanno già provocato oltre 270 morti tra i civili e più di 2000 feriti. Difficili le cure. Tanti, troppi ospedali in tilt. Fissato immediatamente un vertice delle Nazioni Unite, mentre Germania e Giappone si organizzano per riportare a casa i loro concittadini.
Oltre 80 persone hanno perso la vita e altre 110 sono rimaste ferite a Sana'a, capitale dello Yemen, nella calca della folla durante la distribuzione non autorizzata di aiuti umanitari. La tragedia è avvenuta quando centinaia di persone sono accorse in una scuola per ricevere denaro distribuito dai commercianti durante il Ramadan. Il panico è stato provocato da un colpo di pistola in aria di un poliziotto che ha colpito un filo elettrico facendolo esplodere. I responsabili dell'evento benefico sono stati arrestati ed è già stata aperta un'inchiesta. Nel 2022 l'Europa ha vissuto il suo secondo anno più caldo di sempre. Il rapporto annuale del Copernicus Climate Change Service mostra che lo scorso anno l'Europa ha sofferto anche dell'estate più calda mai registrata, con 1,4 gradi centigradi al di sopra della media recente, aggravata da diversi eventi estremi, tra cui intense ondate di caldo, siccità e incendi. In Europa le temperature stanno aumentando al doppio del tasso medio globale, più velocemente di qualsiasi altro continente. Le emissioni di carbonio degli incendi estivi sono state le più alte degli ultimi 15 anni. Nel 2022 le concentrazioni medie annuali globali di anidride carbonica e metano hanno raggiunto i livelli più alti mai misurati dal satellite. La mancanza di neve d'inverno e le roventi temperature dell'estate hanno provocato una perdita record di 5 km cubi di ghiaccio dai ghiacciai delle Alpi. Ancora sommerso di critiche e polemiche per la sua discussa riforma delle pensioni, il presidente francese Emmanuel Macron ha iniziato un tour nella provincia più profonda della Francia, nella speranza di calmare le acque, placare le tensioni e andare avanti con la sua agenda. Non sono certo le pentole che permetteranno alla Francia di andare avanti, ha ribadito Macron. E in effetti in Alsazia numerosi manifestanti lo hanno aspettato, fischiandolo sonoramente e sbattendo pentole. Cette colère s'exprime, je ne m'attendais pas à autre chose, mais elle ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer partout à travers le pays, parce que nous devons continuer d'agir et d'avancer. Giovedì Macron visiterà una scuola nel dipartimento di Hérault per discutere di istruzione. Dopo 3 mesi di proteste, venerdì scorso il governo ha varato definitivamente la legge che in Francia dal 2030 alzerà l'età pensionabile da 62 a 64 anni. Cala la fiducia nei vaccini per i bambini. Durante la pandemia, tra il 2019 e il 2021, la percezione dell'importanza della profilassi si è ridotta in quasi tutti i paesi presi in considerazione nel rapporto UNICEF. 67 milioni di bambini in quel periodo non hanno fatto l'iniezione, 1 su 5, giù la protezione contro il morbillo, e anche in Italia si è avuta una riduzione significativa. La copertura è passata dal 92,1 all'85,5%. Tra gli under 35 la diminuzione è stata ancora maggiore. 7 ragazze su 8 sono risultate non protette dal papillomavirus. Sostiene l'UNICEF che ogni euro investito in vaccini ha un ritorno di 26 volte superiore in termini di sicurezza, malattie e morti evitabili. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che ci seguite dalle vostre case attraverso TV 2000
e il sito internet del santuario. Preghiamo per noi, per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per Papa Francesco, per gli ammalati e per quanti ci sono stati segnalati anche via email o via telefono. Affidiamo tutti a Maria, l'Immacolata Concezione. Ci guida nella preghiera la contemplazione dei misteri dolorosi. Primo mistero: Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Con Maria pronunciamo il nostro sì negli orti dei nostri Getsemani. Il nostro cuore diverrà allora un altare dove Gesù celebrerà continuamente la messa dell'amore. Egli, nello spazio aperto del nostro sì doloroso, farà germogliare la pace, la gioia, la libertà. Il nostro cuore si trasformerà allora nella dimora di quell'oceano di pace che è la Santissima Trinità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Tutte le anime, specialmente le più bisognose. Secondo mistero, Gesù viene flagellato dai soldati. Gesù non risponde più con le parole, ma con la parola eloquente e disarmato dell'amore donato. Egli risponde al rifiuto della folla e alla fuga di Pilato con l'amore fino alla fine. Egli si fece flagellare. Ogni battitura è stata un grido d'amore e di perdono. Ti amo, ti perdono. Quel perdono che trova un meraviglioso pronunciamento sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero,
Gesù viene coronato di spine e condannato a morte. Ogni spina della corona postagli sul capo è il segno che Gesù è venuto per servirci, vale a dire per donarci il meglio che ogni uomo potrà mai desiderare e ricevere nella propria vita luce, calore, pienezza, dolcezza, tenerezza, il mistero cioè dell'amore di Dio. Facciamoci strumenti di pace e di amore verso ogni uomo. Accogliamo le spine delle umiliazioni, delle incomprensioni e delle fatiche che possono scaturire dal nostro farci servi della parola. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci da Quarto mistero, Gesù sale al Calvario portando la croce. Gesù è abbandonato completamente dagli uomini, rifiutato da coloro a cui aveva donato tanto amore nella sua missione,
da coloro a cui aveva fatto tanto del bene, guarendo malati, risuscitando morti, donando il pane della parola di verità e il pane del nutrimento fisico. Non c'è solitudine, non c'è emarginazione allora che non sia guardata con intensissimo amore e tenerezza da Dio, che non venga da Dio fatta sua, che non sia poi trasformata in un incontro con Lui stesso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero, Gesù muore in croce. Guardiamo Maria che sotto la croce rinnova il suo sì alla volontà di Dio e con lei percorriamo la strada del nostro Calvario. Lei ci aiuterà ad accogliere il mistero e a essere illuminati e trasfigurati da essa. Da parte sua, Maria ha fatto la sua parte di credente, accogliendo il mistero dell'agire di Dio nella sua vita, attraverso la meditazione, la preghiera e l'abbandono a Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, e secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Preghiamo per il Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Regina Celi, letare, alleluia. Qui acque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicudicit, alleluia. Ora pro nobis Deus.
Alleluia. Maria, donna del cammino, desideriamo metterci in viaggio con te verso la montagna per portare il frutto del nostro sì alle tante Elisabetta che incontreremo nel nostro cammino. Con te desideriamo salire a Betlemme, casa del pane, perché il Signore ci trasformi in pane spezzato per amore di ogni uomo. Con te desideriamo salire a Gerusalemme, la città santa, affinché il Signore renda le nostre persone, le nostre famiglie, templi dello Spirito Santo, sempre più limpidi e trasparenti dell'amore trinitario. Maria, accompagnaci sulle strade dei nostri calvari e donaci la forza di stare diritti davanti alla croce come altari graditi a Dio, nei quali si celebra il mistero del suo amore. Maria, ci affidiamo a te e ti ringraziamo, perché sappiamo che il nostro cammino con te non si ferma sotto la croce, ma prosegue fino al giardino della risurrezione, dove il tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo ci rivolgerà le meravigliose parole: rallegrati, sono risorto come aveva promesso. Grazie Maria, grazie Gesù. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Madre della Consolazione, Santa Bernardetta, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Vaundi Bernardetta, fu sceglia cerca, con due bambinette che il gelo fa tremare. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. E buonasera a tutti. Carissimi amici, pace e bene a tutti. Credo che vi siate accorti come da un certo periodo in qua, in modo particolare, la televisione parla di apparizioni della Madonna, ma non solo la televisione, anche la radio, la stampa, eccetera, e in modo particolare concentrandosi sulle apparizioni della Madonna a Medjugorje in Jugoslavia. Chi è che non ha sentito
parlare almeno qualche volta delle apparizioni della Madonna a Medjugorje. E naturalmente poi c'è chi ci crede, chi non ci crede, suscitando quindi tante discussioni e tante polemiche. Ricordatevi sempre che noi di fronte a queste cose, finché non ne parla la Chiesa, siamo liberi di crederci o di non crederci. Io stesso ci credo alle apparizioni della Madonna di Medjugorje, ho fatto un documentario, eccetera, e credo anche nelle apparizioni della Madonna a Oriveto Citra, su cui ho fatto un documentario e ho scritto un libro. San Paolo dice che bisogna guardare e poi giudicare, ecco, non avere un giudizio a priori. Alcuni, quando sentono parlare di apparizioni, subito dicono no, sono chiusi. Altri dicono subito sì e magari poi si ingannano. Bisogna indagare, esaminare, poi farsi un giudizio personale, aspettando ovviamente la decisione della Chiesa. Se la Madonna di Medjugorje, per chi ci crede, appare da oltre 30 anni, non so se abbiate mai sentito parlare invece delle apparizioni della Madonna nell'isola di Ischia. E io vorrei soffermarmi in questa trasmissione proprio sulle apparizioni, sulle cosiddette apparizioni della Madonna a Zaro, e ne voglio parlare con Anna Maria Baratto, buonasera, alla quale do un cordiale benvenuto, e con Stefano Petrazzuolo. Buonasera. Ecco, guardatelo bene perché sarà soltanto nella prima parte della trasmissione, in quanto poi ci sarà una seconda parte in cui scomparirà e avremo la signora Liliana. La prima domanda che vorrei rivolgere a Anna Maria Baratto, che poi vi presenterò, vi farò conoscere chi è Anna Maria Baratto. La prima domanda che vorrei farle è: Anna Maria, dicevo che tutti conoscono Medjugorje, non c'è nessuno al mondo che non abbia sentito parlare di Medjugorje perché se ne fa tanto chiasso, in modo particolare sulla televisione. Quando i nostri telespettatori adesso hanno sentito che sono oltre 20 anni, mi pare 21 anni, che appare la Madonna a Zaro in Ischia, molti diranno: ma come? Mai sentito? Non so, si possono dare mille spiegazioni, tu che idee ti sei fatta? Anche per me è stato così. Io sono una pellegrina di Medjugorje, la mia conversione inizia proprio nel 1986 a Medjugorje, e per puro caso sono entrata in contatto con la realtà di Zaro in luglio del 2007. Quello che anche a me ha reso particolarmente strano, ecco, mi è sembrato particolarmente strano che in un luogo dove si diceva che già fossero in atto delle apparizioni dal 94, poche persone conoscevano, poche persone sapevano. E quindi anche a me ha destato un grande interesse. E quindi questo. Forse proprio per questo che tu ti sei messo un po' a organizzare sicuramente dei pellegrinaggi. Non da subito, perché inizialmente ho voluto, proprio perché io credo nelle apparizioni di Medjugorje e credo che sia un grande faro per tutta l'umanità. E temevo che queste apparizioni volessero mettere un po' in ombra la luce di Medjugorje. Questo è il motivo per cui ho approfondito queste apparizioni. Quindi ci hai creduto subito? No, sono stata prudente, diciamo così. Ho avuto un atteggiamento di grande prudenza rispetto alle apparizioni di Zaro. Quello che ha fatto però per me la differenza da subito è stato l'incontro con Don Ciro Vespoli, il sacerdote, un ragazzo che all'età di 12 anni faceva parte del gruppo dei veggenti e che poi attraverso queste apparizioni è scaturita la sua vocazione sacerdotale, e quella sera del 27 di luglio del 2007 sono stata invitata a partecipare alla Santa Messa e celebrava appunto questo giovane sacerdote, Don Ciro Vespoli. Io sono andata molto incuriosita, però sin da subito all'inizio della messa e della celebrazione io ho visto qualcosa e ho sentito qualcosa nel mio cuore di importante, perché vedevo un giovane uomo, un giovane sacerdote, ma che teneva una grande platea con grande autorità, e lui era molto breve in quello che diceva, ma molto efficace. Quindi questo mi ha dato, è stato già un input positivo per me. Quindi ho capito bene, lui a 12 anni
Era un Faceva veggente. parte del gruppo dei veggenti. Poi ha sentito la vocazione sacerdotale. E io l'ho incontrato per puro caso, perché magari, ecco, io non fitto mai una casa di vacanze, ma quell'anno il Signore ha voluto che io fittassi casa e quindi è nata questa storia. Quando ho approfondito sono voluta essere lì personalmente di nuovo per l'apparizione il 26 di agosto del 2007. Io ho sentito nel mio cuore una grande pace, una grande gioia che soltanto a Medjugorje avevo trovato, dove era nata la mia conversione. Ho sentito l'amore di Dio. E questo Comunque è stato scusa, ma importante. Don Ciro, che adesso è sacerdote, non è uno dei veggenti oggi, lo è stato nel passato. Faceva parte del gruppo dei veggenti. Adesso non vede più la Madonna adesso. Non conosco i rapporti che Don Ciro abbia. Perché in realtà può darsi che... Quello che io so è che apparteneva al gruppo dei veggenti, Sì. e da questo è nata poi la sua vocazione al sacerdozio. Ma quando i pellegrini vanno a Zaro, diciamo, Don Ciro sta sicuramente presente là, ma non è lui che vede la Madonna, sono No, due... assolutamente. Sono Ce le gli descrivi un po' strumenti. queste due persone, chi sono? Sono due mamme, sono due mogli, giovani mogli. E Giovani, non è che sono, per diciamo, me sono giovani, perché io 60 sono anni. diventata vecchiettina, insomma, nel frattempo. Una è quasi quarantenne, diciamo, e l'altra avrà 45-46 anni. Quindi Per 21 me anni sono delle fa giovani donne, che anche avevano... perché quando parliamo delle cose dello spirito, per me siamo nella giovinezza. Quindi la prima volta che hanno cominciato a vedere la Madonna avevano una ventina d'anni. Sicuramente parliamo di 21 anni fa, quindi erano delle giovani donne. Cosa all'epoca. fanno queste due giovani donne nella vita? Loro sono mogli e madri e vivono una vita di preghiera. Ecco, loro testimoniano con la propria vita quello che è il messaggio che la Madonna dà a ciascuno di loro da 21 anni. Le veggenti e i veggenti di Medjugorje ci hanno un po' abituato, almeno un poco, a pensare che non necessariamente chi vede la Madonna deve farsi prete o frate o suora, no? Perché difatti a Medjugorje tutte Anche le il veggenti e i matrimonio è una veggenti vocazione. si sono sposati, è vero? Un sacramento, è una vocazione. E quindi, però mi pare che queste due veggenti, come si chiamano? Angela Fabiani e Simona Patalano, le attuali uniche testimoni delle apparizioni. Sento dire che anche loro all'inizio pensavano, mi appare la Madonna, forse mi devo fare suora, e invece poi hanno scelto di sposarsi, perché anche a Medjugorje la Madonna lasciava liberi, no? Sia i maschi sia le ragazze di sposarsi o entrare in seminario, o di farsi suore. In realtà poi tutti si sono sposati, perché come hai detto tu ottimamente, anche il matrimonio è un sacramento benedetto da Dio, creato da Dio. È una vocazione anche. Tornerò a te, adesso veniamo al nostro Stefano. Chi è Stefano? Chi è Stefano? Io studio medicina, sono al 4º anno e contemporaneamente ho avviato questo processo di conversione da circa un annetto e mezzo. Come purtroppo accade nella maggior parte dei cristiani, è dovuto a un periodo di grande sofferenza. Sono stato malato per circa 5-6 anni di una patologia che viene detta sindrome dell'intestino irritabile. È una patologia psicosomatica in cui si tende a somatizzare le ansie, le paure a livello gastrointestinale per via di un carattere molto sensibile, e questo mi aveva gettato in un periodo di grande disperazione, di tristezza, e tutto ciò era dovuto a un forte vuoto, un vuoto di senso che avevo dentro di me, non avevo dei riferimenti. E quindi questo mi ha portato a cercare delle strade sbagliate fino a quando non ho scelto la strada giusta, che è quella di Gesù e Maria, e loro con amore grande hanno colmato quel vuoto che avevo dentro. Mi hanno profondamente cambiato, è stato un periodo di cambiamento che comunque continua ancora adesso, di trasformazione, che è stato abbastanza faticoso, però non ho mai perso la speranza di essere accompagnato dal Signore. Non mi sono più sentito solo, senza alcun riferimento, ma mi sono sentito parte di un progetto di amore molto più grande di me. Ma e questo Stefano, mi ha dato... se mi dici questo mi togli il terreno sotto i piedi. Tu volevi fare un'altra domanda, ma non la posso fare più. La faccio lo stesso, cioè interpretando un po'
il pensiero dei nostri telespettatori quando hanno sentito un giovane come te, bello e tanto, eccetera. Può sembrare una cosa insolita. Che studia medicina, quarto anno, uno scienziato, insomma. Chissà perché si ha l'idea che gli scienziati non credono, non debbano credere, invece ci sono tanti scienziati che ci credono. Sì. Allora la domanda, tu hai detto io mi sono trovato meravigliosamente bene, Sì. ecco, credendo. Ma questo ha dato accettando. anche forza ai miei studi, li ha rinvigoriti, perché adesso studio con un maggiore entusiasmo e una maggiore consapevolezza. Allora diciamolo a tutti i giovani come te, che hanno gli stessi problemi magari che hai tu, anche più forti, no? Sì, di Se affidarsi. noi crediamo in Dio e nella Madonna, sentiamo un Si grande possono aiuto. fare cose molto, molto più buone. Sentiamo un grande aiuto come per andare E poi avanti. magari adesso, oltre che medico del corpo, potrò essere anche un po' medico dell'anima. Per Bacco, non mi togliere il posto a me Poco. sacerdote perché va bene, no, guardi chissà quante persone, chissà quanti colleghi tuoi, no, che magari dicono di non crederci, però dopo Sì, fanno delle domande perché il problema dei giovani è la vergogna di parlarne con gli altri. Parliamo di tutti gli argomenti possibili e immaginabili, ma parlare della preghiera, di Gesù, di Maria, è un po' difficile fra i ragazzi. Ma una domanda difficile che ti voglio fare è questa, ma perché ci credi? Io ci credo perché l'ho sentito proprio nel cuore, sono stato proprio toccato dalla grazia del Signore. Questo mi è successo in quest'ultimo anno diverse volte e anche alla prima volta che sono stato a Zaro nel bosco, io mi sono sentito proprio consolato, proprio abbracciato. Cos'è sto dalla bosco? Madonna. Bosco di Zaro, Bosco Benedetto, ad Ischia, dove ci sono le Sì? apparizioni mariane. Io sono stato la prima La volta... Madonna appare in un bosco? Sì, il Bosco Benedetto di Zaro. Io sono stato la prima volta il 26 aprile e ho conosciuto Anna Maria che mi ha parlato della possibilità di aprire un cenacolo di preghiera, perché la Madonna richiede questi cenacoli sia in famiglia che ai giovani. Io avevo dentro di me questo senso di ringraziare, questo desiderio di ringraziare il Signore per questo cambiamento, questa trasformazione, e quindi ho abbracciato insieme alla mia fidanzata Paola. Sei anche fidanzato? Sì, Beata da 11 lei. anni. Beata lei che è un fidanzato come te. Lei anche ci crede, la fidanzata? Sì, sì. Quindi frequentate la chiesa, frequentate i Sì, sacramenti? sì. Che Questo è bello! iniziato molto di più intensamente nell'ultimo anno. Prima frequentavo la chiesa, però comunque avevo comunque dei riservi, dei freni. Col Signore non bisogna agire con i freni. Hai dato Bisogna tutto, lasciarsi hai andare. dato tutto, sei felice, gli studi vanno bene, Sì. i rapporti con la fidanzata vanno bene, benissimo. i rapporti con la famiglia Benissimo. benissimo, con gli amici. Allora vale la pena, no? Vale la pena essere fedeli, credere in Dio, credere quando ne abbiamo dei motivi sufficienti, credere anche nelle apparizioni della Madonna affinché non abbiamo un motivo per dubitarne, perché io credo in genere mi regolo così, no? Se uno mi dice io vedo la Madonna, io guardo in faccia, dico ma fammi vedere se sei un po' scemo oppure una persona dritta, no? Sta sui piedi. E mi faccio un'idea già dalla persona, insomma, che mi parla. E se mi sembra una persona quotata, io per onestà ci devo credere, perché dico se mi ha detto che vede la Madonna, perché non ci devo credere? Se dice che è andata a Milano ci credo, se dice che vede la Madonna non ci devo credere, perché no? Allora io ci credo fino a quando non ho un motivo per dubitarne. Io Questo credo fermamente nelle apparizioni mariane perché siamo in un momento, si parla tanto di crisi economica, ma la vera crisi è quella spirituale. Spirituale, bravo. La Maria è la mamma nostra, mamma di Gesù, ma anche madre nostra, e non potrebbe mai lasciarci soli e abbandonati in questo momento di difficoltà, e quindi ci viene in aiuto con i suoi messaggi, indicandoci la via. Che bello. Poi noi siamo sordi e cerchiamo altre strade. Stefano, mi dispiace che sono le ultime parole che hai detto, perché Va adesso, bene. dopo il filmato che io invito la regia di mandare in onda, cari amici, abbiamo realizzato un brevissimo filmato appunto le apparizioni della Madonna a Zaro, dove vedrete anche le due veggenti, Angela e Simona, nel momento in cui vanno in estasi e secondo quelli che ci credono, in quei momenti stanno parlando con la Madonna e poi leggono anche i messaggi. Pensate un po', la Madonna, per chi ci crede, appare contemporaneamente a tutte e due le veggenti, però è vestita finanche in un modo diverso e dà dei messaggi diversi, come vedremo. Allora salutiamo Stefano, perché dopo avremo Buonasera. al posto suo Liliana, mentre prega la regia di mostrarci il filmato. Tutte le nostre
O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Dio, scendi su di noi. Grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ricordo che stiamo contemplando il mistero glorioso della nascita di Gesù. Ave o Maria, piena di grazia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Nel quinto mistero glorioso contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù, Reduttore del Tempio. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, Prega per noi. Ho visto mamma, aveva un velo bianco sul capo, con la corona da regina, sulle spalle un manto rosso e un vestito verde, in vita una cintura d'oro. I suoi piedi scalzi poggiavano sul mondo. Tra le braccia aveva Gesù bambino, vestito con una tunica rossa, sul capo una corona da re, e tra le sue piccole manine stringeva un piccolo globo del mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre, sia lodato. Cari figli, vengo a voi come madre di tutti i popoli, regina dei cieli e della terra. Figli miei, io sono la porta, il mezzo e non il fine. Io vengo per portarvi tutti al mio amato figlio Gesù. Egli, figli, vi ama immensamente e ha dato la sua vita per ciascuno di voi, per salvarvi. Figli miei, io vi amo, vi chiedo ancora preghiera. Figli miei, come una madre veglia sul suo neonato che dorme nella culla, così io veglio su ciascuno di voi. Ma, ahimè, figli miei, troppe volte voi non ascoltate la mia voce e fuggite lontani da me, così lontani che io non riesco più a proteggervi come vorrei. Figli miei, il Signore Dio Padre, nel suo immenso amore, vi ha creati liberi, liberi anche di non amarlo, di allontanarvi da Lui. Figli miei, vi prego, ascoltatevi, lasciatevi amare, lasciatevi cullare tra le mie braccia. Figli miei, vi amo e ancora una volta vi chiedo preghiera,
Preghiera per la mia amata Chiesa, per i miei figli prediletti, che sono i più tentati e che spesso cadono, trascinando con sé tante anime. Figli miei, vi amo e sono felice di vedervi qui riuniti nel mio bosco benedetto, luogo di grandi grazie. Passo in mezzo a voi e vi accarezzo, accolgo le vostre preghiere e le pongo ai piedi di Dio Padre. Vi amo, figli. Adesso vi do la mia santa benedizione. Grazie per essere accorsi a me. Questo pomeriggio mamma si è presentata come regina e madre di tutti i popoli. Era avvolta in una luce bianchissima, era completamente vestita di bianco, i bordi del suo vestito erano dorati. La mamma aveva il mondo sotto i suoi piedi scalzi, nelle mani giunte in preghiera una lunga corona di luce del Santo Rosario. Alla destra di mamma c'era San Michele Arcangelo, era grandissimo, come un grande condottiero, aveva la spada sguainata e scintillante. La teneva ferma, puntata verso il basso, sopra l'Italia. La mamma era triste e una lacrima scendeva sul suo volto. Sia lodato Gesù Cristo. Cari figli, grazie che anche quest'oggi avete risposto a questa mia chiamata. Vi amo, figli, vi amo immensamente e vedervi qui numerosi a riempire il mio bosco benedetto mi riempie il cuore di gioia. Figli miei, anche quest'oggi vengo ad implorare preghiera. Vi prego, figli, pregate, apritemi i vostri cuori e fatemi entrare. Figli amatissimi, tempi duri vi attendono, ma voi non temete. Io vi sono accanto e prego e imploro misericordia per ciascuno di voi. Figli miei, vi prego di non giudicare, ma di perdonare. Il giudizio non spetta a voi, ma a Dio. Uno dei peccati più gravi è quello di pensare di non essere perdonati da Dio. Non pensate questo, figlioli. Non c'è nessun peccato così grave da non poter essere perdonato. Chiedete perdono, affidatevi al mio cuore immacolato e così vi farò passare per la sorgente d'amore che porta a mio figlio Gesù. Figlioli miei, ancora una volta vi chiedo di confessarvi e di restare davanti a mio figlio presente nel Santissimo Sacramento dell'altare almeno 10 minuti al giorno. Pregate, figli, pregate per la salvezza dell'intera umanità e pregate San Michele Arcangelo che protegga l'Europa. Pregate e non temete, io vi amo e vi tengo tutti nella culla del mio cuore. Voi siete i miei bambini e io tengo a ciascuno di voi, tengo a voi come a mio figlio Gesù. Pregate ancora per la Santa Chiesa e per tutti i miei figli prescelti. Benedico tutti, in modo particolare, e benedico tutti i sacerdoti qui presenti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, cari amici, abbiamo assistito, direi con animo sospeso, all'apparizione della Madonna, per chi ci crede ovviamente, all'apparizione della Madonna a Zaro, nell'isola di Ischia, a Angela e Simona. E noi ancora abbiamo in studio sempre Anna Maria Baratto e do il benvenuto a Liliana, la quale ha qualche forte testimonianza da darci, ne parleremo dopo. Vorrei soltanto chiedere, siccome abbiamo ascoltato il messaggio, questo è uno dei messaggi, no? Ma ormai da 21 anni, quante centinaia, migliaia forse di messaggi. Sono tantissimi, però noi potremmo racchiudere, ecco, come si può, la Madonna come in ogni luogo dove appare, lei chiede la conversione. Il messaggio è un accorato appello a cambiare la nostra vita. Quindi conversione e cambiare. Cambiamento. Cambiamento, l'uomo ha intrapreso una strada che, anche se piena di luci abbaglianti e sembra apparire il bene immediato, è invece una strada di distruzione, è una strada di non amore, è una strada dove non c'è pace. Cioè molti si lasciano abbagliare da luci false, insomma. Da tante false illusioni. E la Madonna ci chiede di ritornare a Dio con un cuore semplice. La Madonna ci invita a pregare per trovare un'unione con Dio. Ma qualcuno dice, ma c'è bisogno che appare la Madonna? Sono cose che già sappiamo dal Vangelo. Sì, ma la Madonna è madre. Ai piedi della croce a lei è stata affidata l'umanità intera e non si dà pace se non vede il bene dei figli, che i figli possano essere salvi. Questi sono tutti
messaggi accorati di amore, perché la mamma ci vuole tutti salvi. E certo, cari amici in ascolto, tutti i figli sanno quello che devono fare, però la mamma, no? Un po' li assilla qualche volta. La Madonna non ci assilla perché è dolcissima. Dicono i veggenti che quando la Madonna parla è di una dolcezza unica. Sembra bussare alla porta, sembra parlare chiedendo il permesso di parlare. E poi quando ha finito di parlare dice grazie. È incredibile che la regina del cielo e della terra dica grazie a dei veggenti, a delle persone, anzi a tutte le persone che sono grazie che siete intervenute. Quindi la Madonna è contenta che noi andiamo, che noi partecipiamo. Certo, ma ancora di più vorrei dire, la Madonna non aggiunge nulla alla rivelazione. Abbiamo la Sacra Scrittura, ma ce lo ripete, ce lo ricorda, lo sbriciola, perché lei sa che noi siamo in anoressia spirituale e abbiamo bisogno che lei ci sbricioli questo pane di vita. E noi possiamo, attraverso questo nutrimento costante e continuo che lei ci dona, possiamo riprendere il nostro vigore. Però Anna, scusami se dico una cosa, tu organizzi tanti pellegrinaggi e vorrei chiedere... Tanti. Io soltanto il 26, ogni mese ho messo a disposizione questa giornata della mia vita ogni mese per le intenzioni della Madonna e accompagno i pellegrini. Quindi sono delle persone che ti telefonano perché trovo che se esiste una sorgente dalla quale possiamo attingere una quindi tu di acqua pura. Faciliti un po' il Io cerco di essere un po' un traghettatore. Ecco. Senti, ma qualcuno potrebbe dire, sì, va bene, ma lì ci vanno quelli che già ci credono. Non è così. Non è vero che sia sempre così, anzi, la Molte maggior parte vengono anche per curiosità, però noi non possiamo mai sapere il tocco di Dio nel cuore di ognuno che cosa può produrre. E ci sono queste cose, l'ha detto anche Stefano ci nella sono prima tantissimi parte, frutti di conversione. Sì. Quello che mi piace dire in poco tempo, perché sì, è importante, certo. È importante dire che i frutti della Mamma Celeste sono sicuramente i cenacoli di preghiera. Uno dei frutti sono i cenacoli di preghiera. Lei dal 2011 ha chiesto ardentemente che si tornasse alla preghiera, che i mariti potessero pregare con le mogli, che i genitori pregassero con i figli, perché lei dice che nelle famiglie dove si prega c'è odore di Dio, c'è profumo di Dio. Abbiamo ancora qualche minuto e lo lasciamo alla nostra Liliana, la quale ha qualcosa di importante da raccontarci. Sì. Si parla spesso, no? E purtroppo se ne parla perché si parla di miracoli, è vero, di conversioni, sono cose importanti di cui vale anche la pena parlarne, certo, anche se le cose più importanti, cari amici in ascolto, restano queste della conversione, della preghiera, e i miracoli e tutto il resto devono servire per aiutarci a credere e a convertirci e a pregare di più. Sono stata rapita dalla Madonna a Medjugorje, è iniziato tutto a Medjugorje. Non lo so neanche io come, mi sono trovata lì, è stato bellissimo, meraviglioso. Quindi c'è un legame anche con Liliana, con Anna, vero? Continuo con la Medjugorje. Madonna di Zaro, mi chiama, mi spinge, io mi trovo a Zaro, non lo so come, non lo so perché. Così anche quel giorno del 26 settembre di 3 anni fa, dove io volevo andare, però avevo 1000 problemi che si risolsero in un lampo, non so come, sempre con l'aiuto della Madonna. Si risolse tutto in mattinata, io mi trovai ad andare a piedi fino al bosco benedetto della Madonna di Zaro e volevo pregare per me, poiché mi avevano diagnosticato un glaucoma all'occhio, quindi con relativa perdita della vista, un noto professore di Napoli. Però in quel luogo lì, dopo la visione niente, mi trovai in un momento di estasi, un torpore, avevo un torpore, non riuscivo a tenere gli occhi aperti e decisi di pregare per il mio amico di famiglia, tanto caro, una persona buonissima e amica, la moglie, che aveva avuto una emorragia cerebrale, quindi problemi grossi, operato, ricoverato in ospedale al Cardarelli e ormai combatteva ma non riusciva più a dare segni di vita, aveva avuto 2 arresti cardiaci, è tutto documentato, era ormai, i figli l'avevano salutato, i medici salutate papà, sarà l'ultima volta. E io ho pregato e ho pianto per lui tanto, e
ho chiesto aiuta perché lui ha bisogno ancora di guardare i suoi figli. Io in un modo o in un altro imparerò a camminare anche senza occhi con un cane, non pensavo più a me stessa ma pensavo solo a lui. Quindi come è andata a finire? È andata a finire che il giorno dopo io ho portato l'immaginetta alla moglie che ha messo sotto al lettino suo, sotto alle lenzuola, e lui ha cominciato a muovere le dita dei piedi, della mano, tra lo stupore dei medici perché ormai lui non dava più segni di vita. Invece da quel momento, perché io oltretutto prego per gli ammalati. Quindi tu generosamente, Sì, invece di sì, pregare no, per ho pregato te, per lui. hai La pregato cosa per lui bella è stata e che si è risvegliato. Sì, E a te com'è andata la cosa? A me è andata stranamente tra lo stupore del professore, l'oculista, che mi ha fatto un'ulteriore visita a ottobre, dice: signora, perché ha fatto quest'altro controllo, il figlio del professore? Dico: perché ho un serio problema. Dice: ma lei non ha una vista buona? Sì, lo so, ma ce l'ha ottima, ottima, perché ha fatto questo controllo. Quindi, Bene, allora cari amici, concludiamo ringraziando Liliana di questa testimonianza, però spero in qualche prossima trasmissione di farvi conoscere anche questo amico di cui parla Liliana. Però vorrei sottolineare questa cosina che ha detto, che non è una cosina, è una cosona, cioè una cosa grandissima. Lei era ammalata, ma non pregò per lei. Pregò per l'amico che era in coma, che ormai era spacciato. Conclusione. Questo ha commosso il cuore del Padre Celeste, di Dio, che ha guarito tutte e due. Meraviglioso. Di questi casi ce ne sono tanti, cioè di persone che invece di pregare per se stesse pregano per gli altri e poi il Signore guarisce tutte e due. Rapidissimamente, avete accennato spesso a Medjugorje, ci sono dei rapporti tra i messaggi di Medjugorje? C'è una continuità, Medjugorje, Zaro, Sicuramente Fatima? l'appello è forte a ritornare alla preghiera con cuore puro, a ritornare ai sacramenti. La Madonna ci invita alla partecipazione alla messa e anche a ritrovare la grande consapevolezza di essere figli di Dio, il grande significato di essere figli di Dio, la grande dignità. E ancora la Madonna ci invita ad amare tutti, non amare solo quelli che ci amano, ma amare soprattutto quelli che non ci amano, e di perdonare. Negli ultimi tempi ci invita fortemente a pregare per l'Italia, a pregare per il Papa, a pregare per la Chiesa. Cari amici in ascolto, facciamo tutte queste cose e saremo santi. Grazie ad Anna, grazie a Liliana, grazie anche a voi. A risentirci nella prossima trasmissione. Pace e bene a tutti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ci ha manifestato l'amore del Padre suo. In quest'ora in cui noi lo contempliamo sulla croce, diciamo: O Gesù, tu sei appena morto, e una sorgente di vita è sgorgata per le nostre anime. O sorgente di vita incomprensibile, misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi ripetiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitato notte, salì al cielo, siede alla destra Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero, per la sua dolorosa passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di Giovanni Paolo II. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e lo hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore. Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori,
risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male. Fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio unico e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Gesù è la rovina degli spiriti impuri e chissà, forse è per questo che siamo tutti un po' restii ad accogliere pienamente e fino in fondo il Vangelo, perché forse abbiamo valutato che non ci conviene eliminarli proprio tutti questi spiriti impuri che popolano la nostra fantasia, i nostri desideri e che guidano alcune delle nostre azioni. Certo, ci sono alcuni mali che sono così palesemente negativi che nessuno li vuole, ma ce ne sono altri che sono più miti, rubano qualcosa alla vita ma ci danno anche qualcosa in cambio e sono proprio quelli gli spiriti impuri da cui è difficile allontanarsi, perché una parte di noi li detesta, ma c'è anche una parte di noi che li coccola. Per questo invochiamo lo Spirito di Santità, affinché illumini la nostra mente, le nostre emozioni e ci aiuti a portare trasparenza nei nostri pensieri, unità nella nostra coscienza. D'altra parte dobbiamo sapere che le tentazioni ci accompagneranno sempre e avremo sempre la libertà di scegliere il bene o il male. Quello che chiediamo a Dio è un cuore puro che sappia fare le scelte giuste. Il rosario è una preghiera bellissima che è da secoli che piccoli, grandi, anziani recitano, dicono e man mano che dicono le Ave Marie si sentono più sereni, più contenti. È un effetto di questa fede che Maria, la nostra mamma del cielo, ci sta ascoltando. Noi non vediamo niente, ci stanchiamo. Io ricordo quando ero bambino che andavo in chiesa alla sera, il mese di maggio, non vedevamo l'ora, perché dopo si andava a giocare a nascondiglio, eccetera. Però il rosario lo dicevo da bambino come sapevo dirlo quella volta. Dopo sono cresciuto, l'ho detto da grande, e adesso che sono anche sacerdote lo dico in una maniera tanto più bella, perché ho visitato tanti santuari, tanti posti dove Maria è apparsa. E allora, immaginando che è lì presente, sapendo che ci ascolta, non prego per me, ma per tutti. Per cui sento ogni giorno la gioia di dire questo rosario, ma il mese di maggio è per tanti, per unirsi nelle famiglie, per sentirsi vicini. E questo ripetere le Ave Marie può stancare, ma è sempre un momento di gioia in cui diamo un piccolo atto di amore a Maria e con Maria a tutta la famiglia, a tutto il mondo. E quindi noi seminiamo le Ave Marie. Io dico, cosa fai in chiesa qualche volta? Cammino su e giù per la chiesa e semino le Ave Marie. È un modo di dire seminare, ma entreranno nel cuore di tanti. E questo mi dà coraggio e gioia di andare avanti. E poi c'è l'abitudine di dire le 3 Ave Maria alla sera. A 8 anni mi hanno detto di dire le 3 Ave Maria alla sera. Non ho mai smesso e ho sentito sempre una presenza della Madonna che mi benedice. Ecco, quelle 3 Ave Maria si possono dire ai piedi del letto prima di addormentarsi e dà un bel segno.
Perché l'Ave Maria, e finisco per dirvi questo, è un bel saluto che, pensandoci bene, l'angelo non ha detto a Maria Shalom, la pace, ha detto Chaire Maria, una parola difficile che dice rallegrati Maria, sta contenta perché sei piena di grazia, il Signore è con te. E noi ripetiamo questo saluto a Maria, che poi dicendo prega per noi, che abbiamo bisogno di aiuto, dei compiti, per noi peccatori che abbiamo tante cose, che facciamo i capricci, che ci aiuti adesso in questo momento mentre preghiamo, e poi nell'ora della nostra morte, che poi può essere chiamato anche nell'ora del nostro incontro, perché la morte non esiste, ma la morte è l'incontro con Maria che ci abbraccia dopo averla chiamata tante volte qui sulla terra e seminato tante Ave Marie, che sono tante rose messe insieme che formano il rosario. Buon mese di maggio a chi può provare, provi e vedrà che troverà pace e gioia. Amen. Un'ipotesi inquietante ma decisamente fondata, quella attorno alla quale ruotano le indagini sul furto sacrilego avvenuto in questi giorni a Termoli, in Molise. Messe nere e rituali di esaltazione di Satana dietro il gesto compiuto da un'unica persona che prima ha sottratto la pisside in cattedrale durante la messa serale di sabato e qualche ora dopo, nel corso della notte, tra sabato e domenica, ha replicato il sacrilegio introducendosi nella chiesa di San Timoteo attraverso un vetro. Complessivamente sono state portate via circa 100 ostie già consacrate, con esse anche la pisside, la teca e una patena, il piattino che si usa per la consacrazione sull'altare. A compiere dei furti la stessa persona. Su questo, sostengono dall'Arma, ci sono ben pochi dubbi. Le telecamere hanno ripreso un uomo sul quale sono concentrate le indagini, che al momento non ha né un volto né un'identità. L'episodio termolese non è purtroppo un caso isolato, sebbene a Termoli sia la prima volta che il Santissimo Sacramento venga violato in questo modo. Furti praticamente identici sono stati compiuti negli ultimi mesi in Campania, Sicilia, Lazio, Puglia e in Abruzzo, una vera escalation. Le ostie, non c'è nulla di più sacro nella chiesa, vengono trafugate per essere profanate durante le messe nere e i riti che inneggiano al diavolo, che si celebrano in antri, grotte e cimiteri. Furti commissionati proprio per riti sacrificali e blasfemi, tanto che l'arcivescovo di Monreale poche settimane fa ha deciso con un decreto di togliere il Santissimo per un periodo di tempo da tutte le chiese e di custodire l'Eucaristia in un luogo sicuro come una cassaforte. Benvenuto a tutto il pubblico di TV2000 al nostro consueto appuntamento sul mondo esoterico e satanico.
continuano i furti, continua questa escalation di furti sacrileghi, abbiamo visto non solo come abbiamo visto nelle precedenti puntate, non solo in Sicilia, ma si allarga un po' a Macchia di Leopardo, Abruzzo e così via, Molise, quello degli ultimi giorni. Noi vogliamo come sempre indagare e vedere il perché di tutto questo e lo facciamo riagganciandoci anche ad un fatto di cronaca che noi tutti ricordiamo, un fatto efferrato, un fatto di sangue, che è quello delle bestie di Satana, e lo facciamo con chi ha deciso di addirittura farci un film. Presento i nostri ospiti, do il benvenuto a Emanuele Cerman, buonasera, grazie di essere qui, e a Maria Tona, grazie anche a lei di essere qui. Emanuele Cerman, il suo film In nomine Satan è un film che comunque ripercorre la storia di un fatto di cronaca clamoroso, addirittura il più agghiacciante, è stato definito così dai media internazionali. Perché un film del genere? Esatto, diciamo che è stato il fatto più agghiacciante dal dopoguerra a oggi. Diciamo che io mi ricordo che per mesi la televisione, diciamo tra virgolette, ci bombardò perché fu qualcosa di realmente quasi difficile da comprendere. Ho voluto fare questo film che era nato inizialmente come progetto televisivo scritto da Stefano Calvagna, poi trasferito a livello cinematografico da me, sempre insieme a Calvagna, e abbiamo deciso di affrontare questo film da un altro punto di vista, non semplicemente l'aspetto di cronaca, che è quello da cui partiamo, ma un viaggio che analizza il rapporto di causa ed effetto nel momento in cui si decide di intraprendere una strada, diciamo così, particolarmente terribile come quella della scelta del satanismo. Ecco, Maria Tona, tu nel film hai un ruolo importante, ovvero la moglie di un investigatore particolare. Come ti sei sentita? Cioè, qual è secondo te come si è sentita la moglie di quell'investigatore che per la prima volta annusava l'aria, cioè per la prima volta capiva che quello che stava accadendo nel Varesotto non era un semplice fatto di cronaca nera, ma qualcosa di più? Allora, il mio ruolo è intanto non so se posso svelare tutto fino alla fine, perché insomma c'è qualche colpo di scena. Comunque, apparentemente il clima che io faccio respirare, soprattutto agli inizi del film, è un clima di una donna che sostiene il marito in un ruolo così difficile, quindi la perfetta mogliettina che è accanto al magistrato, che deve continuamente esporsi in motivi anche di tensione per colpa delle indagini. Durante il film si vedono dei cambiamenti di carattere e anche dei cambiamenti di comportamento di questa moglie, e man mano poi ci saranno appunto dei colpi di scena, perché questo perfetto equilibrio anche della famiglia, che dall'altra parte rappresenta il bene, quindi chi indaga in una vicenda del male nasconde invece un qualcosa che il male cinge tutti i protagonisti del film. Ecco, allora, ma esiste il satanismo, Emanuele Cerman? Ma io credo che assolutamente il satanismo sia un fenomeno che esiste e che credo che sia anche in crescita. Forse questo è dovuto a quelle che sono le responsabilità anche della società nell'abbandono di strutture importantissime come la scuola, come la stessa famiglia, che sta perdendo comunque quella che è l'importanza reale che ha all'interno del margine sociale, in una società in cui rincorre se stessa per la grande velocità, l'individualismo diventa sempre più sfrenato, aumentano le debolezze. Sicuramente per entrare, diciamo, in una setta si deve essere leggermente labili psicologicamente, perché altrimenti non si entrerebbe. Si cerca quindi protezione. Sei d'accordo? Sì, assolutamente, anche quello che abbiamo respirato durante le scene. Ci tengo direttamente in pubblico in questo momento a ringraziare Emanuele per il lavoro che ha fatto. Trovo che nel film ci sia un grande lavoro interpretativo dovuto a lui e anche all'insieme degli attori, che poi hanno avuto un ruolo anche difficile da interpretare, perché si trattava di argomenti abbastanza toccanti. Sì, infatti adesso rivedremo e ripercorreremo insieme la vicenda delle bestie di Satana. Però mi chiedevo, ho visto nel trailer del film, che vedremo ovviamente più avanti, ho visto che comunque quelle che sono le caratteristiche di una setta satanica, come appunto le ostie, che adesso vediamo che sono anche trafugate, l'uso massiccio di droghe e la violenza sono presenti. È escluso qualcosa come licenza poetica o hai messo tutto insieme? Io ho cercato di unire i vari livelli. Sicuramente il caso delle bestie di Satana, a mio avviso, rappresenta, diciamo, quello che è stato definito poi dai giornalisti il satanismo acido, perché poi elementi intellettuali all'interno della setta forse sono visibili soltanto in uno dei protagonisti reali,
Io ho voluto inserire nel film anche una ritualità che è divisa in varie parti del montaggio in cui si vede una messa nera, ma non credo che i ragazzi che sono stati implicati siano degli esperti, anzi ho la convinzione che forse dietro questo caso ci possa essere anche una manipolazione superiore, perché quando poi andiamo a parlare... Era questa l'accusa che era assolutamente, sì. E prima ti faccio la domanda, Maria, e poi magari vediamo insieme cos'erano le bestie di Satana. C'erano in questo gruppo, c'erano anche molte donne sì, che sono state poi alla fine tutte che hanno subito vittime, varie violenze, esatto, fino a poi anche la morte. Allora poi mi chiedo, la domanda è questa, ecco, sì, cosa vuol dire essere una donna all'interno di una setta? Prima di farti rispondere vediamo insieme cosa c'è di nuovo, perché ci sono state delle novità dal famoso, dall'ultimo giudizio che hanno avuto i membri di questo gruppo. Ci sono state altre novità, altri sviluppi, soprattutto lo sviluppo di cui parliamo e che ci sta a cuore è il suicidio di un'altra donna. Vediamo insieme. È una storia di orrori e di efferati omicidi, quella delle bestie di Satana, un gruppo di giovani della provincia di Varese responsabile di vari delitti eseguiti con feroce violenza tra simboli esoterici, pentacoli, croci rovesciate e rappresentazioni del numero della bestia nell'Apocalisse, il 666. Alla setta vennero addebitati 3 omicidi, le cui vittime sono Chiara Marino, Fabio Tollis e Mariangela Pezzotta, e un'induzione al suicidio con Andrea Bontade. Per quei delitti commessi tra il 1998 e il 2004 sono stati condannati Nicola Sapone e Andrea Volpe, ma è sempre rimasto il dubbio che sia gli omicidi che le istigazioni al suicidio fossero molti di più. Rientra in questa ombra la morte di Doriano Molla, 26 anni, trovato impiccato nel dicembre del 2000 in un bosco a Cavaria con Premezzo. La madre aveva sempre sostenuto che il figlio fosse stato ucciso o indotto al suicidio dalle bestie di Satana. Doriano, appassionato di musica metal, era scomparso da casa il giorno della vigilia di Natale nel 2000. Pochi giorni dopo il suo cadavere era stato ritrovato nella Valle del Boia, un bosco alla periferia di Cavaria, ai piedi di un albero con un filo elettrico stretto attorno al collo. All'inizio del 2004, con il ritrovamento del cadavere di Mariangela Pezzotta, sepolto nel giardino di una baita a Gola Secca, in provincia di Varese, vennero alla luce i delitti del gruppo dedito a rituali satanici ed un consumo smodato di droga e alcolici. Da allora Flaviana Cassetta, la mamma di Doriano Molla, non si è mai data pace. Aveva iniziato a sostenere che il figlio fosse entrato in contatto con alcuni membri della setta, anche perché durante le indagini emersero delle importantissime rivelazioni di Mario Maccione, il medium delle bestie di Satana, a suo dire capace di mettersi in contatto con gli spiriti maligni, che aveva parlato di altri delitti riconducibili alla setta, fra cui quello di Molla. Così anche la mamma, Flaviana Cassetta, ormai a processo concluso, qualche settimana fa si è tolta la vita stringendosi anche lei un cavo elettrico attorno al collo. Ha voluto togliersi la vita con la stessa modalità del figlio. La donna aveva sempre creduto che i satanisti avessero avuto un ruolo nella morte del figlio, o come istigatori, o addirittura come responsabili di un delitto camuffato poi da suicidio. Ancora un altro mistero, tragico e drammatico, sulla scia di quella che i media stranieri anni fa misero nell'elenco dei fatti più scioccanti in Italia, dal dopoguerra. Maria, ancora una donna, ancora vittima, ancora suicidi, insomma una scia che sembra non finire mai, sembra quasi, ecco, permettetelo, una maledizione di questo fatto di cronaca che ancora diversi anni dopo la sua conclusione ancora produce effetti. Intanto volevo dire che mentre vedevo il servizio proprio i brividi mi salivano, perché non è che ancora a noi fa molto effetto tutto questo. Il tutto facilitato da droghe, come è stato detto, e poi le donne erano quelle che di più subivano quindi le violenze sessuali, fisiche e quant'altro. Ma cosa vuol dire essere una donna all'interno di una setta satanica? Cioè perché è importante, se lo è, che una donna sia presente all'interno di una setta satanica?
E lì andiamo nella sfera dei meccanismi mentali, di quello che accade poi subordinato agli effetti appunto di un gruppo, quindi uomo-donna è sempre esistito, e quindi anche nelle sette. Il ruolo sicuramente della donna è quello che subisce di più la violenza, perché da sempre è così. E la cosa bella che è stato creato all'interno del film è, anche quando si parlava della madre, questa figura che Emanuele è riuscito a mettere proprio a fuoco del rapporto che hanno questi genitori durante il racconto del film, quando poi vengono indagati e devono parlare di quello che hanno vissuto riguardo alla vicenda dell'uccisione dei propri figli. E ci sono due momenti molto forti nel film, interpretati da una donna che è da Francesca Iscardi, un'attrice che ha interpretato questo momento molto toccante da genitore, e anche dall'altro attore, aiutami, Fabrizio Raggi, grande attore, che ha interpretato il padre. Quindi ripeto, cioè, le donne subiscono la parte più forte. Forse la donna è anche l'elemento che nella ritualità esoterica è la vittima sacrificale per antonomasia, quindi la necessità di una presenza femminile è assolutamente fondamentale in quello che è. Ecco, ma Emanuele, ma che idea ti sei fatta di tutta questa vicenda? Cioè, al di là dei fatti di cronaca, al di là poi delle sentenze dei giudici, comunque al di là delle difese e delle accuse, qual è la tua idea? La mia idea è che innanzitutto c'è una sottile veramente linea che più che dividere unisce bene e male, la fascinazione dell'occulto. Come l'hai rappresentata questa fascinazione dell'occulto? Io ho voluto rappresentarla attraverso questa estrema solitudine, ho voluto raccontare un non luogo, ho scelto anche attori che non parlassero forzatamente gli accenti della provincia di Varese o Lombardi, ho creato un non luogo che non esiste, che rappresenta la solitudine, cioè dove mancano le attività culturali, non ci sono i teatri, mancano i cinema, non ci sono le librerie. Questa solitudine, famiglie probabilmente... Cioè questo provincialismo, anche se vogliamo. Dove anche la famiglia d'origine culturalmente magari non elevatissima, anche se noi ricordiamo che lì c'era, tra altre cose, una ragazza che invece discendeva da una famiglia di professionisti, che stava molto bene economicamente, ma al di là di questo è l'assenza culturale che va proprio distinta da quello che è invece la capacità di poter fare economia. Sono due cose che non si toccano. Più il Paese andrà incontro a questa carenza culturale, più andremo incontro all'evoluzione, alla crescita di questo fenomeno. Quello che io ho voluto raccontare è che questo tipo di fascinazione, la sublimazione che ne deriva, può scaturire in chiunque, perché c'è innanzitutto un difetto, un'ascesa delle barriere psicologiche che noi abbiamo, ma soprattutto un qualcosa di raggiungere qualcosa che sembra irreale. Noi siamo un po' tutti vittime anche del messaggio di marketing televisivo portato avanti negli anni, di raggiungere uno status, apparire prima che essere, no? Come lo stesso anche Eric Fromm, insomma, ha raccontato benissimo. Ecco, credo che questo sia il primo passo per andare a cercare qualcosa in più, andare anche oltre dal punto di vista della conoscenza, no? Che poi viene vista solamente nella maniera sbagliata, cioè invertire e distruggere quello che invece può essere affrontato diversamente. Maria, è sempre la domanda prima di vedere il trailer del film. Quanto, cioè, oltre quelli che sono i segni, i tratti caratteristici di una setta satanica, l'abbiamo detti, ostie, rituali neri, sacri per i satanisti, reati, ma soprattutto uso di droga, e soprattutto anche il sesso. Perché è così importante il sesso? Prima di rispondere vediamo il trailer del film In nomine Satan. Se non superi quella prova, l'unica strada che ti offre il maestro per recuperare è quella. È una storia lunga. Per il momento posso dirti che abbiamo 2 fermati in ospedale, tali Lepre e Maggiorana. Adesso noi siamo qui tutti insieme e tu ti fai una botta con noi. Perché te la devi fare? Perché io voglio che ti fai una botta. Per caso conoscete un certo Antonio Lepre? È stato il fidanzato di nostra figlia per un paio d'anni. Lo sai quanti cani vedrai in 6 metri quadri di cella, tu, Antonio? Fabio, chiama subito l'ambulanza, questa sta in overdose.
Come fate a dire che non è un assassino? Perché è mio figlio! Che cazzo? Antonio l'ha uccisa. Chiama. Aspetta! Prendi altra cosa! Ma non è morto! Questa è una storia di gelosia. Questi erano strafatti e ci è scappato il morto. E allora la storia del cielo, eh? E quella statuetta? Sai che cos'è quella statuetta? È un Baphomet. E si agiscono per aiutare la formazione della pianta, sia nel caso della rosa, sia in quello dell'ortica. Capite? Che vuol dire? Che vuol dire? Che devi sacrificare un'anima al diavolo, a Satana. Il trailer di In Nomine Satan, torniamo a parlare quindi delle bestie di Satana, come fa il film ovviamente, sesso e, chiedo poi a Emanuele Cerman, la prova di forza. Questa è anche un'altra cosa curiosa. Perché il sesso è così importante secondo te quando si parla di satanismo? Ma io penso che comunque quando si arriva a quei livelli di esaltazione, di anche unione, il gruppo crea poi quella eccitazione che porta ad atti molto estremi. Tra le altre cose gli atti sessuali venivano anche ripresi e quindi sono documentati in cassette che nel film vengono in maniera elegante, non visti del tutto, quindi accennati e poi sono solo agli occhi del magistrato. Il perché è difficile da dire, però esiste ed è molto forte quello che accade sessualmente nelle vicende reali della storia. Anche l'energia che ne scaturisce poi, no? Dall'atto sessuale, insomma. Si parla di vibrazioni negative, dense, basse, quindi è molto diverso dalla spiritualità che offre e che vuole intraprendere, che non vuole toccare determinati temi, è il contrario. E per quanto riguarda invece la prova di forza, che poi è, come dire, è stata la chiave per scoprire se alcune persone erano state indotte al suicidio, perché è importante la prova di forza in questo gruppo? Perché era così importante? Beh, io credo che quello rappresenti l'appartenenza. Io ho voluto raccontare questo nel film con la scusa che dava, diciamo, questo leader. Io ho diviso le due figure dei leader unendone quasi le caratteristiche. I nomi dei leader. Io dei leader, insomma, parliamo di Volpe e Sapone, io gli ho cambiato questi nomi e ho voluto unire alcune caratteristiche di entrambi. E per arrivare alla risposta rispetto alla tua domanda, credo che io ho voluto decodificare nel film facendo in modo che la scusa fosse quello di non soltanto di entrare nella setta, ma quello di poter accedere a dei livelli superiori, un po' come, diciamo, i gradi della massoneria, no? E la chiamavo questa entrata nel mondo sacerdotale di Satana, ma in realtà quello rappresenta l'inganno, anche perché in qualsiasi struttura piramidale non si arriverà mai ai vertici, di cui vertici neanche conosciamo e non ne siamo a conoscenza. Però ovviamente potersi fidare di qualcuno che conosce più segreti, partecipa ad azioni violente, significa creare un rapporto per cui è infrangibile. Non te ne andrai mai, cioè una volta che entri sei finito, sei dentro. Certo. Io mi chiedo, e non ho seguito, perché ovviamente Padre Retro ancora non c'era, non ho seguito la vicenda sotto un aspetto giornalistico, però mi incuriosisce un fatto, cioè quando gli investigatori, quando sia ovviamente chi ha fatto le indagini, ma sia chi le dirigeva, in questo caso il PM, no? Quando si sono accorti, e questo secondo me è il punto di tutta questa vicenda, quando si sono accorti che avevano davanti non una band rocchettara che suonava pezzi di musica in un garage, ma faceva reati, in qualche modo uccideva le persone, cioè qual è stata la loro reazione? Cioè si sono resi conto che era una cosa gigantesca secondo voi, o
pensavano che era già così e quindi sarebbe stato quello l'epilogo. Nel film ho voluto proprio raccontarlo questo, di questo. Due punti di vista differenti, diciamo. C'è un magistrato che quasi viene ossessionato, capisce da subito che non si tratta di un omicidio di gelosia, da cui poi si scaturisce la scoperta di tanti altri omicidi, mentre l'altro, che è più razionale, non accetta proprio l'idea né dell'esistenza di Satana né del satanismo, è proprio l'ateo classico che non crede in nulla. Quindi ho voluto proprio far collimare questa contrazione, questa differenza di opinioni tra i due magistrati. E mi sembra che anche nella realtà delle vicende le persone che indagavano hanno avuto poi dei seri problemi. Non tutti, alcuni, insomma, siamo venuti a sapere diciamo per vie traverse che questa sensazione poi di indagare sul male comunque avvicina a qualcosa di pericoloso e che vorremmo Perché è pericoloso? Ma noi anche questo durante le riprese del film, in alcune determinate scene, vivevamo una situazione di energia che, insomma, che ci creava a tutti un senso di disagio, quando si toccano determinati temi. Io personalmente sono un credente, quindi non posso non credere anche nel contrario. Quindi il disagio nel senso che quando insomma in qualche modo mettevate in scena abbiamo girato una messa nera che poi ho preferito dividere nel montaggio. Comunque come l'avete immaginata questa messa nera? Beh, io l'ho voluta creare molto rituale, insomma. Cioè rituale, però dobbiamo far capire, cioè, perché... Esatto, ho letto dei testi, ho voluto evitare che ci fosse, inizialmente doveva esserci questa che era la lettura reale di un passaggio satanico. Diciamo, io ho rifiutato perché non volevo prendermi questi rischi anche rispetto a chi lavorava con me. Ho preferito renderla silenziosa, l'ho architettata come se fosse stato un grande simbolica coreografo. Comunque, con l'ostia, con... Avevamo tutti gli elementi, quindi si è creata un'energia che effettivamente ha spaventato diversi attori, insomma. C'era un qualcosa comunque di forte che si respirava ma che non si spiegava. Il film è stato girato a Roma, se non sbaglio. Il film è stato girato tra Roma e provincia, l'abbiamo girato, è un film molto estremo perché è girato in soli 10 giorni, abbiamo voluto fare un esperimento anche per dimostrare che attraverso il cinema indipendente ma libero e quindi capace di raccontare anche storie esportabili si possa comunque con poco fare operazioni artistiche di livello. Una curiosità personale, qualche collega di entrambi vi ha detto ma di cosa state parlando? Cioè nel senso, parlate del nulla? Beh, c'è stato, guarda, ti dico, la cosa a cui ho tenuto di più è che non fosse un film che andava a speculare sul dolore, perché anzi ho voluto per questo dare grande risalto ai rapporti che intercorrevano tra i figli e le famiglie, far vedere la differenza di tipologia caso per caso di ogni coppia di genitori o di genitori singoli, di come si trovavano. E il film innanzitutto è su due piani, su un piano reale che vede l'aspetto della cronaca e su un piano onirico, perché io attraverso il sogno racconto sia quello che è il senso di colpo, sia il senso di colpa, sia quella che è poi l'ingresso di questa presenza demoniaca che è Satana in persona, che si presenta, interpretato da Fabiano Lioi, e che poi entra nella vita degli stessi inquirenti oltre che dei ragazzi. Ho voluto lavorare su due piani, quindi prendendo ispirazione sì dal caso delle bestie di Satana, ma poi creando un film concettualmente filosofico. Invece Maria, pensando di fare un film e di interpretare un ruolo così particolare, in un contesto così particolare, hai avuto da qualche persona, insomma, un monito, stai attenta? C'erano dei pregiudizi, ci sono persone che si sono allontanate da questo progetto, altre che in qualche modo erano incuriosite, non sapevano, c'era un'energia strana, particolare. Noi abbiamo poi, per affrontare i vari personaggi, facciamo un cammino molto importante con il metodo di lavoro che riguarda gli attori. Ci terrei anche a nominare i protagonisti del film, che regista, sono se lei... Stefano Calvagna, Tiziano Mariani, Federico Palmieri, Giulia Morgani, Francesca Fiscardi, Fabrizio Raggi, Fabiano Lioi, Mattia Mor, che è anche uno dei produttori del Gianmarco film. Bellomori, esatto, ce ne sono tantissimi. In più volevo ringraziare anche un lavoro che noi abbiamo fatto molto difficile. Per affrontare ruoli estremi abbiamo fatto un percorso, una preparazione teatrale legata anche al metodo Stanislavski insieme a Francesca Viscardi, che è stata la coach. Quindi insomma tutta un'equipe. Abbiamo toccato delle corde emotive molto molto dure e quindi abbiamo attraversato dei momenti molto difficili e molte persone, c'era il pregiudizio di alcune persone, però noi coraggiosamente l'abbiamo affrontato. Anche qualche minaccia in rete c'è stata tendenzialmente. Ecco, questo infatti volevo approfondire, minaccia in rete di che tipo?
diciamo, io avevo subito un paio di telefonate anonime dove mi avvertivano di non toccare determinati argomenti inizialmente. Poi c'è stato... argomenti intendiamo le bestie di Satana o il satanismo? Sì, principalmente credo si riferissero alle bestie di Satana, poi allargando anche al satanismo in generale, credo in parte fosse dettato inizialmente, prima che il film uscisse al RIF, per la preoccupazione di speculare sul dolore di qualcuno. Altro non so dirti, in rete arriva qualcuno che invece non vuole assolutamente parlare di questi argomenti perché ne ha timore, ma invece penso che anche quello che stai facendo te sia molto importante anche come monito e per avvertire le nuove generazioni di quelli che sono i pericoli. Certo, dell'occultismo, del satanismo, eccetera. Ora, fra qualche istante invece vi mostreremo una intervista che, lo diciamo per correttezza, è già andata in onda, ma che racchiude un po' il pensiero di un grande esorcista di Don Gabriele Amorth, che tutti conosciamo. È un passaggio di questa intervista molto importante, perché poi padre Amorth va molto sul concreto, cioè la domanda che abbiamo posto è stata questa, cioè cosa fanno poi realmente i satanisti, cioè oltre sicuramente a rituali, oltre sicuramente a magia, oltre sicuramente a uso e consumo di droghe, secondo me c'è qualcos'altro, e quindi abbiamo chiesto, e vi riponiamo quindi oggi, visto che ne parliamo, cosa ne pensa padre Amorth del satanismo. La maggior parte della gente segue il demonio così, senza rendersene conto. Però ci sono anche quelli che lo seguono direttamente. Tutti abbiamo sentito parlare di sette sataniche, tutti abbiamo sentito parlare di messe nere. Ci sono persone che si consacrano a Satana, che diventano sacerdoti di Satana. Io ho bucciato nelle consacrazioni a Satana. Sono tutti uguali, scritte col sangue: Satana, tu sei il mio Dio, mi consacro a te, voglio essere tuo nella vita e nell'eternità, dammi successo, dammi soldi, dammi piaceri, tutto qui. Questa è la consacrazione a Satana. E bruciano il certificato di battesimo, per cui alle volte io dico: sacerdoti, quando vi chiedono il certificato di battesimo state attenti e chiedete a che scopo. Per quale motivo? Perché ci sono di quelli che lo richiedono per bruciarlo. Ecco, rinnegare il battesimo ricevuto. Questi si danno a Satana direttamente. Abbiamo sentito padre Amorth. Attenzione, dice padre Amorth ai parroci, attenzione a chi rilasciate il certificato di battesimo, perché i satanisti lo bruciano per rinnegare quella che è la loro fede. Quindi ecco, Emanuele Cerman e Maria Tona, noi vogliamo essere pratici e dire che insomma non si tratta soltanto di fantasie, di gesti, di rituali, poi si va anche sul pratico. Secondo te, Emanuele Cerman, quanti sono i satanisti? Ti sei fatto un'idea? Io credo sinceramente che allora, i numeri potrebbero essere esagerati, certo. Diciamo di affiliazioni anche per simpatia parliamo credo in ordine di migliaia. Di partecipanti reali, studiosi di Satana, credo siano realmente in Italia poche decine, diciamo questi potremmo chiamarli dei gran maestri sacerdotali, ma il fenomeno esteso del satanismo credo sia in vasta scala. È in vasta scala, e ho visto nel film che c'è una parte che mi ha toccato, è quella della consacrazione a Satana. Che vuol dire consacrarsi a Satana? Io ho voluto toccare questo punto, io ho letto dei libri di padre Amorth in passato, soprattutto quelli legati proprio all'esistenza di Satana e degli esorcismi, credo libri che abbia scritto 15 o 20 anni fa. La consacrazione credo che è un passaggio forzato, questo avviene anche nel piccolo, diciamo nelle logge massoniche, dove comunque c'è la rinuncia nel credere a Dio, no? Soprattutto. Nel satanismo si passa proprio a invertire la cosa, nel rinnegare Dio per scegliere un altro Dio. E quindi la consacrazione fatta poi con le ostie consacrate, oppure come raccontavi prima con la bruciatura di documenti ufficiali, faccia parte di questo dissacrante metodo che serve a una cessione quasi spirituale totale, un abbandono, chiamiamolo tra virgolette, al male. Quindi... Maria Tona, se ti dicessero di partecipare ad un rito satanico dopo che hai girato
hai partecipato come attrice a produrre un film del genere, ci andresti? No, chi mi conosce sa perfettamente che io sono credente e praticante, quindi è un po' difficile. Ho affrontato questo film come un discorso prettamente interpretativo, però il mio cammino è un altro. Emanuele Cerma, quando uscirà nelle sale Il Nomine Satan? Allora, per adesso parteciperà a dei festival, credo entro la fine del 2012 o all'inizio del 2013. Abbiamo rifiutato l'idea di uscire a luglio e stiamo valutando anche quello che è il rapporto con i vari distributori che si sono fatti avanti. Altre idee del genere? Ecco, mi hai colto proprio perché arriva adesso una proposta con l'autrice Stefania Rossella Grassi di scrivere un film a 2 su un altro caso italiano irrisolto di una ragazza suicida di cui non posso dire il nome perché io sto iniziando a studiare il caso. Forse il film sarà in collaborazione con la Leone Production e un altro produttore televisivo italiano ed è un film che racconta di come anche attraverso la rete si possa cadere all'interno di queste gabbie settarili. Esatto, e poi sulla rete c'è ormai viaggia di tutto. Sì. Non so se io forse devo decidere se fare questo film o meno, perché io interverrò anche nella scrittura. Allora lo regalerei a una trilogia sul male, dove finirei con l'ultimo, che sarà un film invece filosofico e non più un caso di cronaca, una sorta di tra virgolette di Maestro e Margherita o lo stesso Faust di Sukurov. Quindi sempre il tema del satanismo. Ma Madonna, perché secondo te incuriosisce così tanto il satanismo? C'è il fascino, esiste il fascino comunque del trasgressivo, del male in ognuno di noi. Anche se uno poi dice no, non mi appartiene, però comunque la curiosità c'è e quindi la poca preparazione, gli elementi che comunque adesso mancano per poi entusiasmare giovani o meno possono portare un fascino anche, anzi soprattutto in questo momento possono portare il fascino nel mare in quello che è il trasgressivo, solo perché è un no. È un no ripetuto. Il no anche Rudolf Steiner, no? Nell'antroposofia lui avvertiva che il fatto che il primo avvento secondo Steiner era Lucifero, poi sarebbe arrivato Gesù e il terzo era Arimane, che è questo diciamo che dovremmo vivere nella nostra epoca. E se poi invece Arimane fosse inteso come lo stesso Satana, insomma avrebbe detto alcune cose. E secondo te, Emanuele, quando è che la fascinazione diventa reato? Cioè, cosa scatta dal fatto di essere affascinati nei confronti di un fatto, di un idolo, al discorso invece di compiere un reato? Diciamo che il passaggio è quando si va sulla privazione della libertà altrui, cioè la libertà di studio, di conoscenza, può esserci, lo stesso la legge italiana credo che permetta anche che il satanismo possa essere visto come una religione. C'è una libertà religiosa, sicuramente. Il passaggio è quando la tua libertà invece diventa sopraffazione nei confronti della libertà di qualcun altro e quindi di eliminare la sua capacità di intendere e di volere e di costringerlo a compiere atti che magari non vorrebbe neanche fare. Vade Retro finisce qui, vi do delle informazioni di servizio. Dalla prossima settimana la diretta di Vade Retro non sarà più il sabato alle 15:30 ma alle 17. Le repliche resteranno immutate, ovvero quelle delle 20:30 del sabato in edizione ridotta, diciamo così, e invece quelle della domenica sempre alle 17. Io ringrazio Emanuele Cerman e Maria Tona di essere stati qui, di averci parlato di questo film e continuate a seguirci sempre a Vade Retro. Madre Santissima di Gesù e Madre nostra, qui sei salutata Madonna de Sesule, insolito titolo che si aggiunge ai 100 e 100 risonanti su tutta la terra. Questo popolo buono e laborioso, nel corso dei secoli fedele alle proprie radici friulane e alla congenita cultura cristiana, fedele anche quando vicissitudini economiche o familiari l'hanno sospinto sulle strade dell'immigrazione in Italia e dell'emigrazione nel mondo, ti parla oggi con la mia voce di anziano presbitero
e vescovo della Chiesa Cattolica. Madre Santissima, sono nato nei pressi di un santuario a te dedicato sotto il titolo di Madonna delle Grazie, ordinato prete nella bianca Basilica Veneziana della Salute sorgente dalle acque. Ho iniziato il servizio di cooperatore parrocchiale sotto il tuo sguardo di Madonna del Sorriso, titolo familiare a Santa Teresa di Lisieux. Paolo VI mi ha ordinato vescovo nella tua festa del Carmine e mi ha inviato dapprima in Abruzzo, dove sei salutata Madonna dei Miracoli, poi come suo delegato pontificio a Loreto, sul colle dell'incarnazione del Verbo, memoria della tua santa casa di Nazareth. Adesso trascorro i miei giorni nella soave pace di sotto il monte Giovanni XXIII, la Betlemme del Papa della Bontà, accanto al santuario campestre della Madonna delle Cantine, titolo povero e nobile, evocante i doni di provvidenza propiziati col sudore della fronte. Oggi sono venuto a cercarti a Porzus e a venerarti in questo sacello, cui mi ha tratto la pietà del tuo figlio Don Vito Ferini, cantore dell'evento dell'8 settembre 1855, paragonabile alla viola mammola nascosta tra l'erba, presso faggi ed abeti secolari. Quasi non la si vede, ma se ne percepisce il profumo. A riflettere sul prodigio compiuto in queste alture mi ha convinto il tuo servo Don Carlo Gamberoni, che ha posto ai tuoi piedi il suo cuore e la sua penna. Madre Santissima, sono trascorsi 141 anni da quando 1, 2 e 3 volte hai mostrato il tuo volto alla bambina Teresa d'Us. Il fatto induce noi adulti cresciuti male, adulti che abbiamo soffocato il bambino che era in noi, al punto da divenire scettici e spesso increduli, induce noi, dico, a ripetere l'esclamazione festosa del tuo Gesù: ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenute nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Madre Santissima, il nome di Teresa d'Us si coniuga coi nomi di Massimo e Melania della Salette, di Bernardetta Subiru di Lourdes, di Francisco, Giacinta e Lucia di Fatima. Si coniuga coi nomi di altri innumerevoli ai quali ti sei manifestata nel corso dei secoli. Madonna Santissima d'Essesule, le tue mani di mamma hanno toccato il falcetto della bimba, simbolo di lavoro e sudore, di fatica e rinuncia, ed ha impresso il segno della croce sulla mano dell'innocente fanciulla, tessera di riconoscimento, come il Tau che ha liberato gli ebrei dalla schiavitù d'Egitto, come il Tau del Calvario che ha cancellato la macchia originale e i peccati personali di tutti noi, ed ha invitato Teresa, bambina dei campi, fragrante di purezza, salmodiante il rosario, il farsi catechista con la chiarezza inequivocabile del Vangelo. Questa la catechesi: santificate la festa, non bestemmiate, no, lodate invece il nome del Signore, accettate la disciplina inculcata da Gesù e vissuta dai santi, conducete vita sana, imponetevi mortificazioni, nelle solennità appressatevi alle acque del sacramento della riconciliazione. Questo significa in concreto astinenza e digiuno, leggi della Chiesa, o Madre Santissima. Tu fosti associata nel martirio al figlio tuo, agnello immolatosi per la salvezza del genere umano. Tu hai accompagnato la tua privilegiata figliola Teresa d'Us nella via dolorosa delle prove più ardue, la perdita dei genitori e la condizione di orfana, e l'hai affidata all'istituto fondato dal tuo servo il sacerdote Luigi Scrosoppi, discepolo di San Filippo Neri, col quale condivide ora la gloria dei santi. Madre Santissima, quale segreto di luce e di grazia rinchiudeva la giovane postulante e novizia, chiamata in tuo onore Suor Maria Osanna, accolta nella congregazione della Divina Provvidenza. Predestinata a totale consacrazione a Dio, Teresa celebrò le sue mistiche nozze solo sul tetto di morte, 25enne. Madonna d'Essesule, questo tuo titolo è rimasto come nascosto per 138 anni, custodito negli archivi della Congregazione della Provvidenza e nelle cronache orali e scritte di sacerdoti e laici attenti ai segni dei tempi. Ora il vescovo di questa chiesa locale, carica di storia, di arte e di testimonianze eroiche, Alfredo Battisti,
È venuto qui a venerarti e ad incoraggiare i preti e i fedeli a meditare sull'evento e sul messaggio. Accogli, o Madre, il voto dei tuoi figli e figlie che vogliono onorarti in questo remoto villaggio montano. Donne e uomini, anziani e giovani, da te sorretti, sono certi di custodire le peculiarità del Friuli, lietissimi di sentirsi solidali con le chiese delle tre Venezie, convinti che lo scambio di carismi, di amicizie e di esperienze li farà crescere e li abiliterà ad abbracciare l'Italia, l'Europa ed il mondo. Madre, suscita in tutti propositi fermi di santificare il giorno del Signore, di benedire il suo nome, di trascorrere vita sana e morigerata, la sola che consente alle moderne generazioni di volgersi verso quel nuovo ordine di rapporti umani auspicato da Giovanni XXIII in apertura del Concilio Vaticano II e nella sua lettera enciclica Pacem in Terris, messaggio confermato dai papi successori Paolo VI, Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II. Nuovo ordine fondato sulla verità, costruito secondo giustizia, animato dalla carità, posto in atto nella libertà. Madre Santissima, accanto a Gesù tuo Figlio, fondatore della Chiesa, unico architetto di questa casa comune che occhi profetici vedono e cuori apostolici promuovono, ci sei tu, fornace ardente di carità, prodigioso esemplare di creatura totalmente libera, dacché tu ci insegni che possiamo raggiungere la meta solamente quando la volontà di Dio e la nostra è tutt'uno. Signore, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Volontà di Dio è che obbediamo il Decalogo, proclamiamo ad alta voce il credo degli Apostoli, preghiamo ogni giorno, ci confrontiamo in ogni evenienza col nostro modello che è il tuo Figlio, o Madonna Santissima, tuo e nostro Maestro, tuo e nostro Salvatore. Amen. Alleluia.
Continua il nostro giro nei santuari, seconda puntata consecutiva in Friuli Venezia Giulia, a pochi chilometri da Udine si arriva a Cividale, poi nel comune di Prepotto, su uno dei monti, dei colli vicino, c'è Castelmonte, l'antico santuario di Castelmonte, forse il più antico di tutto il nord-est, è così padre Silvano? Esatto, è uno dei santuari più antichi, forse anche d'Europa, e si rifà al concilio di Efeso del 431 in cui la Madonna è stata dichiarata Madre di Dio. Ecco. Poi questa devozione dalla Turchia è passata attraverso probabilmente commercianti o cristiani che giravano al patriarcato di Aquileia ed è qui diffusa tutta nella zona. Ecco, un santuario molto importante e carissimo ai friulani che hanno una devozione come dire, un affetto per questa Madonna di Castelmonte. Ecco, questa è un po' l'origine di questo santuario più o meno. Ecco, un santuario che va conosciuto, molti edifici arroccati appunto su questo monte. Allora andiamo dentro e cominciamo la nostra visita.
Una storia antica, antichissima, dunque questa è la parte superiore del santuario, poi scenderemo in cripta, ma raccontiamo le origini appunto che affondano a ben più di 1000 anni fa. Sì, il santuario più o meno ha circa 1500 anni, grosso modo, ed era già rinomato nel 1175, in cui un documento appunto di quel tempo, che abbiamo anche attualmente, che parlava appunto di donazioni fatte a un certo signore di questa zona, di questo santuario qui. Quindi è già rinomato prima del 1000, quindi questo santuario, e poi con alterne vicende la devozione si è, come dire, sviluppata, a volte anche scesa, e praticamente nell'ultimo secolo, dal 1913, con la presenza di religiosi cappuccini, cioè noi, il santuario ha preso una rinomanza molto più ampia, e attualmente insomma i pellegrinaggi sono molto frequenti e la gente viene molto numerosa, specialmente la zona qui circostante del Friuli in sostanza. Una delle domande che tanti pellegrini, che anche noi ci facciamo e vi facciamo, è appunto a cosa è legata la devozione alla Madonna? A un'apparizione, a un miracolo, a cosa? Allora, qui in questo santuario non c'è nessuna apparizione all'inizio, soltanto appunto è stata una devozione che il popolo cristiano ha sentito come questa devozione alla Madonna Madre di Dio. L'ha sentita molto sua, per cui la Madonna è diventata come il simbolo della mamma che protegge. Infatti c'è proprio il posto già qui dove si situa il santuario, è un posto che guarda tutta la valle sottostante, e la gente quindi guarda verso l'alto e vede Castelmonte e sente questa protezione di Maria. Questo è un po' sostanzialmente, quindi secondo me la devozione è radicata proprio nel fatto che la gente percepisce questa presenza di Maria come un qualche cosa che rassicura. C'è da dire che in questa zona, nei secoli, prima del 1000, anche nel 1400, il passaggio dei turchi, è stata zona quindi battuta dai famosi barbari, invasioni barbariche, e anche dai turchi, per cui la gente si rifugiava quassù per essere protetta e difesa, insomma. Però più che le mura del santuario, del castello, sentivano Maria come una protezione. Ecco, questo è un po'. Siamo anche al confine fra due stati, e quindi questo è un punto di riferimento non solo per le genti italiane, ma un po' per tutti i dintorni. Sì, questo mi piace sottolinearlo perché è proprio un punto, direi, di convergenza tra tre culture: la cultura latina, cultura tedesca e cultura slava. Credo che dovremmo, forse noi anche religiosi del posto, tenere conto di questo fatto, che può essere appunto un luogo di comunione fra diversi popoli e culture. A questo io credo molto, perché credo proprio che il futuro della Chiesa e dell'umanità in sostanza è proprio questa fratellanza universale a cui tutti aspirano. Insomma, che è poi il messaggio di Gesù in sostanza, di fare della famiglia umana una famiglia dei figli di Dio, un'unica famiglia. Anche in questo santuario le pareti sono ricche di ex voto, di segni per le grazie ricevute, e immaginiamo che ce ne siano in continuo che arrivano. Sì, il santuario 3 anni fa era proprio avvolto, tutte le pareti piene di questi ex voto che abbiamo attualmente riportato giù in cripta. E naturalmente non ci sono miracoli, però tante grazie che la gente attribuisce alla Madonna per malattie o per incidenti o per altre cose, per cui avvertono questa presenza di Maria come una persona che segue, che ama, che c'è. La nostra salvezza nelle tue mani, così recita la scritta sopra la Madonna. Ogni Madonna, ogni luogo ha una particolarità. Qual è quella di Castelmonte?
Ma particolarità credo che sia la cosa più essenziale, che la Madonna è madre, è mamma, quindi questa salvezza che lei ci dona non è altro che Gesù, quindi lei ci dona Gesù e in sostanza credo che questo essere anche devoti di Maria, prima che fare di essere devozionale, si lega piuttosto al nostro essere stesso, che se noi come Maria amiamo, in certo senso generiamo Gesù nel mondo di oggi, nelle persone che incontriamo. Ecco. A prima vista c'è una particolarità più evidente all'occhio, cioè il fatto che la Madonna ha la pelle scura, come si può spiegare? Sì, allora dicevo che io ho una mia teoria, ma spiego prima quella più corrente. Nel 1400, negli secoli precedenti, non c'era corrente, c'erano tante candele, per cui il fumo saliva e anneriva l'immagine della Madonna, che era forse in legno oppure in tela. Penso che sia una delle spiegazioni è questa, però nella Bibbia c'è anche un'altra citazione che parla di nigra et speciosa, nera e bella. Penso che la Bibbia ha un po' più ragione, nel senso che si rifà alle razze della Madonna, cioè la sua etnia, che era appunto ebrea, quindi probabilmente con dei lineamenti indoeuropei, ma sul nero marrone. Penso che sia la teoria più plausibile questa. Ulteriore particolarità della Madonna di Castelmonte, anche in confronto della Madonna delle Grazie a Udine, è il bambino Gesù che, cercando il seno di Maria per l'allattamento, scopre appunto una parte della sua veste. Siamo scesi sotto la chiesa principale, c'è la cripta che ci riporta a Padre Silvano addirittura all'epoca romana. Sì, quella cripta che vedete qui c'è l'altare di San Michele Arcangelo, Michele che uccide con la spada il demonio, diciamo, che è un'antica devozione precedente ancora alla devozione della Madonna, perché praticamente raffigura la vittoria del bene sul male, la vittoria di Dio sul diavolo, insomma. Quindi devozione antichissima che ancora oggi, diciamo, è sentita molto dalla gente, no? Ecco, questo santuario, questa cripta è stata scavata almeno da metà in giù negli anni 60 ed sono stati trovati dei reperti archeologici di antiche costruzioni del III-IV secolo. Poi si può vedere in vetrina il famoso cociopesto romano, che è un modo di costruire di allora, che appunto testimonia l'antichità di questo posto. E le popolazioni circostanti slave lo chiamano appunto il Monte Antico, Stara Gora, il Monte Antico, quindi appunto un luogo già quindi di presidio romano al tempo dei Romani. Questo è un po' quindi un testimone che questo luogo è antichissimo. Ecco, questo. Un luogo dal quale i Romani ovviamente facevano le loro osservazioni, i controlli sul territorio circostante. C'è anche una leggenda che riguarda una lotta tra la Madonna e il diavolo, no? Sì, è una leggenda molto significativa. A Cividale c'è il famoso Ponte del Diavolo. Allora c'è stata, secondo la leggenda, una sfida tra la Madonna e il diavolo per vedere chi arrivava prima quassù su questo punto strategico, in modo che chi arrivava prima aveva, diciamo, il potere e il dominio su tutta la zona. Ecco. Quindi il diavolo, un po', diciamo, fiducioso nei suoi muscoli, nella sua forza, dice: questa ragazzina la batto in 2, 2, 4, no? Allora partono e, secondo la leggenda, la Madonna spicca un volo, arriva a metà monte, fa un salto e sembra che ci sia ancora l'impronta, dice la gente, e arriva quassù prima del diavolo e si mette sul suo trono, regina di Castelmonte. Come arriva il diavolo, la vede già installata, già intronizzata, riparte un po' più lontano, scornato, e scende in un buco, probabilmente una foiba, ecco, che lui, insomma, in cui scende e sparisce. Questo per dire che la Madonna quindi è sentita dalla gente come una protettrice, colei che appunto guarda dall'alto la gente nei suoi bisogni e nelle sue necessità. Ecco.
Sembra proprio di essere un castello qui in questo piccolo giardinetto sul retro del convento. È un convento, appunto, la chiesa dove ci siete voi, padre Cappuccini, una presenza importante anche per tutti i pellegrini che vengono qui. Sì, credo che sì, la gente, noi Cappuccini, ci avvicina molto con cordialità, con simpatia, e credo che rimaniamo comunque i frati del popolo. E vorremmo essere anche sempre di più, perché pensiamo che la gente giù, come dire, ci attende, anche ci aspetta, e noi vorremmo proprio essere più presenti tra la popolazione. Ecco, quindi questo rapporto c'è e va sviluppato nella comunione della Chiesa. Insomma, siamo frati del popolo, questo per me è molto importante sottolinearlo. Ecco. La festa più importante nel corso dell'anno per questo santuario è l'8 di settembre, il giorno della festività della Natività di Maria, legata certamente a questo, ma anche ad un altro evento che ha toccato il Friuli. Bravo, sì. Dal 1976 è l'anno del terremoto nel Friuli che ha sconvolto queste popolazioni. Il vescovo di allora, Monsignor Battisti, ha indetto un pellegrinaggio annuale appunto l'8 settembre, invitando tutta la popolazione a riversarsi su Castelmonte per pregare la Madonna e per chiedere la protezione sulla loro vita, insomma, sulle loro case. Ogni anno quindi c'è questo appuntamento molto importante, molto sentito dagli udinesi. Arrivano qui dai 4.000 a 5.000 pellegrini, abbiamo 50-60 pullman, poi centinaia di vetture, con una celebrazione nel pomeriggio, quindi si parte poi da giù a 8 km, 7 km in pianura, si viene su a piedi con circa 2.000-3.000 persone, cantando, parlando, pregando, insomma è un pellegrinaggio molto bello, e credo che sia, ho visto anche molti bambini partecipare a questo pellegrinaggio. I bambini ho visto che hanno portato via questo ricordo di questo pellegrinaggio, l'hanno, come dire, introiettato nel loro cuore, dando una testimonianza, un'impressione grande di fede a loro, vedendo questi anziani che cantano, queste persone che si tengono per mano, di tutte le età, giovani, anziani, media età. Quindi credo che sia il pellegrinaggio ancora un luogo, un momento di fede importante per tutti, specialmente per i bambini. Rete Italia APS ricorda gli artisti friulani che si sono mobilitati contro il Covid. A pochi giorni dalla benedizione dell'opera Il male sconfitto, avvenuto domenica 8 novembre 2020 al Tempio Mariano Nazionale di Montegrisa a Trieste, è stata donata l'opera dell'artista Renzo Bortolussi al santuario di Sant'Antonio da Padova a Gemona del Friuli. La pandemia da Covid, che stava imperversando in tutto il mondo, ha ispirato il genio artistico del maestro italo-canadese Renzo Bortolussi di Pinzano al Tagliamento, il quale ha realizzato un manufatto con il Cristo in bachilite, la croce in legno, la base in ceramica e il globo del virus in materiale plastico. Raffigura Gesù in croce al tempo del Covid-19, ponendo la croce su di un globo con le fattezze del nucleo del Covid-19, evidenziando sul volto di Gesù, uomo crocifisso, la simbolica mascherina che dovrebbe proteggere dalla diffusione di questo flagello moderno. Grazie alla perspicace e fattiva collaborazione di Iris Giacomello, in arte Pia Molina, presidente del comitato promotore PRG Evans Green FVG,
Dopo la presentazione di quest'opera artistica a frate Giovanni Battista Ronconi, rettore guardiano del santuario di Sant'Antonio da Padova, che si erge nel cuore pulsante di Gemona del Friuli, è stato deciso di porre il manufatto all'interno del santuario stesso. Questo il messaggio di speranza di frate Giovanni Battista Ronconi. Io spero veramente sia che questa umanità sia più coesa e che si renda conto che senza Dio non possiamo fare niente. Quindi è vero, noi con la scienza, con i ricercatori possiamo andare alla sorgente, cercare le basi, quello che ha sviluppato questo virus, come combatterlo, come vincerlo. Però come questo virus probabilmente sarà sconfitto a breve, può essere che ne verranno degli altri e se non ci affidiamo al Signore facciamo un percorso piccolo con passi ridotti che non ci portano lontano. Porcius è una frazione del comune di Atimis ed è uno dei tanti paesini delle Prealpi friulane. Le malghe di Porcius sono conosciute a livello nazionale per il famoso eccidio dei partigiani della Brigata Osopo che è avvenuto nel febbraio del 1945. Partigiani che sono stati poi sepolti nel Bosco Romagno, come abbiamo ricordato anche sul video che trovate nella scheda sopra. È conosciuto però anche per un evento mistico avvenuto nel settembre del 1855. Si tratta della nota apparizione della Madonna alla piccola Teresa Dus, una bambina del paese che non aveva ancora compiuto 10 anni. La prima apparizione è avvenuta nel Prato della Dolina, dove 30 anni dopo è stata costruita la cappella che ancora oggi è meta di pellegrinaggio. Le successive apparizioni invece sono avvenute nella chiesa del paese.
In un primo momento i genitori e la comunità non credevano a questi racconti della bambina. A seguito dell'apparizione, però, sulla mano sinistra di Teresa è apparso un segno che lei ha detto essergli stato impresso dalla Madonna stessa. Si trattava di un segno che ha destato molto clamore nel paese e che consisteva in una crocetta di circa 3 centimetri di colore oro. Nonostante i genitori e anche altre persone incredule avessero cercato di cancellarla sfregando e lavando, la crocetta dorata risultava assolutamente indelebile. Poco tempo dopo, a causa di un'epidemia di colera, Teresa è rimasta orfana. Fu portata così a Udine, nella casa delle derelitte di Don Luigi Scrosoppi, il prete friulano che nel 2001 è stato dichiarato santo da Giovanni Paolo II per l'esempio di carità che ha testimoniato in favore delle tante bambine orfane a causa di queste epidemie che allora imperversavano in Friuli. Qui la giovane, nonostante i problemi di salute, nel 1867 inizia il noviziato e diventa una suora della provvidenza con il nome di Suor Maria Osanna. Muore però giovanissima di tubercolosi il 17 agosto del 1870 e le suore della sua comunità hanno testimoniato che la croce dorata, che era sempre ben visibile sulla sua mano, con la morte è diventata di colore bianco. Chi volesse approfondire questo avvenimento lo può fare documentandosi su internet o leggendo uno dei vari libri che trattano di questa apparizione. Il silenzio e la tranquillità del paese nel primo mattino viene interrotto dal continuo arrivo di automobili e di persone. Oggi, infatti, 16 agosto 2020, si fa memoria dei 150 anni della morte di Teresa d'Us, Suor Maria Osanna, e nella chiesa parrocchiale si celebra una Santa Messa solenne a cui partecipa la comunità locale, ma anche molti pellegrini e devoti che arrivano da ogni parte del Friuli e non solo. Il Vangelo di questa domenica che il diacono ci ha appena letto. La Santa Messa è presieduta dall'arcivescovo Monsignor Andrea Bruno Maggiocato con l'assistenza e la presenza delle Suore della Provvidenza, di Don Vittorino e altri religiosi e religiose devoti alla Madonna di Porzus.
Hanno una duplice natura queste acque. Dividono la tonica, ventilata mobilità del mare e la dolcezza specchiante della laguna. Dal digradare dell'isola su cui sorge prende il suo nome Grado, figlia di Aquileia. L'edera del tempo si è abbarbicata ai ruderi della città romana, donde gli abitanti fuggirono per cercare rifugio nelle isole, nelle capanne su palafitte, che dovevano poi diventare i palazzi della Serenissima. Colonne di basiliche riflesse nelle acque e nei ricordi, fori, templi, teatri. Alarico li devastò, Attila li abbatté. Aquileia risorse nel Medioevo col patriarcato. Popone eresse nel 1028 questa basilica romanica. A Natale il diacono vi legge il Vangelo con una spada nella destra, commemorazione della potestà civile dei patriarchi. Il cimitero accoglie i primi caduti dell'altra guerra in maggiore randagio. Tra questi 10 militi ignoti, una madre elesse quello che riposa sulla scalinata bianca. I cipressi alzano le cime nutrite delle zolle dei caduti a guardare di là dal mare, l'Istria e Trieste.
Gesù riassume su di sé i diversi tipi di sofferenza che accompagnano anche tutti noi. La sofferenza della perdita dell'amico Lazzaro, la sofferenza della paura, quando suda sangue per fattori esterni su cui non può nulla, la sofferenza dell'umiliazione davanti alla propria gente, e poi le sofferenze fisiche, il dolore breve ma devastante della flagellazione, dei chiodi, delle cicatrici che restano per sempre. Il dolore ininterrotto della corona di spine, tante spine, tanti dolori che non danno tregua, che alla lunga debilitano il corpo e la volontà. Il dolore del respiro che arranca, il dolore terminale e consapevole che cessa solo con la morte. E infine il dolore nel dolore, la paura dell'abbandono, il dolore più grande perché ci fa sentire inutili. Con la sua passione, Gesù abbraccia idealmente tutti i nostri dolori. Ci mostra come la sofferenza sia una cruna attraverso cui passare per poi arrivare al Padre e risorgere. Molti di noi hanno sofferto di più e più a lungo di Gesù, senza poter contare sulla sua forza e sulla sua fede. Però il dolore non si misura in quantità, ma in qualità. Gesù dà un senso alla sua sofferenza dicendo: nelle tue mani affido il mio spirito. La carne si lacera, piange, suda, soffre, ma non c'è arma che possa ferire l'anima se si affida e se si eleva a Dio.
C'era una volta, tanto tempo fa, un pirata genovese che per scappare alla legge si nascose in un bosco. Qui conobbe alcuni artigiani che in Germania avevano imparato a costruire dei bellissimi orologi a cucù. Si innamorò del posto, vi si stabilì, aprì una fabbrica di orologi e divenne ricchissimo. Sembra una favola, ma è successo davvero nel 1725 in Val Pesarina, quindi oggi si va in Carnia. Siamo a Prato Carnico, dove la Carnia è ancora viva in tutti gli aspetti della vita di tutti i giorni. A cominciare dagli orti, presenti in moltissime case, rigorosamente concimati con cenere di legna e stallatico. Qui sì che si coltiva tutto biologico. La Val Pesarina ha degli ottimi fagioli che per tradizione vanno coltivati vicino alle patate. Ed infatti vedo moltissime piante di fagiolo, praticamente ovunque. Ma andiamo a visitare Pesaris, dove il nostro pirata ha fondato la sua fabbrica. Voglio subito visitare il Museo dell'Orologio. Ci sono pezzi rarissimi del 1400. Mai visto tanti orologi diversi, orologi da torre, vecchi timbracartellini ed anche il famoso Cifra 5, realizzato negli anni 60 ed attualmente esposto al Museo di Arte Moderna MoMA di New York. Il museo ha anche una sua sede esterna, una bellissima idea, quella di realizzare il percorso dell'orologeria monumentale. Orologio a palette giganti. I tabelloni di stazioni d'aeroporti sono la conseguenza di questa rivoluzionaria invenzione degli anni 40, realizzata ovviamente a Pesaris. Orologio a vasche d'acqua. Prende spunto dalle clessidre ad acqua degli antichi egiziani. Che fortuna! Ora che è mezzogiorno tutte le vasche si stanno svuotando per ricominciare il ciclo. Meridiana e l'ognomone sono io. Per leggere l'ora devo mettere i piedi così, una a destra e una a sinistra della linea centrale all'altezza del mese in corso. Orologio dei pianeti ti mostra la posizione di tutti i pianeti del sistema solare. Incredibile! Mentre questo ti mostra la posizione di tutte le stelle in questo preciso momento. Cosa vedo? Un mega carillon! 11 campane che suonano allo scoccare dell'ora la melodia Un saluti a Maria. Orologio a scacchiera. Anche questo inventato a Pesaris negli anni 30. È il padre dell'orologio a LED. Ce ne sono ancora tanti da scoprire, ma dovrete farlo da soli perché io ho un appuntamento. A Pieria, nell'ex caseificio sociale, mi aspetta il signor Gonano, che ha creato un museo di antiche macchine fotografiche e cinematografiche. Sono affascinata. Mi dicono che devo andare a Osais perché c'è una chiesetta con degli affreschi interessanti. Beh, non serve dire nulla. Sono tra i più belli che abbia mai visto. La chiesa è dedicata a San Leonardo ed è del 1500. Dovete vivere i borghi di Prato Carnico a piedi. Ci sono delle case seicentesche straordinarie, come questa, la vecchia Pesa. Da qui si passava nel Bellunese e le merci dovevano pagare il pedaggio. Il nostro amico pirata aveva trovato casa nell'edificio accanto. Sembra infatti che quella sia stata la sua abitazione. La chiamano la casa dell'orologio. Nella casa di fianco, nello stesso periodo, viveva una coppia il cui figlio fece grandi cose.
diventò papa. Ebbene sì, Pesari sconta l'unico papa carnico, Gregorio XVI. Mi invitano a visitare le malghe, ce ne sono parecchie e bisogna salire ad almeno 1600 metri. Dalla notte dei tempi, nel mese di maggio, le mandrie salgono in quota dove c'è un buon foraggio, per poi scendere a settembre. In questi mesi i formaggi che vengono prodotti dai casari sono quelli più buoni perché si sente spiccatamente il gusto delle erbe di montagna. Morena e Boris vivono qui tutta l'estate e i loro bambini non potrebbero essere più liberi e felici. Tra le loro mucche ci sono alcune grigio alpine, una razza in estinzione, ma che fanno un latte particolarmente buono. Il formaggio non ha precisamente un nome, lo chiamano semplicemente formadi di mont, cioè formaggio di montagna. E assaggiare la ricotta fatta 2 ore prima non ha prezzo. Alla Malga San Giacomo è possibile anche pernottare. Se avessi tempo, vi giuro che sarei qui per un bel po'. In un'altra malga vedo fare la ricotta affumicata, proprio come la facevano i nonni dei nonni dei nonni. Dentro ad una stanza viene acceso il fuoco e sopra si mettono le ricotte a stagionare. Fino agli anni 50, quando le mandrie dal fondovalle partivano per le casere, a metà percorso i pastori usavano delle abitazioni temporanee per sostare e far pascolare gli animali. Il viaggio era lungo. Di solito queste costruzioni, chiamati stavoli, si trovano sparsi e mai vicini. Orias è un'eccezione ed è un vero e proprio borgo di stavoli. Ora che non vengono più usati, sono diventati delle casette di vacanza. Il borgo più antico della Val Pesarina è Truria, a 900 metri di quota. Sembrerebbe che i primi abitanti siano venuti qui perché in epoca remota c'era una miniera d'argento. Ma chissà dove sarà e soprattutto l'avranno trovato l'argento? È venuto il momento di tornare a casa e mentre esco dal paese non ci posso credere. È come la Torre di Pisa! Il campanile pendente di Prato Carnico è una delle attrattive del posto ed io non posso fare a meno di fare una foto così. Faccio rifornimento d'acqua alla fontana del Vescovo e sulla via del ritorno mi vengono in mente tutti i momenti magici di oggi. La Valle del Tempo mi è rimasta proprio nel cuore. Chi posso amare più di te, se non te che ti vivo immensamente per la tua grandezza spirituale? Dove posso incontrare tanta bontà ed umiltà se non in te che mi illumini d'infinita luce? O meraviglioso Maestro, nel pensarti, nel sognarti e nel crederti a volte piango di felicità. O meraviglioso Spirito, quanto fibrilla il cuor mio per il gran bene che ci trasmetti. A volte soffrendo son contento perché ritrovo finalmente la fede per affrontare la vita. E così vorrei rimanerti vicino con quella luce che esplorai oltre i confini terreni. Tornato indietro mi sentii diverso, troppo diverso,
perché avrei preferito restare immerso in quella luce vera come tuo servo, o mio Signore. Attraversando il tagliamento sul ponte di Brawlings e guardando verso la parete rocciosa del Monte Brancott, si può vedere la chiesetta di San Michele, ben individuabile anche grazie alla sua colorazione rossastra. Datata intorno al XIII secolo, la tradizione vuole che sia stata edificata sui resti di un tempio pagano di epoca longobarda. È facilmente raggiungibile attraverso un sentiero che parte dal paese di Brawlings e si inerpica sul Monte Brancott. Lungo il percorso si incontrano i resti del castello di Bragolino, che nel 1335 passò sotto la dominazione del conte di Gorizia, nemico del patriarcato di Aquileia. È per questo motivo che il 23 agosto 1336 il castello venne espugnato e distrutto dalle truppe del patriarca Bertrando di Aquileia. Il sentiero è ben indicato ed è facilmente praticabile. Alcuni tratti però è bene percorrerli con attenzione, soprattutto se ci sono bambini. Dopo 15-20 minuti a piedi e un dislivello di un centinaio di metri, si arriva sul naturale terrazzamento roccioso che fa da base alla chiesa e che offre una meravigliosa vista sulla valle del tagliamento. A seguito di un lungo periodo di abbandono e i danni subiti dal terremoto del 1928, nel 1929 la chiesetta è stata ristrutturata e consacrata in onore ai caduti della Grande Guerra. È uno dei pochi edifici di valore artistico e architettonico della zona che si sono salvati dalla violenza del terremoto del 1976. Nell'abside c'è un affresco della Santissima Trinità del XVI secolo e sulla parete un altro affresco risalente al XIII secolo e raffigurante San Michele intento a pesare con una bilancia le anime dei defunti. Il culto di San Michele conferma la derivazione longobarda della Chiesa. Questo popolo, infatti, si convertì al cristianesimo attribuendo a San Michele le virtù guerriere che prima venivano riconosciute al dio pagano Odino.
Correva l'anno 313. L'imperatore Costantino emette un importantissimo documento, l'Editto di Milano, con il quale viene concessa la libertà religiosa a tutti i culti professati nel territorio dell'intero impero romano. Com'era la situazione ad Aquileia in quel momento? C'erano già i cristiani? C'era già una comunità? Possiamo immaginare che non soltanto esisteva una comunità, ma anche che questa comunità fosse già molto fiorente, se è vero che il vescovo Teodoro, che era pastore di quella chiesa proprio in quel periodo, riesce a mettere in piedi in pochissimi anni, tra il 314 e il 320, il primo importante luogo di culto aquileiese. Si tratta di ciò che tutt'oggi possiamo vedere, i due bellissimi mosaici, quello della Aula Sud, che si trova all'interno dell'attuale Basilica Patriarcale, e quello dell'Aula Nord, che si può contemplare sotto le fondamenta del campanile nella cripta degli Scavi. Se c'era già un luogo di culto così importante, così ricco anche di simbologie, così ricco e profondo, significa che evidentemente la comunità cristiana era già insediata da parecchio tempo. Probabilmente sul sangue dei martiri, molti di questi che avevano donato la vita per poter rimanere fedeli fino in fondo alla loro coscienza e alla loro appartenenza al messaggio cristiano. Alcuni vengono ricordati certamente più dalla tradizione che dai documenti storici. Pensiamo al primo vescovo Ermagora e al suo diacono Fortunato, oppure a Ilario e Taziano, oppure al monaco Largio e a tanti altri. Alcuni invece di questi santi martiri sono stati documentati anche dalla ricerca storica, come i giovanissimi santi canziani, Canzio, Canziano e Canzianilla. Un altro aspetto che certamente fiorisce quasi, ma che aveva già il suo seme prima dell'editto di Costantino, è il credo. Ad Aquileia si professava uno speciale simbolo, cioè un credo, che aveva sì alla sua base gli articoli del tradizionale simbolo romano, ma che aveva anche alcune sue caratteristiche specifiche legate alla situazione del tempo. Essendoci stati dei martiri, essendoci stati certamente almeno dalla metà del secondo secolo, se non prima, già i vescovi, i diaconi e i presbiteri, quindi una istituzione ecclesiastica, ed essendoci stato un simbolo, un credo specifico, possiamo certamente dire che la comunità cristiana aquileiese che incontriamo nella prima basilica teodoriana tra il 314 e il 320 è una ricca comunità, già ben insediata, già ben strutturata e anche già ben avviata su un percorso teologico molto specifico, particolare, originale, che la distingue da tutte le altre chiese del bacino mediterraneo. Ma di questo parleremo un'altra volta. Ciao, io sono Cristina. Io sono Mara e siamo qui nella bellissima Basilica di Aquileia perché si vuole rendere accessibile e quindi siamo qui perché insieme a tutti quanti, a tutto lo staff, stiamo cercando di capire quali sono gli step per far sì che questa bellissima basilica sia accessibile anche alle persone sorde. Ci vediamo presto! Migliaia di video contenenti riflessioni, etica, iniziative culturali, spiritualità, musica e persino humor e curiosità costituiscono il canale YouTube denominato Universo Interiore Piai Pier, fondato alcuni anni fa e gestito personalmente dallo scrittore cividalese Pierangelo Piai. I vari protagonisti sono giovani, adulti e persino anziani. Ogni video è stato preparato con cura personalmente. Testo, immagini, montaggio video ed audio hanno richiesto impegno e molto tempo.
Parecchi video sono stati segnalati in tutta Italia e nel mondo da siti che trattano filosofia, etica, catechesi, cultura, spiritualità e solidarietà. Moltissimi video sono stati presi in considerazione da tanti altri canali e da numerosi siti laici e cattolici. Gran parte di questi video con relativo testo sono presenti anche nel blog www.mondocrea.it, sito dedicato a tutte le forme di creatività positiva. Gesù risorto non era un fantasma. Il fantasma rievoca qualcosa che è stato costruito dalla mente e che coinvolge in qualche modo anche il senso della vista. In realtà però non ha consistenza e non può interagire con gli altri sensi. Se Gesù fosse stato solo un fantasma non sarebbe realmente risorto col corpo. I redenti che risorgeranno in Gesù Cristo assumeranno il loro vero corpo, ma trasfigurato e non condizionato dalla dimensione spazio-temporale. Gesù prese una porzione di pesce arrostito e lo mangiò davanti a loro. Con la risurrezione della carne, i sensi corporali non vengono annullati, ma posti su un livello superiore della dimensione umana. Cristo risorto non aveva bisogno assoluto di mangiare, ma ha dimostrato ai discepoli di essere risorto col corpo e che poteva gestire i sensi come voleva. I redenti in Cristo non avranno più né fame né sete, ma potranno dominare i propri sensi in un corpo trasfigurato. Il cammino celeste inizia da Aquileia, attraversa la pianura del Friuli orientale e percorre le dolci colline del Collio, per proseguire nelle boscose ed aspre valli delle Alpi Giulie e giungere poi fino al santuario mariano di Monte Lussari. Il cammino celeste percorre soprattutto strade sterrate, viottoli di campagna e sentieri di montagna. I suoi 205 km sono mediamente percorsi in 10 giorni, con tappe di alloggio ad Aiello, Cormons, Castelmonte, Masarolis, Montemaggiore, Rifugio Ana, Prato di Resia, Dogna, Rifugio Montasio e Monte Lussari. Il cammino attraversa tra paesi e borghi ben 58 località della regione, dove si possono ammirare molte bellezze architettoniche. Case, palazzi, castelli, chiese e borghi storici immersi in una natura incontaminata e a volte selvaggia. Buon cammino! È imbarazzante quando qualcuno ci chiede di cambiare posto, ci chiede di sederci più indietro perché ci siamo seduti nei posti che erano dedicati ad altri. È imbarazzante perché viene scoperta la nostra voglia segreta di primeggiare, il desiderio di far vedere che siamo più bravi e chissà, magari siamo anche più santi. Gesù ci invita ad essere umili, ci invita a ricercare in modo onesto la carità e non la visibilità. Purtroppo anche dietro le opere di generosità si può annidare il virus dell'orgoglio, ma Gesù ci indica un vaccino molto efficace contro l'orgoglio. Cerca gli ultimi posti, fai il bene nel segreto, dona a quelle persone che non possono ricambiarti.
ogni cosa è fatta in vista di una ricompensa. In realtà anche il bene fatto in modo disinteressato riceverà una ricompensa. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Per molti queste sono parole vuote. Meglio un uovo oggi che una gallina domani. Ma per noi che crediamo nella risurrezione non sono parole vuote, anzi, sono le parole più vere, più consistenti, perché il presente svanisce nel nulla, ma la vita eterna è per sempre. Cari amiche e amici di Sant'Antonio, bentrovati, buona Pasqua, buoni giorni di Pasqua, qui con Fra Massimiliano Patassini, ben trovato Fra Massimiliano. Ben trovato. Nei giorni di Pasqua, dicevamo, col direttore del Messaggero di Sant'Antonio, nel Sagrato della Basilica, con il numero di aprile del Messaggero, abbiamo già iniziato a sfogliarlo e ora vogliamo continuare a farlo proprio perché ci sono altri spunti, evidentemente altre occasioni per approfondire il tema della Pasqua, dopo quello del tempo che nel quale ci ha guidato Fra Massimiliano. Abbiamo individuato l'editoriale di Maria Pia Veladiano come significativo tra i tanti e il tema quello della fiducia. Sembra che sia è un bene prezioso, ma sembra anche che ce ne sia molto poco, perché Fra Massimiliano dovremmo essere fiduciosi. È molto interessante questo tema e a me ha profondamente colpito una frase che usa Maria Pia nel suo editoriale. Dice: è pericoloso restare umani, è pericoloso quando trovi per strada qualcuno che magari è in difficoltà, è pericoloso fare quell'atto di fermarsi ad aiutarlo, è pericoloso dare fiducia a qualcuno, eppure è quello che ci fa vivere veramente, che tira fuori il meglio di noi. Se vediamo, e lei si sofferma proprio su questo, il Signore Gesù fa questo con noi, nel Vangelo continua a farlo, perché sceglie qualcuno, non tanto perché ha grandi capacità, è capace, in fondo le persone che seguono Gesù e che Lui chiama sono dei pescatori, sono dei pubblicani, gente molto semplice, a cui Lui però dà fiducia. E questo è il suo sguardo verso ciascuno di noi e questo è ciò che cambia proprio la nostra vita, che la rende proprio migliore, dà la possibilità di sviluppare le capacità che ci sono dentro di noi. E poi abbiamo, diciamo, l'altra faccia della medaglia, in qualche maniera ci è rappresentata da Claudio Imprudente con la sua ventennale rubrica che prende spunto dal mondo della disabilità che vive lui in prima persona, ma in realtà, ecco, con questa crepa del sepolcro, la ferita che diventa feritoia. E ecco, mi sembra veramente un completamento di questo tema della fiducia. Certo, qui si va su qualcosa di molto concreto e, se vogliamo, anche da un certo punto di vista paradossale, perché la crepa, la ferita che c'è nella nostra vita sembra una mancanza, sembra un problema, ma se pensiamo ad esempio alla realtà del sepolcro, il buio della chiusura, ecco che la crepa è quello spiraglio di luce che permette appunto di entrare a una nuova luce. La crepa diventa una feritoia che dà la possibilità di un rinnovamento, dà la possibilità di qualcosa di nuovo. Ne parla anche proprio Claudio nel suo editoriale. C'è quella luce della risurrezione che si infila dentro, che, se vogliamo, detto in termini più moderni, può riflettere quella resilienza presente in ciascuno di noi, che è un tema molto caro poi al mondo al quale lui stesso dà voce. E noi crediamo davvero che questo sia molto importante, riscoprire anche nelle ferite, nelle fatiche che attraversano la nostra vita, dove davvero può esserci una risurrezione, un rialzarsi anche, come abbiamo messo nella nostra copertina, rialzati dal risorto. Grazie Fra Massimiliano, questo diventa ancora l'augurio per voi, per tutti, perché possiamo rialzarci a partire dalle nostre ferite, a partire dalla fiducia che il Signore non ci fa mai mancare.
perché come il lampo che attraversa il cielo in un istante, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Quando sarà la seconda venuta di Gesù? Gesù nel Vangelo chiaramente ha detto e ribadito: quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo e neppure il Figlio di Dio, ma solo il Padre. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Una setta aveva indicato il 1914 come anno della fine del mondo. Vedendo che la profezia non si era realizzata, la data fu spostata nel 1925. Avendo sbagliato anche la seconda previsione, fu annunciato il 1975 come anno della svolta. Ora tutti noi sappiamo con certezza che tutte queste profezie erano false, eppure ancora molte persone seguono queste sette millenaristiche. L'unica profezia che si è compiuta è quella annunciata da Gesù, che ci aveva avvertito: verranno molti falsi profeti e inganneranno molta gente. Sì, Gesù ci aveva avvertito che sarebbero venuti i falsi profeti e che avrebbero allontanato dalla fede molte persone, e così è avvenuto. Non lasciamoci dunque ingannare da quei falsi profeti, falsi veggenti, che hanno la pretesa di sapere che la fine del mondo è imminente, perché quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa. Grado ha una storia molto importante e chi volesse approfondire lo può fare andando su internet, dove troverà siti e documenti che ne parlano. Io ho letto con molto interesse questi documenti, ma in conformità allo spirito di YouTube e anche di questo mio canale riporterò solo alcune informazioni che io reputo necessarie. Per il resto invece lascio parlare le immagini che ho fatto in diverse occasioni quando sono stato a Grado, ma anche quelle che ho fatto proprio in questi giorni con il mio drone. Nata come porto al servizio di Aquileia, che è una delle capitali storiche dell'impero romano, la cittadina di Grado si è sviluppata a partire dal 452 d.C., quando molti abitanti aquileiesi si rifugiarono sull'isola per sfuggire alla invasione degli Unni guidati da Attila. Nel 568 Paolino di Aquileia trasferisce la sede del patriarcato a Grado, fatto che ha determinato un rapido aumento della popolazione e l'acquisizione di un ruolo politico e religioso di primo piano, evidenziato anche dalla costruzione delle due basiliche di Santa Eufemia e di Santa Maria delle Grazie.
Nel 1105 il patriarcato viene trasferito a Venezia e Grado lentamente perde la sua fama e diventa un povero paese di pescatori. Con il Trattato di Campoformio del 1797, Grado entra a far parte dei domini dell'Austria, diventando una località balneare di prestigio. Vengono costruiti alberghi e ville, sia a ridosso dell'attuale diga con passeggiata a mare, che attorno al caratteristico porto interno. I turisti arrivavano via ferrovia fino a Belvedere e poi con il traghetto proseguivano fino a Grado, che già allora era nota come l'Isola del Sole. La laguna che circonda Grado è composta da decine di piccole isole, un tempo abitate o utilizzate per le attività di pesca. Per favorire l'accesso, nei primi anni del 1900 viene costruita la strada translagunare che parte da Belvedere e raggiunge Grado, che cessò così di essere un'isola. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, per ospitare i profughi istriani viene resa abitabile l'isola della Schiusa. In quel periodo vengono aperti anche i primi campeggi, la città giardino, Grado Pineta, e a Rotta Primero vengono costruiti il ponte e la strada che collegano Grado a Monfalcone e Trieste. Oggi la parte antica dell'isola mostra ancora la sua natura tipica di un paese di pescatori. Il suo centro storico custodisce un labirinto di viuzze e piazzette caratteristiche, un porto a Y molto singolare, la diga e un lungomare sul quale è piacevole passeggiare in ogni stagione. Qui ci sono strutture alberghiere adatte a soddisfare ogni esigenza. E per chi ama fare movimento ci sono piste ciclabili che consentono di percorrere e visitare tutta l'isola. Quando sentiamo parlare di San Daniele del Friuli, il nostro pensiero va inevitabilmente al famoso prosciutto. La denominazione di origine protetta che è stata assegnata nel 1996
ha infatti aumentato la notorietà e il mercato del prosciutto di San Daniele, sia in Italia che nel mondo. La sua produzione è garantita da oltre 30 aziende, che sono regolate da un preciso disciplinare di produzione e controllate dal Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari. Chi conosce e apprezza il prosciutto di San Daniele molto spesso però non conosce il territorio e la cittadina che gli dà il nome. L'obiettivo di questo video, quindi, è quello di far conoscere, sia pur in modo sintetico e incompleto, le attrattive, i monumenti e la storia di questa piccola città collinare. San Daniele è arroccata sulla sommità di un colle al centro del Friuli e domina sulla pianura circostante. Qui ogni anno, nel periodo estivo, si svolge l'evento Aria di Festa. È un evento che dura più giorni e che vede aperte al pubblico le aziende di produzione e stagionatura. È un'occasione di festa che attira migliaia di estimatori e che ha aperto strade per un turismo spontaneo che vede gruppi, persone, famiglie che vengono qui per visitare e conoscere questa cittadina. San Daniele è un antico borgo che nel Medioevo ospitava il mercato più importante della zona, insieme a quello di Aquileia e di Cividale. Nel 1420 poi passò sotto il dominio veneziano e successivamente divenne un feudo patriarcale. Si chiama San Daniele del Friuli per distinguerlo da altri due feudi patriarcali che avevano lo stesso nome. San Daniele nella valle del Gail, facente parte della regione austriaca della Carinzia, e San Daniele del Carso, facente parte oggi della Slovenia. La Biblioteca Guarneriana è una tra le più antiche biblioteche d'Italia. È stata fondata nel 1466 da Guarniero d'Artegna, il quale donò alla chiesa di San Michele 173 codici manoscritti, tra cui una rara edizione dell'Inferno di Dante del XIV secolo e la Bibbia levantina, dono dell'arcivescovo Giusto Fontanini. Sulla spianata in cima al colle si possono vedere i ruderi dell'antico castello e la chiesa dell'XI secolo dedicata al profeta San Daniele, ed è da lui che prende il nome l'attuale cittadina. Il suo campanile è stato realizzato adattando l'unica torre rimasta dell'originario castello. Con l'ingrandirsi del borgo, la chiesa di San Daniele Profeta era divenuta insufficiente. Nei primi decenni del secolo XIV, quindi, si costruì una nuova chiesa che venne dedicata a San Michele Arcangelo e che oggi è il Duomo della città. Il patriarca Francesco Barbaro tenne qui un sinodo diocesano nel 1595.
Di fronte al campanile del Duomo c'è la Casa del Trecento. L'edificio in passato ospitava il Banco dei Pegni di San Daniele del Friuli. Oggi ospita un'esposizione di cimeli storici militari prevalentemente collegati alla storia degli alpini. La chiesa di Santa Maria della Fratta fu costruita nel 1348. L'edificio presenta una facciata in pietra della seconda metà del 400 e comprende un elegante portale decorato con un basso rilievo di Giorgio da Carona. In cima alla facciata si può osservare la bifora campanaria del 1501, opera di Donato da Lugano. La chiesa di Sant'Antonio Abate è un autentico scrigno dell'arte friulana, custode del più bel ciclo di affreschi rinascimentali della regione, ad opera di Martino da Udine, detto Pellegrino di San Daniele. È definita la piccola Cappella Sistina del Friuli ed è stata consacrata nel 1308. Porta Gemona fu edificata per volere del patriarca di Aquileia Giovanni Grimani tra il 1579 e il 1582, sulle rovine di un torrione distrutto dal terremoto nel 1511. Venne realizzato su disegno di Andrea Palladio. Il Museo del Territorio è collocato nel seicentesco chiostro dell'Ospedale Vecchio, che in origine era un convento domenicano. Questo museo espone preziose testimonianze d'arte, reperti archeologici, oreficerie, monete antiche, vetri, ceramiche, terracotte e dipinti. Ai piedi del colle sorge il santuario della Madonna di Strada, costruito nel XVII secolo per accogliere un'ancona costruita nel 1506 e dedicata alla Madonna. Il santuario è un valido esempio di stile barocco friulano che si è arricchito nel 1901 dell'attuale facciata. A poca distanza dal colle, le limpide acque del tagliamento sono la naturale dimora della trota, che viene allevata e lavorata in modo artigianale, producendo una trota affumicata simile al salmone, ma dal sapore più delicato. Essa è denominata la Regina di San Daniele. Carissimi amici, un saluto e una buona giornata dal paese di Badia Calavena. Ecco, lo vedete qui? Ecco il centro, il nucleo di Badia Calavena con le due chiese, la chiesa parrocchiale, il centro abitato, e poi la chiesa che vedete in alto sul monte è la chiesa di San Pietro, il monte di San Pietro. Sto partendo per incamminarmi verso la chiesa
da questo luogo, da questo piccolo altopiano chiamato dei Masi, via Masi. Ed ecco, vedete qui uno spettacolo della natura. Siamo nel momento della fioritura dei ciliegi. Ed ecco qui un ciliegio in fiore e attraverso i rami del ciliegio si vede il paese di Badia Calavena, il mio paese natale, da dove sono partito, da dove sono partito appunto più o meno negli anni 60, 1960. La mia famiglia originaria dalla contrada Cuneghi, ma il paese è proprio quello di Badia Calavena. Eccola qui. Anzi, se ben ricordo, era il 3 settembre del 1959. Facevo la quinta elementare quando sono partito dalla contrada Cuneghi. Dalla contrada Cuneghi, che è quella che si vede in lontananza, in alto. Quello che vediamo infatti è il Monte del Gonzo e un po' più sotto c'è appunto la contrada dei Cuneghi. Guardate che meraviglia, anche questo alberello giallo pieno di fiori. E qui siamo proprio sul ponte di Badia che divide in due un po' il paese, la parte centrale e la parte destra, che porta nelle contrade e sulle case dei Masi, dove ora abitano i miei familiari. E questa è chiamata Via Roma, la strada che porta verso la chiesa. E mentre salgo verso la chiesa sono accompagnato da questo splendido suono di campana. E qui siamo giunti ormai alla grande piazza. Ecco, da qui si vede il paesaggio da dove sono partito, si vede il piccolo altopiano dei Masi con tutte quelle case costruite negli ultimi decenni. Ed ecco qui la grande croce posta al limite della piazza con la chiesa e il suo grande campanile. Si può intravedere sul monte anche che spunta appena appena il campanile della chiesa di San Pietro. Ed ecco l'importante monumento dei caduti, come vedete scritto agli eroi che dal vicino ingiusto confine portarono alle Alpi la bandiera d'Italia. Ed ecco la chiesa, la grande piazza. Ed ecco un piccolo monumento che ricorda l'importanza di donare il sangue, di aiutare le persone, i malati, i sofferenti, donando il proprio sangue. Ecco, ricordiamo l'opera così preziosa dei donatori di sangue.
E siamo, ecco, prima di chiudere voglio ricordare che siamo nei giorni della Settimana Santa. Ecco, mi trovo qui davanti alla chiesa di Badia Calavena. Ecco, fra alcuni giorni inizierà il Triduo Pasquale, il Giovedì Santo, per ricordare l'istituzione dell'Eucaristia. Il Venerdì Santo, la morte del Signore Gesù Cristo sul Calvario, e poi il Sabato Santo, il ricordo della morte del Signore, e finalmente domenica sarà proprio la domenica di Pasqua. Ecco, allora dalla piazza del mio paese di Badia Calavena un cordiale saluto a tutti voi. Buona Settimana Santa, buone celebrazioni del Triduo Pasquale e buona Pasqua a tutti. Like a long slow drag of an unfiltered Marlboro Red, and I'm taken back with every drag. Dopo il video sul sentiero Rilke, oggi voglio condividere con voi l'intero itinerario che io e mia moglie abbiamo fatto in quel giorno. Siamo partiti infatti dal villaggio del pescatore, che si trova alla periferia di Monfalcone. Siamo passati, come si vede nel video, per Duino, per Sistiana e per Portopiccolo. Ma poi abbiamo proseguito per Grignano e ovviamente ci siamo fermati a vedere il castello di Miramare e il suo meraviglioso parco. Dopodiché ci siamo fermati sulla costiera che porta a Trieste nella zona di Barcola e abbiamo proseguito e concluso il nostro percorso all'ingresso di Trieste visitando il faro della Vittoria. And I'm taken back with every drag that I breathe in, and I'm left wanting, craving you so bad again. I'm on the border of crazy, I can't stop inhaling these damn cigarettes. I'm addicted. I'm addicted. I can feel the burn with every sip I take, and I'm drunk on you. Il castello di Duino è costruito sul promontorio dove si ergeva una fortificazione di origini romane. È stato edificato dal capitano imperiale Ugone di Duino nel 1389, in sostituzione del Castelvecchio risalente al X secolo, di cui sono ancora visibili le rovine su uno sperone roccioso a picco sul mare. I'm addicted. I'm so strung out on your love. I want you in the palm of my hand. L'attuale castello ha avuto vari proprietari, ma da oltre 420 anni appartiene al casato della Torre di Valsassina. I'm addicted. I'm addicted to you. To you. To you. Durante la dominazione romana,
La baia di Sistiana accoglieva l'élite patrizia che veniva qui in villeggiatura. Nel secondo secolo sono state aperte alcune cave di pietra che servivano per la costruzione e l'ampliamento delle vicine città. Alla fine dell'Ottocento fu dato impulso al turismo, portandola ad essere con grado una delle più rinomate località della Venezia Giulia asburgica. In una di queste antiche cave di pietra, negli ultimi anni, e con il disappunto di molti amanti della natura incontaminata, è stato edificato un villaggio turistico con alberghi, appartamenti e un porticciolo dedicato agli ospiti di questo moderno complesso. Il castello di Miramare è stato costruito da Massimiliano di Asburgo a partire dal 1856. È circondato da un grande parco di circa 22 ettari, caratterizzato da una grande varietà di piante. Il castello e il parco hanno una storia molto interessante, che non si può riassumere in questo video, ma che si potrà ben apprezzare con una visita guidata. Barcola è un quartiere tra Miramare e Trieste. Già nel I secolo a.C. i romani si erano insediati in questa zona, ma in età moderna è stata principalmente un insediamento di pescatori fino a che nel XIX secolo i triestini iniziarono a costruire qui le loro residenze. Oggi, nel periodo estivo, tutti gli abitanti di Trieste si riversano su questi 6 km di costa per godere del sole, dell'acqua e dell'ombra delle pinete. Il Faro della Vittoria nasce immediatamente dopo la Grande Guerra, sulla base del progetto dell'architetto Arduino Berla. Aveva un duplice scopo: commemorare i caduti del primo conflitto mondiale e celebrare il passaggio della città di Trieste al Regno d'Italia. L'Angelo Segnavento è realizzato in rame dallo scultore triestino Giovanni Maier.
Dalle tenebre del tradimento e del peccato alla luce della Pasqua e dell'amore di Dio. È il percorso del Triduo Pasquale che a Gerusalemme comincia la mattina del Giovedì Santo. Nella Basilica del Santo Sepolcro, messa crismale e in cena domini sono unite in un'unica celebrazione. Al canto del Gloria le campane suonano l'ultima volta prima di Pasqua. La messa è stata presieduta da Sua Beatitudine Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, che ha ricordato come l'istituzione del sacerdozio e quella dell'Eucaristia, misteri del Giovedì Santo, siano avvenuti nella notte in cui Gesù fu tradito, abbandonato e rinnegato dai Suoi amici. Una notte simile a tante nostre notti. Nel cuore di questa notte Gesù pone dei gesti d'amore, a cominciare dalla lavanda dei piedi, che è stata ripetuta subito dopo l'omelia. Gesti che sono indicazioni di vita: alzarsi, deporre le vesti, lavare e asciugare i piedi. Sono i verbi dell'amore vero, sono i verbi della Pasqua, che servirono a Cristo per ricreare l'uomo, portandolo fuori dalla sua notte e dal suo peccato. Così Gesù risponde al male dell'uomo e indica anche a noi il modo per uscire dalle nostre notti. Un atteggiamento di grande fiducia nella forza poderosa dell'amore di Dio che in Cristo ci ha donato la via per uscire dalle nostre notti, che è l'amore, la donazione di sé. Nel corso della celebrazione, i circa 250 sacerdoti presenti hanno rinnovato le loro promesse e sono stati benedetti i 3 olii santi, l'olio dei catecumeni, il crisma e l'olio degli infermi. Verranno distribuiti in tutte le parrocchie del Patriarcato Latino e usati per amministrare i sacramenti. Al termine della messa, la tradizionale processione con il Santissimo Sacramento, 3 giri intorno all'edicola del Santo Sepolcro, di cui l'ultimo include anche la pietra dell'unzione, quindi la reposizione nel sepolcro. Prima di lasciare la basilica, il patriarca ha benedetto un gruppo di ammalati, accompagnati dai volontari dell'associazione Hospitalidad Jesús de Nazaret. Anche questo un gesto di quell'amore che ha il potere di trasformare le tenebre in luce, i tradimenti in perdono, gli abbandoni in ritorno, la morte in vita nuova. Che coraggio ci vuole per me risvegliarsi in un mondo così e cadere da un letto di Che coraggio ci vuole per me rivestirsi di un giorno di più, indossare la maturità, l'armatura d'acciaio che ho, poi tuffarsi di nuovo là fuori, cacciare a fuggire differenze, ma mai non c'è. Che coraggio ci vuole per me, per cercare un sorriso di più, al mercato delle ambiguità, senza vedere quello che ho quando un nuovo mercante verrà, con un gesto di sogni per me, per me. Coraggio ci vuole per me, regalarti un sorriso di più,
Uno dei modi per favorire la forma fisica è sicuramente quello di usare quando possibile la bicicletta. Io e mia moglie abbiamo 2 biciclette pieghevoli che carichiamo nel bagagliaio della macchina e utilizziamo quando facciamo le nostre escursioni oppure andiamo in vacanza. Vista l'età, preferiamo sempre percorsi facili e uno di questi è sicuramente la ciclovia adriatica che dalla cittadina di Grado porta al villaggio di Punta Sdobba. Si può partire dal suggestivo borgo storico di Grado e dirigersi verso Monfalcone. Attraversati i quartieri più moderni e Grado Pineta, si arriva nella zona dei campeggi e al ponte sul canale Primero. Circa a metà percorso si può fare una sosta nella riserva naturale regionale Valle Cavanata, situata nella laguna. Qui si può visitare l'osservatorio avifaunistico, dove sono predisposte delle postazioni per fotografare e osservare con discrezione le specie avicole che popolano questa riserva naturale. Subito dopo l'osservatorio, la pista ciclabile attraversa la laguna su un ponte di legno. E girando a destra si entra in una stretta e bella strada asfaltata che consente di pedalare e ammirare la laguna, che è popolata di uccelli acquatici, tra cui alcune famiglie di cigni che si muovono elegantemente sulla laguna. Si tratta di una strada tranquilla e quindi molto adatta ai ciclisti. Generalmente infatti è utilizzata solo dai pochi residenti ed è quindi a bassissima intensità di traffico. Al termine di questa strada si giunge in aperto mare e affrontando la rampa che sale sull'argine si può continuare a pedalare sulla ciclabile sopraelevata, che dopo circa 5 km consente di arrivare a Punta Sdobba, sulla foce dell'Isonzo, proprio di fronte alla riserva naturale Isola della Cona. Su questa ciclabile si può godere di una bella vista sul mare e sul golfo di Trieste. Giunti al bar-ristorante Caneo, è possibile proseguire nella strada a destra raggiungendo il piccolissimo e suggestivo villaggio di pescatori di Punta Sdobba.
Sulla laguna retrostante il ristorante Caneo c'è un pontile in legno che porta a una torretta di avvistamento affacciata sulla foce dell'Isonzo. I'm feeling up today. I'm feeling up today. I'm feeling up today. I'm feeling up today. Might be down another day. I'm feeling up today. I'm feeling up today. I'm feeling up today. I'm feeling up today. Come avete intuito da questo video, il tratto gradese della ciclovia adriatica è un percorso molto facile, che si può fare in poche ore e in qualsiasi giorno dell'anno, evitando ovviamente i giorni di pioggia o quelli di piena estate nelle ore di punta. La confessione. Ciao, per chi non mi conoscesse sono Fra Stefano e ora risponderò alle vostre domande, anche a quelle più controverse sul tema della confessione. E cominciamo subito con queste parole di Papa Francesco. Ho sentito la necessità di confessarmi, questa è stata per me un'esperienza di incontro. Ho trovato qualcuno che mi aspettava, ma non so cosa sia successo, non ricordo. Non so proprio perché fosse quel prete là, che non conoscevo, perché avessi sentito questa voglia di confessarmi, ma la verità è che qualcuno mi aspettava, mi stava aspettando da tempo. Punto primo, a chi è dedicata la confessione? Cristo ha istituito il sacramento della penitenza per tutti i membri peccatori della sua Chiesa, anzitutto per coloro che dopo il battesimo sono caduti in peccato grave. A chi mi dice non mi confesso più perché l'ultima volta ho trovato un prete antipatico che mi ha trattato male, è stato frettoloso, oppure mi dice che una volta aveva un buon confessore, ma dopo che è morto non ne ha più trovato uno, a queste persone rispondo: se vi fosse capitato di trovare un barbiere antipatico, non sareste più andati dal barbiere? Se aveste trovato un benzinaio frettoloso, non sareste più andati dal benzinaio? Se fosse venuto a mancare il vostro vecchio fornaio che era tanto bravo e gentile, allora avreste smesso di mangiare il pane? Capite, queste argomentazioni per non confessarsi sono solo scuse. Se veramente credi nella confessione, non ti fermi davanti a degli incidenti di percorso, ma trovi qualcuno che ti confessi. E riguardo alle confessioni vi dico una cosa: una volta ero in un santuario a confessare, sono arrivate al santuario 2 corriere piene di pellegrini, erano un centinaio di persone in tutto e volevano
tutti confessarsi, ma eravamo solo 2 preti a confessare. Capite da soli come è andata a finire, non potete presentarvi in queste condizioni, ma cercate un prete che sia in sintonia con voi, che sia capace di capirvi e cercate i momenti migliori per andare a confessarvi con calma. Insomma, dobbiamo capire che la confessione è una cosa molto personale e se uno la affronta così, un po' di fretta, andando da un prete qualunque che non conosce, deve mettere in conto che può andargli bene, ma forse anche no. Qualcuno dice che non si confessa perché non gli piace raccontare a un'altra persona i propri peccati. Sì, è vero, bisogna vincere questa timidezza, anche se sappiamo che attraverso il prete che abbiamo davanti, in realtà il perdono viene da Dio. E anche se sappiamo che tutto quello che diciamo resta segreto, c'è sempre un po' di resistenza in noi nel dire i peccati. È così. Ma d'altra parte è proprio attraverso questo coraggio di esprimere i peccati che noi riusciamo a liberarcene, mentre fino a quando li teniamo sepolti dentro di noi non ce ne liberiamo. Ci sono poi quelli che non si sono confessati più perché l'ultima volta non sono stati assolti. In questo caso bisogna comprendere le ragioni per cui non sono stati assolti. Può darsi che siano valide ragioni, per esempio non hanno nessuna intenzione di fare un cammino di fede e non hanno intenzione di correggere alcuni peccati gravi, oppure può darsi che il prete sia stato eccessivamente rigido. In qualsiasi caso io consiglio di provare a dialogare anche con altri sacerdoti. Può darsi che riusciate a trovarne uno in grado di capirvi e capace di proporvi una via di perdono che siete disposti a percorrere. Siate perseveranti nel cercare una soluzione e la troverete. Ci sono poi tutte quelle persone che vivono una situazione personale o relazionale che li fa sentire a disagio con gli insegnamenti della Chiesa e non sono capaci di trovare una via di conciliazione tra le regole della Chiesa e ciò che stanno vivendo. La Chiesa mi dice che dovrei essere diverso da quello che sono o che dovrei assumere uno stile di vita che non riesco a fare mio. Anche in questo caso io consiglio di non arrendervi. Cercate qualcuno in grado di capirvi e capace di proporvi un cammino di fede adatto a voi. Gesù Cristo è per tutti e sicuramente c'è anche per voi un cammino di fede che potete intraprendere. Quello che serve è trovare un confessore che sappia capirvi e dall'altra parte però dovete essere anche voi disponibili a fare un cammino. Ma è possibile partecipare alla comunione senza essersi confessati? La Chiesa ci insegna che la confessione sacramentale è sempre una sorgente di grazia per progredire nella vita dello Spirito e tuttavia non è necessaria per la comunione se non in presenza di peccati gravi. Quindi penso di essere stato chiaro. La confessione è opportuna sempre, ma è necessaria solo quando ci sono peccati gravi. Tenete comunque conto che la comunione eucaristica presuppone sempre l'impegno di una conversione per vivere il Vangelo. Qualcuno non si confessa perché è separato, ma è bene sapere che quando la separazione dall'altro coniuge è consensuale o con legale divorzio, non esclude dalla comunione, a meno di essere risposati civilmente o di convivere come delle persone risposate. Quindi, anche se qualche prete non lo ha ancora capito, la Chiesa ci insegna che i separati possono accostarsi ai sacramenti della confessione e dell'Eucarestia, purché adempiano i doveri generali della vita cristiana come tutti gli altri. Per i risposati non c'è nessuna speranza di perdono. In realtà Papa Francesco in Amoris Laetitia afferma che in singoli casi, e quindi non è una regola generica, ma bisogna comprendere i casi specifici, attraverso un sincero confronto con la parola di Dio e un onesto discernimento a servizio della verità sotto la guida di un saggio pastore, certi ostacoli possono essere superati. Può confessarsi una persona che non è cristiana? No, non è possibile, perché se hai scelto di non credere in Gesù, non credi nemmeno alla confessione e quindi non avrebbe senso. Ma se una persona desidera di accogliere il perdono di Gesù, allora, come prima cosa, deve ricevere il battesimo
e con il battesimo saranno perdonati tutti i peccati e poi, se nel cammino di fede cadrà nel peccato, potrà ricorrere alla confessione. Comunque sia, se non avete ancora le idee chiare, sappiate che sempre e in qualsiasi caso potete presentarvi a un confessore chiedendogli di aiutarvi a capire come potete confessarvi nel vostro caso specifico. È necessario confessarsi per essere cristiani? No, non è necessario. Anche chi non può confessarsi può partecipare alla vita della Chiesa e potrebbe anche avere una fede più grande della nostra, quindi nessuno è autorizzato a giudicare o a discriminare chi a causa di alcune circostanze personali non può confessarsi. Dio può perdonarmi anche se non mi confesso? Certo che sì, Dio infatti si avvale dei sacerdoti, suoi ministri, per donare il suo perdono alle persone. Tuttavia, Dio è sempre libero di donare il suo perdono a chi vuole. Va bene chiedere perdono direttamente a Dio? Sì, certo, va benissimo, anzi è necessario farlo, anche per chi va a confessarsi. Infatti anche per fare una buona confessione è importante aprire il nostro cuore a Dio e chiedergli perdono per i peccati, sia nella preghiera personale come pure nella preghiera comunitaria. E allora perché devo rivolgermi ad un prete? Perché non puoi autoassolverti, perché è troppo facile ingannare te stesso dicendo che sei pentito, convincendoti che quindi Dio ti ha perdonato e poi continui a vivere come prima. Nella confessione sacramentale invece non ti confronti con i tuoi pensieri, ma con un'altra persona che ti può correggere, ti può incoraggiare, ti può assolvere. E quando poi ricevi la soluzione sei certo di essere stato perdonato, perché hai ricevuto il perdono da Dio mediante un ministro della Chiesa. È possibile confessarsi al telefono o con WhatsApp? No, non è possibile. Tutti i sacramenti si possono ricevere solo di persona, perché i sacramenti non sono virtuali, anzi sono segni concreti, tangibili, efficaci della grazia di Dio. Con i mezzi di comunicazione invece non ci sarebbe il contatto diretto che è necessario. Ma non ho ancora risposto pienamente alla prima domanda. Perché dovrei confessarmi? Perché la confessione è un momento di grazia, è il sacramento della guarigione che ci guarisce dalle ferite del peccato, è il sacramento della rinascita spirituale. Gesù ti libera dal peso dei tuoi errori, dalla schiavitù del peccato e ti dice: credo in te, con la mia grazia puoi farcela, puoi essere una persona migliore. Ma Dio si arrabbia quando confessiamo i nostri peccati? No, assolutamente no, al contrario, Gesù ci ha assicurato che c'è più festa in cielo per un solo peccatore che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Quindi andate a confessarvi tranquilli che a Dio dispiace il peccato, ma è felice di perdonare e di donare il suo perdono. Come mai un confessore non mi assolve mentre se vado da un altro mi assolve? Perché anche se la soluzione viene da Dio, la valutazione viene fatta da un sacerdote che potrebbe anche sbagliare o che potrebbe proporre un percorso di conversione diverso rispetto a un altro sacerdote. Quindi è assolutamente normale che ogni confessore sia diverso dall'altro ed è anche per questo che è una buona cosa trovare un confessore che sappia ascoltarti. Tra le vostre domande, vi dico la verità, ho trovato molti casi specifici a cui non do risposta perché non voglio fare una casistica farisaica che vuole dare risposte da manuale ad ogni situazione della vita. È davvero importante e insostituibile il dialogo con un confessore saggio e amorevole che vi possa aiutare ad affrontare in modo costruttivo la situazione particolare che state vivendo. Ma siamo sicuri che Gesù ha il potere di perdonare i peccati? Il Vangelo ci racconta che una volta alcune persone portarono un paralitico davanti a Gesù e Gesù disse a quell'uomo: figlio, ti sono perdonati i peccati. Ma gli scribi dicevano in cuor loro: chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E allora Gesù disse: che cosa è più facile? Dire al paralitico ti sono perdonati i peccati oppure dire alzati e cammina? Ora perché sappiate che ho il potere di perdonare i peccati dico a te
disse al paralitico: alzati e cammina. Quello si alzò e sotto gli occhi di tutti se ne andò. E come mai i preti possono assolvere i peccati? Perché è stato Gesù a conferire alla Chiesa questo dono. Infatti nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 20, Gesù, dopo essere risorto, dice ai suoi discepoli: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. È vero che la confessione è efficace per essere liberati dal maligno? Sì, certo, è vero, perché essendo liberi dal peccato siamo molto più forti per resistere alle seduzioni del maligno. Il grande esorcista padre Amorth diceva: confessatevi spesso, soprattutto confessatevi bene. Il maligno ha il terrore della confessione, perché se è ben fatta gli strappa dalle mani le anime e le rimette in quelle di Dio. Perciò non esiste esorcismo più potente della confessione ben fatta. Adesso che abbiamo visto perché è bene confessarsi, proviamo a capire come possiamo prepararci alla confessione. E la prima cosa che mi viene in mente è l'esame di coscienza. Infatti non va bene presentarsi al confessore senza avere nessuna idea di quali siano i peccati di cui vogliamo chiedere perdono. Cos'è l'esame di coscienza? L'esame di coscienza è un elemento essenziale del nostro cammino di fede. È un momento in cui ascoltiamo la voce di Dio che parla dentro di noi. È un momento di discernimento spirituale che serve per capire dove lo Spirito Santo ci stia guidando. Nell'ambito della confessione, però, l'esame di coscienza assume un significato molto particolare, che è quello di prendere coscienza dei nostri peccati, così da poter chiedere perdono a Dio e intraprendere la conversione. Cosa devo fare se la coscienza non mi rimprovera nessun peccato? Devo capire per quale ragione mi sento così a posto con me stesso. Potrebbe essere il caso di una persona che non commette nessun tipo di peccato, una persona perfetta e immacolata. Molto più frequentemente però è il caso di chi ha perso il senso del peccato, di chi non ha formato la propria coscienza e pertanto si autogiustifica da tutti i misfatti che compie. In linea di massima potremmo dire che più un'anima è illuminata dalla grazia e più comprende cosa ancora le manca per arrivare a compiere in pienezza la propria vocazione. Quindi, anche se ti illudi di essere già arrivato alla perfetta santità, prova comunque a dialogare con un confessore e forse ti aiuterà a capire che hai ancora molta strada da fare. Cos'è il peccato? Il peccato è una mancanza contro la ragione, la verità e la retta coscienza. È una trasgressione contro l'amore che offende Dio e ferisce la dignità umana. Nella Bibbia troviamo alcuni elenchi di peccati. Per esempio, Gesù ci ha insegnato che dal cuore provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adulteri, le prostituzioni, i furti e le false testimonianze, le bestemmie. Queste sono le cose che rendono immondo l'uomo. Cos'è il peccato mortale? È quel peccato che raffredda l'amore nel cuore dell'uomo a causa di una violazione grave della legge di Dio, qualcosa che distoglie l'uomo da Dio. Il peccato mortale ci orienta verso qualcosa che è contrario all'amore vero. Ma è giusto sapere che un peccato è mortale quando ci sono queste tre condizioni. Innanzitutto si riferisce a qualcosa di grave, come per esempio quando si ferisce profondamente un'altra persona. 2. Deve esserci la consapevolezza di quello che si sta facendo, perché se una persona è consapevole che sta facendo del male e lo fa lo stesso, allora il peccato è più grave. 3. Deve esserci anche la libertà e la volontà di fare qualcosa di male, perché se per esempio accade un incidente che tu hai cercato di evitare ma è successo lo stesso, allora quello non è un peccato mortale. È necessario confessare anche i peccati veniali. Intanto chiariamo che i peccati veniali sono le piccole colpe quotidiane. La Chiesa ci insegna che non è strettamente necessaria la confessione di questi peccati che possono essere riparati attraverso la carità, ma è tuttavia raccomandata. Insomma,
Non è un obbligo confessarli, ma sicuramente fa bene perché ci aiuta a formare la nostra coscienza, a lottare contro le cattive inclinazioni, a lasciarci guarire da Cristo, a progredire nella vita dello Spirito. Tenete conto che la ripetizione dei peccati, anche veniali, genera i vizi. Qualcuno mi ha chiesto suggerimenti pratici per l'esame di coscienza. Forse dedicherò un approfondimento a questo tema stupendo. Comunque vi lascio alcuni spunti di riflessione. Quando fai l'esame di coscienza, comincia dalle cose che più ti pesano, che ti disturbano. Se dentro di te senti che c'è qualcosa di cui ti vergogni, qualcosa che non avresti dovuto fare, qualcosa che ti spaventa, qualcosa che non accetti di te stesso, insomma, se dentro di te non c'è l'armonia, ma c'è qualcosa che stride e ti disturba, probabilmente lì si annida un peccato. Gesù paragona il peccato a una malattia. E tu come fai a riconoscere le malattie? Innanzitutto dai sintomi, è normale non partire dalla teologia, ma innanzitutto sii onesto con te stesso e parti da quello che senti dentro. L'esame di coscienza è l'esame di quello che senti dentro. La parola di Dio ti viene in aiuto come una lampada, porta luce in quello che stai vivendo. I 10 comandamenti restano sempre un punto di riferimento valido per riconoscere i peccati, ma innanzitutto confrontati con il grande precetto che ci ha lasciato Gesù Cristo, il precetto dell'amore. Interrogati su come stai amando Dio, se stai amando le persone che hai accanto e se stai amando te stesso. Se vivi nella pienezza dell'amore in te non c'è peccato, ma dove non c'è amore, lì c'è il peccato. Anche il racconto delle Beatitudini che troviamo nel Vangelo è un punto di riferimento classico per l'esame di coscienza. Ma prima di entrare in confessionale, ve lo ripeto, cercate un confessore con cui vi trovate bene, perché questo può essere di grande aiuto. Ma se non lo trovate, ricordate che comunque la grazia di Dio passa anche attraverso i confessori antipatici. Sì, è sempre importante ricordare che l'essenza della confessione sta nel sacramento del perdono, nel ricevere la soluzione, mentre altre sfaccettature, come l'accompagnamento spirituale, è sicuramente importante, ma non è sempre presente. Guardiamo adesso a cosa dobbiamo fare durante la confessione. Cominciamo la confessione con una giusta disposizione spirituale, ovvero con la coscienza che mi sto avvicinando a ricevere un sacramento, ricordandomi che devo essere umile perché sto per chiedere a Dio il perdono dei peccati, e quando ho stabilito dentro di me un clima di raccoglimento e di preghiera, allora sono pronto a varcare la porta del confessionale. È necessario inginocchiarsi? No, non è indispensabile, possiamo anche sederci o stare in piedi, ma l'importante è manifestare anche con il portamento del nostro corpo che stiamo celebrando un momento importante per la nostra fede. Quindi evitiamo in ogni modo atteggiamenti trasandati e scomposti. Insieme al sacerdote facciamo il segno della croce e dopodiché normalmente ci viene rivolta qualche parola di accoglienza per darci la possibilità di manifestare i peccati da cui vogliamo essere perdonati. Come faccio a ricordarmi i peccati? Alcune persone portano con sé un fogliettino su cui hanno appuntato alcune cose di cui vogliono essere certi di non dimenticarsi. Altre persone invece non ne hanno bisogno. Comunque sia, non è necessario essere scrupolosi. È valida la confessione se non confesso i miei peccati? No, è indispensabile che chi si confessa dica i propri peccati al confessore. Tutti i peccati mortali di cui ha consapevolezza. Cerca quindi di dire tutti i peccati che ricordi, così come diresti ad un medico il male da cui vuoi essere curato, anche perché se li taci non inganni il confessore ma inganni te stesso. Quanto spesso devo andare a confessarmi? Secondo il precetto della Chiesa, ogni fedele è tenuto all'obbligo di confessare i peccati gravi almeno una volta nell'anno. Se però una persona sente di essere in peccato mortale, allora fa bene a confessarsi il prima possibile. Posso confessarmi anche se non sono completamente distaccato dal peccato? Sì, puoi confessarti anche se per esempio non sei ancora riuscito
a perdonare completamente qualcuno. Parlane con il confessore e sarà per te un passo verso la guarigione completa. Cosa devo fare se il confessore ha fretta? Confessa i peccati che ti ricordi e accogli con gratitudine la soluzione. Quella soluzione è valida, anche se è mancato l'accompagnamento spirituale che tanto ti avrebbe giovato. Lo so, è brutto da dire, ma è così. A volte dobbiamo accontentarci di quello che troviamo, ma senza perdere la consapevolezza che anche attraverso la piccolezza del confessore la grazia di Dio ti raggiunge pienamente. Se non ci sono peccati particolarmente gravi, una persona ogni quanto tempo deve confessarsi. Questo dipende dalla vostra sensibilità e anche dalla disponibilità dei confessori. A mio parere è una cosa buona confessarsi, almeno prima delle grandi feste religiose, in Quaresima, in Avvento, nella preparazione alla Pentecoste. La confessione mensile è una ottima pratica, ma per alcuni è troppo tanto e per altri è troppo poco. Dipende quindi dal cammino spirituale che state facendo. Perché è importante dire i propri peccati? Perché è un atto di fiducia in Dio che ci ama. Inoltre così guardiamo in faccia i peccati di cui ci siamo resi colpevoli, ce ne assumiamo la responsabilità e così facendo ci apriamo a Dio e alla comunione della Chiesa. Inoltre il sacerdote potrà anche darci un consiglio per affrontare meglio le nostre debolezze. Se in passato ho commesso peccati gravi, devo ridirli ogni volta? No, assolutamente no. Una volta che sei stato assolto il perdono è completo, quindi è meglio non ripetere più quelle cose, almeno che possa risultare utile per l'accompagnamento spirituale. Anche i pensieri cattivi sono peccati? Ci sono alcuni pensieri che ci disturbano e che noi non vorremmo avere, ma si presentano lo stesso nella nostra mente. Quelli non sono peccati perché non li abbiamo voluti. Ma se noi consapevolmente, volontariamente custodiamo pensieri cattivi, come se per esempio progettiamo di vendicarci contro qualcuno, quelli sono peccati. Mi vergogno di andare dallo stesso confessore perché non voglio deluderlo, mostrando che cado sempre negli stessi peccati. No, non preoccuparti, il confessore non si scandalizza per queste cose, sono cose che sentiamo sempre. Quando noi confessiamo, desideriamo solo guarire spiritualmente chi si presenta a noi. E poi ditemi voi che confessore è un confessore che non sa ascoltare i peccati. Non preoccupatevi di raccontare i peccati al confessore perché è lì anche per questo. Faccio bene a confessarmi solo dai confessori con cui mi trovo bene? Sì, certo, non c'è nessuna ragione per andare in cerca di guai. Se ti trovi bene con qualcuno, continua ad andare da lui finché puoi. La confessione deve essere fatta per forza in un confessionale? No, è a discrezione del confessore trovare un luogo adatto per favorire la celebrazione di questo sacramento. Non sempre è facile soddisfare tutti i penitenti perché alcuni preferiscono rimanere nascosti, altri preferiscono un dialogo diretto. È necessario fare l'elenco di ogni singolo peccato o è possibile sintetizzare? Sì, è possibile sintetizzare. Se per esempio racconto 2 bugie al giorno e vado a confessarmi una volta al mese, non è necessario raccontare tutte e 60 le bugie. È sufficiente far capire al confessore il proprio peccato ed eventualmente la gravità del peccato. Faccio bene a partecipare alla comunione eucaristica solo dopo essermi confessato? No, puoi partecipare sempre e ti consiglio di partecipare ogni volta che vai a messa e se poi cadi in un peccato mortale, allora sì, vai a confessarti. Cos'è la confessione generale? Anche se non è necessario confessare i peccati che sono già stati confessati, in certi momenti particolari una persona può sentire il bisogno di presentarsi al Signore implorando il perdono per tutte le gravi mancanze della sua vita. In questo caso può chiedere al confessore di accogliere una confessione generale, in cui appunto chiede perdono per ogni peccato grave commesso nella vita. Va bene confessarsi per paura della dannazione? Diciamo che è meglio confessarsi perché abbiamo preso coscienza che stiamo facendo del male e perché vogliamo migliorare. Tuttavia, anche la paura può avere un suo ruolo positivo se ci smuove dai vizi e ci sprona a fare i primi passi della conversione.
Che senso ha confessarmi se ripeto sempre gli stessi peccati? Il significato è che non vuoi dar la vinta ai peccati. Nonostante non sei ancora riuscito a vincere la battaglia, non hai nemmeno rinunciato a combatterla. E se ancora non hai trovato la forza per amare con un amore puro, tuttavia non rinunci a camminare in quella direzione. Ci vuole umiltà nel riconoscersi fragili e il Padre è sempre pronto a perdonare chi ritorna a Lui in cerca di perdono. Se ho offeso una persona e mi sono scusato con lei, devo chiedere perdono anche a Dio? Se ti sei già riconciliato con tuo fratello e hai fatto la cosa più urgente, ricordati comunque di chiedere perdono anche a Dio, perché il peccato ha sempre un effetto negativo anche sulla tua anima e sulla comunità di cui fai parte. E nel momento in cui fai del male a una persona, tu stai offendendo anche Dio. È valida la confessione senza essere pentiti? No, non è valida. La confessione non è un gioco. È necessario fare quanto è nelle nostre capacità per orientare la nostra vita verso Dio, per tornare a Lui con tutto il cuore. Per cui non è sufficiente presentarsi davanti a un prete e fare l'elenco dei peccati, ma quello che conta è prendere le distanze dal male, essere dispiaciuti del male commesso e detestarlo e avere il proposito di vivere nella luce. Perché il prete mi assegna una penitenza dopo la confessione? La penitenza non è una punizione per i peccati, è invece un modo per esprimere la nostra gratitudine a Dio che ci ha perdonati ed è anche un modo per cercare di rimediare al male che abbiamo creato con il nostro peccato. Per esempio, se hai rubato non è sufficiente celebrare il perdono, ma se è possibile devi anche restituire quello che hai rubato. Se offendessi una persona dovresti cercare di riconciliarti, se sei stato egoista devi cercare di essere caritatevole e via dicendo. A volte la penitenza è una semplice preghiera, l'importante è che tu faccia quanto ti viene chiesto e se ti sembra di non essere in grado, cerca di trovare una soluzione in dialogo con il confessore, perché la confessione sia valida è necessario accettare e compiere la penitenza che ci è stata data. Quali peccati possono essere perdonati? I vescovi e i preti, avendo ricevuto il sacramento dell'ordine, hanno il potere di perdonare tutti i peccati, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alcuni peccati particolarmente gravi sono tuttavia colpiti dalla scomunica, la pena ecclesiastica più severa. In quei casi l'assoluzione può essere accordata solo dal Papa, dal Vescovo del luogo o dai preti da loro autorizzati. Tuttavia, in caso di pericolo di morte, ogni sacerdote può assolvere da qualsiasi peccato e da qualsiasi scomunica. Quale peccato è imperdonabile? Gesù ci ha insegnato che qualunque peccato e bestemmia saranno perdonati agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. La misericordia di Dio non conosce limiti, ma chi deliberatamente rifiuta di accoglierla attraverso il pentimento respinge il perdono dei propri peccati e la salvezza offerta dallo Spirito Santo. Un tale indurimento può portare alla rovina eterna. È valida la soluzione da parte di un confessore che ha commesso pure lui qualche peccato. Sì, è valida perché in quel momento non sta agendo a nome suo personale, ma in nome della Chiesa, che è il corpo di Cristo. E quando il prete dice le parole «Io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo», in quel momento è Dio stesso che sta perdonando. Quelle parole sono efficaci, non sono una speranza, non sono un augurio, ma sono una realtà che si sta realizzando nel momento in cui quelle parole vengono pronunciate. È vero che il confessore non deve dire a nessuno ciò che ha ascoltato in confessionale, sì, è verissimo. Quello che viene detto in confessionale resta segreto. Questo dà la garanzia a chi si confessa di poter aprire il suo cuore con serenità e fiducia. Quali sono gli effetti della confessione? Ci viene donato il perdono e la pace. Ritorniamo ad essere in grazia di Dio, ci riconciliamo con la Chiesa, siamo liberati dalla schiavitù del peccato, ci scarichiamo dal peso del male, siamo fortificati dallo Spirito Santo. Convertendoci a Cristo mediante la penitenza e la fede passiamo dalla morte alla vita e non andiamo incontro al giudizio.
Sono valide le celebrazioni comunitarie della penitenza? È possibile prepararsi comunitariamente alla confessione, tuttavia questo non toglie che ci debba essere la confessione personale dei peccati e la soluzione individuale. Solo in casi di grave necessità si può ricorrere alla celebrazione comunitaria della riconciliazione, con confessione generale e assoluzione generale. Ma la gravità deve essere una gravità vera e non semplicemente perché si ha fretta di confessare tutti in un colpo. La confessione individuale resta quindi l'unico modo ordinario grazie al quale i fedeli si riconciliano con Dio e con la Chiesa. Se sono andato da un confessore e non mi ha assolto, e poi un'altra volta sono andato da un altro confessore e quello mi ha assolto, la sua assoluzione è valida? Sì, certo, se ti sei confessato con onestà e sei stato assolto, stai tranquillo e vai in pace. I tuoi peccati sono stati perdonati. Se dopo essermi confessato mi rendo conto che avrei dovuto spiegarmi meglio come mi sono dimenticato un peccato, è valido lo stesso la soluzione? Sì, l'importante è cercare di confessarsi bene, secondo le proprie capacità. E se ci confessiamo in questo modo vengono perdonati tutti i peccati, anche quelli di cui non siamo consapevoli. L'importante è non omettere volontariamente i peccati gravi. Questo renderebbe inutile l'intera confessione. Come mai dopo la confessione mi rimangono i sensi di colpa? Perché la confessione perdona i peccati ma non ne cancella il ricordo. Per questo potremmo ancora conservare in noi il ricordo doloroso dei nostri errori, ma abbiamo però la sicurezza che Dio ci ha perdonati e questo deve darci pace. Cosa succede se uno muore senza essersi confessato? Va all'inferno? No, non esageriamo, la confessione ci assicura il perdono e la pace di Dio, ma questo non significa che Dio non possa comunque accogliere nel suo regno anche altre persone che non si sono confessate. Abba Daniele era noto per la sua dolcezza e la misericordia verso i peccatori. Un giorno, venuto a confessare un ammalato, lo trovò un po' reticente. Io non insisto, disse, perché tu ti confessi, non voglio che la paura ti faccia prendere una decisione affrettata. Dormici sopra. Se domani mattina ti svegli, chiamami. A parte gli scherzi, la confessione è un dono bellissimo che Dio ci ha fatto per scoprire che il suo amore è capace di guarirci, per riscoprire la bellezza di vivere in pace con noi stessi e con il Padre. Lasciati riconciliare con Dio. Bene, carissimi fratelli e sorelle, secondo le mie capacità ho risposto alle vostre domande e ora sono io a chiedere a voi di condividere questa riflessione, di lasciare un commento e naturalmente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi per seguire le prossime uscite. Grazie, ciao ciao e abbi cura di te. Benvenuto a tutto il pubblico di TV2000, va diretto il nostro settimanale di informazione sul mondo delle sette e sul satanismo. Oggi vogliamo partire da un punto, dal fatto che è accaduto esattamente una settimana fa. In una nota trasmissione del servizio pubblico, alcuni presunti scienziati hanno parlato di esorcismo che è stato definito semplicemente da questi personaggi disturbi multipli. Leggo il virgolettato: addirittura la possessione per la scienza avrebbe origine nell'infanzia, sono fenomeni illusori, occorrono prove come immagini registrate, non solo testimonianze, e questo è quello che chiede la scienza. Noi alla scienza, con anche questo programma, vogliamo dire soltanto questo: innanzitutto dietro al divieto della
Santa Sede di vietare appunto telecamere o nastri di qualsiasi tipo durante il rito esorcistico è semplicemente una forma di rispetto. Rispetto per chi? Ovviamente per la persona che va dall'esorcista, per salvaguardarne anche la dignità. Immaginiamo cosa sarebbe se la possessione di queste persone fosse messa sotto forma di spettacolo. E poi ci chiediamo anche cosa ne sarebbe delle loro famiglie, che spesso sono all'oscuro purtroppo di questi disturbi. E soprattutto ci chiediamo: ma quante prove poi servirebbero? Ne basterebbe una? Ce ne vorrebbero 1000, 1 milione? Ecco, quello che noi vogliamo dire è che spesso anche la scienza dovrebbe essere un po' più umile nel senso di riconoscere che spesso non sempre ci sono delle risposte a tutti i fatti, ma se visti con luce soprannaturale, con una luce sempre sotto la lente della Chiesa, molti fatti diventano spiegabili come. Noi infatti parliamo qui a Valle Retro di esorcismi e lo facciamo non solo con chi in modo silenzioso, in modo eroico anche pratica questi riti ogni giorno, ma soprattutto vogliamo raccontarvi delle storie di immenso dolore, anche di eroismo, senza far spettacolo, ma semplicemente per raccontarvi il dolore di storie ordinarie, di storie come questa che adesso andremo a vedere insieme. Kita baca. Lama sudah badannya nih. Aku lama sudah badannya. Tidak mau. Uomini e 3 donne a giudizio dalla Corte d'Assise di Bruxelles sono accusati di aver ucciso una ragazza di origini marocchine facendole subire dei riti esorcistici allo scopo di renderla feconda. I 6 imputati, 2 di loro autoproclamatisi esorcisti e membri di un'associazione musulmana radicale, dovranno rispondere di torture che hanno provocato la morte. Rischiano dai 20 ai 30 anni di prigione. La vittima, 23 anni, è morta a Bruxelles. Qualche ora prima suo marito aveva chiamato i soccorsi per segnalare che la sua sposa aveva avuto un malessere mentre era andata in bagno. L'ipotesi di morte naturale è stata però rapidamente scartata. Il suo cadavere è stato ritrovato coperto di ematomi e i suoi polmoni erano riempiti d'acqua. Suo marito ha finito per confessare che la sua giovane moglie subiva da più di un mese delle sedute di esorcismo secondo il rito della rochiglia e destinato a cacciare dal suo corpo i jinns, cattivi spiriti che le impedivano di restare incinta. Questi riti erano praticati nell'appartamento della coppia di Bruxelles da un marocchino autoproclamatosi Cheikhi e i suoi discepoli, un belga convertito all'Islam con l'assistenza del marito e di 3 sorelle musulmane della vittima. Durante questo periodo la giovane musulmana ha ingurgitato decine di litri di acqua santa, mangiava solo 2 cucchiai di yogurt al giorno. Per far uscire i jinns, gli esorcisti le mettevano le dita nella gola, le facevano fare dei bagni in acqua caldissima e la colpivano con mani e bastoni coperti di versi del Corano. La famiglia della vittima richiede che la tortura sia riconosciuta dalla giustizia, ricorda che questo rituale è una deriva settaria contraria ai principi dell'Islam.
Benvenuto a tutto il pubblico di TV2000, vada retro il nostro settimanale di informazione sul mondo delle sette e sul satanismo. Io intanto do il benvenuto a padre Francesco Bamonte, esorcista.
potens tantum aude. Lauda ducem et pastorem in hymnis et canticis quantum potens tantum aude quia maior omni laude nec laudare supplicis. Lauda Sion salvatorem, lauda ducem et pastorem, in hymnis et canticis, laudis tema specialis, panis vivus et vitalis, hodie proponitur. Lauda Sion salvatorem, lauda ducem et pastorem, in hymnis et canticis, quem in sacre messa cenne, dube pratur duodene, datur non ad vincitur. Lauda Sion salvatorem, lauda ducem et pastorem, in hymnis et canticis. Sia lodato e ringraziato in ogni momento, Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. sia amato e adorato in ogni momento, Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni in presso mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annuncio dell'angelo Gabriele alla Vergine Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e ne rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Nel secondo mistero si contempla la visita di Maria Santissima alla cugina Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nei principi, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero si contempla la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e ne rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Santissimo e divinissimo Sacramento. Nel quarto mistero si contempla la presentazione al Tempio di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Nel quinto mistero si contempla lo smarrimento e ritrovamento di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e ne rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo Dio. Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo Dio. Abbi pietà di noi. Spirito Santo Dio. Abbi pietà di noi. Santa Trinità unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria. Prega per noi. Santa Madre di Dio. Prega per noi. Santa Vergine delle Vergini. Prega per noi. Madre di Cristo. Prega per noi. Madre della Chiesa. Prega per noi.
noi. Madre della misericordia, Prega per noi. Madre della divina grazia, Prega per noi. Madre della speranza, Prega per noi. Madre purissima, Prega per noi. Madre castissima, Prega per noi. Madre sempre vergine, Prega per noi. Madre senza macchia, Prega per noi. Madre amabile, Prega per noi. Madre ammirabile, Prega per noi. Madre del buon consiglio, Prega per noi. Madre del Creatore, Prega per noi. Madre del Salvatore, Prega per noi. Vergine prudentissima, Prega per noi. Vergine degna d'onore, Prega per noi. Vergine degna di lode, Prega per noi. Vergine potente, Prega per noi. Vergine clemente, Prega per noi. Vergine fedele, Prega per noi. specchio della giustizia, Prega per noi. sede della sapienza, Prega per noi. causa della nostra letizia, Prega per noi. dimora dello Spirito Santo, Prega per noi. vaso degno di onore, Prega per noi. modello di vera pietà, Prega per noi. rosa mistica, Prega per noi. torre di Davide, Prega per noi. torre d'avorio, Prega per noi. casa d'oro, Prega per noi. arca dell'alleanza, Prega per noi. porta del cielo, Prega per noi. stella del mattino, Prega per noi. salute degli infermi, Prega per noi. rifugio dei peccatori, Prega per noi. soccorso dei migranti, Prega per noi. consolatrice degli afflitti, Prega per noi. aiuto dei cristiani, Prega per noi. regina degli angeli, Prega per noi. regina dei patriarchi, Prega per noi. regina dei profeti, Prega per noi. regina degli apostoli, Prega per noi. regina dei martiri, Prega per noi. regina dei confessori, Prega per noi. regina dei vergini, Prega per noi. regina di tutti i santi, Prega per noi. regina concepita senza macchia originale, Prega per noi. regina assunta in cielo, Prega per noi. regina del Santo Rosario, Prega per noi. regina della famiglia, Prega per noi. regina della pace, Prega per noi. regina delle missioni, Prega per noi. regina dell'ordine serafico, Prega per noi. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Perdonaci, o Signore. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Esaudicici, o Signore. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi, prega per noi Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono, otteniamo ciò che promettono, per Cristo nostro Signore. Amen. A te, o Beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio dopo quello della tua Santissima Sposa. Deh per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata, Vergine Madre di Dio, e per l'amore paterno che portaste al fanciullo Gesù. Riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò con il suo sangue, e con il tuo potere d'aiuto soccorri ai nostri bisogni. Proteggi, provvido, custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo. Allontana da noi, o Padre amantissimo, la peste ed errori di vizi che ammorba il mondo. Assistici propizio dal cielo in questa lotta contro il potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie ed ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo continuo patrocinio, affinché con il tuo esempio e con il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Per il Papa e l'acquisto delle sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e ne rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Regina Celi, letare, alleluia, qui aquen meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Teum, alleluia. Gaude letare Virgo Maria, alleluia. Da resurrexit Dominus vere, alleluia. Oremus, Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini nostri Iesu Christi mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genitricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae, per eumdem Christum Dominum nostrum. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo. Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Madonna della salute, prega per noi. Potete prendere, se volete, il polietto per i vespri. Terza domenica di Pasqua, primi vespri. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni impresso e mi aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Alla cena dell'agnello, avvolti in bianche vesti, attraversato il Mar Rosso, cantiamo a Cristo Signore. Il suo corpo arso d'amore, sulla mensa e pane vivo, il suo sangue sull'altare, calice del nuovo patto. In questo vespro mirabile torna agli antichi prodigi, un braccio potente ci salva dall'angelo distruttore. Miti agnello immolato, Cristo è la nostra Pasqua, il suo corpo adorabile, il vero pane ansimo. Irradia sulla tua Chiesa la gioia pasquale, o Signore, unisci alla tua vittoria i rinati nel battesimo. Dia lode e onore a Cristo, vincitore della morte,
al Padre e al Santo Spirito, ora e nei secoli eterni. Amen. Alto sopra i cieli il Signore, dalla polvere ha innalzato il povero. Alleluia. Lodate servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutti i popoli eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. E pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto e si china a guardare nei cieli e sulla terra. Solleva l'indigente dalla polvere, dall'immondizia rialza il povero. Per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Fa abitare la sterile nella sua casa, quale madre gioiosa i figli. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alto sopra i cieli è il Signore, dalla polvere ha innalzato il povero. Alleluia. Hai spezzato le mie catene, Signore, a te offro un sacrificio di lode. Alleluia. Ho creduto anche quando dicevo, sono troppo infelice. Poteto con sgomento, ogni uomo è inganno. Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della sua, invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli. Io sono il tuo servo, Signore, io sono tuo servo, figlio della tua ancella. Hai spezzato le mie catene. A te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Negli altri dalla casa del Signore, in mezzo a te Gerusalemme. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Hai spezzato le mie catene, Signore, a te offro un sacrificio di lode. Alleluia. Obbediente al Padre nella sua passione, Cristo, Figlio di Dio, è divenuto salvezza per ogni uomo che lo segue. Alleluia.
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simili agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra. E ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Obbediente al Padre nella sua passione, Cristo, Figlio di Dio, è divenuto salvezza per ogni uomo che lo segue. Alleluia. Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere meravigliose di Lui che ci ha chiamato dalla tenebre e alla sua mirabile luce. Voi che un tempo eravate non popolo, ora invece siate popolo di Dio, voi in tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. Resta con noi, Signore, alleluia, alleluia. Resta con noi, Signore, alleluia, alleluia. Ormai si fa sera, Alleluia, alleluia. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Resta con noi, Signore, alleluia, alleluia. Rimani con noi, Signore, ormai si fa sera e il giorno declina, alleluia. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio
disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i richiamani te, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Rimani con noi, Signore, ormai si fa sera e il giorno declina. Alleluia. Salutiamo e invochiamo Cristo, vita e risurrezione nostra. Figlio del Dio vivente,